l'avvio alla giornata dei lavori, l'avvio dei lavori alla giornata di oggi ci viene dato dal presidente dell'Ordine degli Psicologi del Veneto, il dottor Alessandro De Carlo. Bene, bene, buongiorno, bello vedervi numerosi, si riprende la stagione dei convegni, l'ordine ormai sembra che abbia delle stagionalità, ci si occupa di cose tecniche quando fa anche più freddo e diventa meno bello anche trovarci tutti insieme, e i convegni li si tiene per momenti in cui anche il clima sia più confacente. Sono molto contento del fatto che quest'anno iniziamo una stagione di eventi formativi che poi sarà non soltanto in aula ma anche online. Ci stiamo attrezzando anche con delle tecnologie nuove per dare un'offerta diversa, ma dicevo, la stagione dei convegni cominci con questo evento perché, come ho scritto anche in un piccolo promemoria che è frutto di una serie di pensieri fatti con i colleghi, questo evento è particolarmente interessante perché, a differenza di altre tematiche che abbiamo trattato, non è un ambito classico o diciamo centrale della professionalità dello psicologo, rappresenta un ambito oggi diciamo senza voler sminuire assolutamente, ma periferico, di cui pochi psicologi si occupano, che pochi psicologi conoscono e frequentano, ma proprio per questo un ambito di sviluppo, un ambito di possibile ampliamento della professionalità, e questo ci porta a poter considerare questo evento come un punto tra i vari punti rossi che stiamo mettendo sulla mappa della psicologia in questi anni di consigliatura, a favore della promozione della professione, perché l'arte è un veicolo di cultura da sempre, quindi far parte del mondo dell'arte con la nostra scienza ci permette di entrare nella cultura. Entrare nella cultura significa promuovere la professione di psicologo, la professionalità dello psicologo e la psicologia tutta. Dall'altra si tratta di ampliare appunto i confini della nostra professione. Ormai sono passati quasi 2 anni dall'insediamento del Consiglio, il tempo vola, e gli argomenti su cui battiamo sempre sono, da una parte, promozione della professione. Per questo gli anni scorsi, e ci occuperemo anche quest'anno di farlo, abbiamo realizzato più eventi sulle tecniche, sulle metodologie per promuovere se stessi come professionisti e promuovere la psicologia. Però non esistono solo le tecniche di promozione, esiste il contenuto. Avere un contenuto innovativo rappresenta una modalità di promozione di se stessi come professionisti e della professione tutta. E dall'altra appunto il fatto che sia necessario portare la psicologia a essere fruibile dalle masse. Con masse si intende quella che un amministratore locale chiamerebbe la società civile, le persone. E l'arte è comprensibile, l'arte è un linguaggio a metà tra le nostre tecniche, che sono anche un po' esoteriche, e qualcosa di comprensibile a tutti. A volte l'arte è incomprensibile, ma è più una cosa nuova questa, e poi io non sono un tale esperto da poter giudicare. Verrà detto molto durante la giornata. Come ultima cosa, devo dire che sono particolarmente contento del fatto che si possa innovare. L'arte, la psicologia, da una parte c'è una conservazione della cultura e una divulgazione della cultura e della psicologia, ma dall'altra dai connubi si possono creare innovazioni. A proposito di innovazioni, vi ricordo, per chi non avesse letto le newsletter, può capitare, se non le ricevete telefonate alla segreteria, perché magari gli indirizzi mail sono vecchi, ecco, comunque che abbiamo il premio innovazione, quindi per favore, se vi va l'idea, mandateci delle idee, delle proposte
ci sarà una giuria, la giuria valuterà tutte le proposte giunte a cieco, quindi si tolgono i nomi dei proponenti, si associa un numeretto e una giuria composta non soltanto da psicologi, è tutto spiegato nel bando, valuterà questi progetti e dopodiché faremo un evento di premiazione, che non sarà solo una premiazione, sarà una finale, perché ci saranno i finalisti delle 4 categorie, all'Orto Botanico. Non vedo Nicolò, Rocco. Orto Botanico? C'è? Definito? All'Orto Botanico, ecco, novità della giornata. Non sono sicuro che abbiamo ancora firmato però sostanzialmente dovrebbe esserci. Mi sento di poter dire Orto Botanico e quindi sarà un bel evento, un evento di promozione della psicologia. Anche là, l'innovazione come veicolo per promuovere tutta la professione. Noi non abbiamo interesse a premiare o a dare premi a 12 colleghi. Sì, ma che cosa serve questo? L'ho anche scritto. A che cosa serve premiare 12 colleghi? Significa trovare 12 idee forti che poi l'ordine e tutta la comunità deve cercare di spingere perché vengano realizzate. Se 12 idee innovative vengono realizzate, c'è un beneficio per tutti noi, perché da una parte si mostra che la psicologia è un polo di innovazione e quindi è una materia con una possibile forte connotazione innovativa e quindi da seguire, e dall'altra si fa vedere che ci sono anche delle idee interessanti che degli stakeholder, quindi aziende sanitarie, aziende punto e basta, la politica, possono far loro sposare e far realizzare. Da 12 possono diventare 100 idee innovative che vengono realizzate. Finché le idee innovative rimangono nella nostra mente o vengono dette in convegni come questo, questi sono momenti importanti per creare idee, ma finché rimangono tra noi o non si realizzano, rimangono idee. Poi le idee vanno portate a compimento. Quindi con questo invito e con la... Umberto, eccola, Umberto stava scomparendo. Te eri tipo spiaggiato? È comodissimo, sì sì, ecco, mi raccomando, la poltroncina è comoda, la mattina è sempre, specie all'inizio, ostica, ma mi raccomando, occhi aperti, o quantomeno evitiamo di russare. Sarà interessante comunque, tra l'altro a un convegno dell'ordine non mi era ancora capitato di vedere un palco dietro, quindi credo che non ci sarà da rischiare di addormentarci. E quindi io vi ringrazio di esserci, voi sapete come la penso, gli eventi che facciamo, tutte le attività che facciamo senza di voi non hanno senso di esistere, se non venisse nessuno sarebbe meglio smettere e andare tutti a casa, ma c'è partecipazione, la comunità degli psicologi è compatta, è aperta, andiamo avanti, facciamo un altro passo avanti tutto oggi parlando di psicologia e arte, facciamoci venire delle belle idee e poi realizziamole. Vi ringrazio e vi auguro una buona mattinata di lavoro. Bene, allora la nostra professione, la nostra disciplina è una disciplina scientifica. Noi abbiamo appreso i nostri strumenti principali di lavoro all'università, che sono il test e il colloquio. Il test è validato scientificamente, il colloquio lo affiniamo con l'esperienza. Abbiamo una visione, tendiamo ad avere una visione unitaria dell'uomo, come lo intendiamo come un'unità biopsicosociale, e tendiamo a privilegiare gli aspetti oggettivi del comportamento umano, il linguaggio verbale, senza trascurare gli aspetti meno oggettivi come il linguaggio non verbale, sensoriale, corporeo, l'immaginazione, gli stati emotivi, eccetera. L'arte invece è una disciplina non scientifica, l'arte intesa come processo e anche come prodotto, come processo creativo e prodotto creato, quindi azione creativa e prodotto artistico. In entrambi i sensi l'arte
nasce e sorge dalle profondità dell'essere umano e si rivolge alle altre persone, alle parti più profonde delle altre persone, privilegiando un linguaggio, una comunicazione meno oggettiva dal punto di vista scientifico, quindi usando più il linguaggio non verbale, gli stati emotivi, l'immaginazione, ma altrettanto efficace. Quindi abbiamo due mondi un po' diversi. Ma allora, oltretutto l'arte è conosciuta, apprezzata e diffusa nella popolazione, forse anche più della psicologia. E allora mi sono chiesto, ma l'arte per la nostra professione, per il nostro lavoro, può essere interessante? Nel senso, i linguaggi artistici, il linguaggio artistico preferito, ma più in generale i linguaggi artistici possono consentire a noi psicologi e psicoterapeuti di avvicinarci all'altro, alla persona, al cliente, al paziente, per meglio comprenderlo, facilitando un aumento di consapevolezza e motivandolo al cambiamento? E se sì, se così fosse possibile, quali linguaggi artistici? Ce n'è qualcuno più privilegiato di altri, più adatto a certi contesti di altri? Quindi quali linguaggi? Per quali fini? Noi psicologi lavoriamo con finalità di prevenzione, di educazione, di formazione, di riabilitazione e di terapia. A quali età può essere più indicato un linguaggio artistico? Per i minori, gli adolescenti, gli adulti o gli anziani? E per quali disagi eventualmente può essere indicato uno strumento artistico? Disagi lievi, gravi, transitori, cronici. Quale formazione, mi sono anche chiesto, dovrebbe avere, è suggeribile, consigliabile che abbia lo psicologo, lo psicoterapeuta che intende svolgere il proprio lavoro, la propria professione, utilizzando un linguaggio artistico, un mediatore artistico? Quali limiti? Perché l'arte viene utilizzata anche da altre professioni, con finalità di benessere e di salute per le altre persone, quindi non solo noi psicologi, psicoterapeuti possiamo utilizzare l'arte, ma anche altre figure professionali. E allora sarebbe interessante chiarire e specificare il contributo specifico che ciascuno può dare. E in questo senso, in questa direzione allora, è utile, là dove lo psicologo e il psicoterapeuta non sono già formati ed esperti in arte, collaborare con professionisti che sono esperti in arte, costituendo un team, uno staff, un'equipe multiprofessionale per costruire progetti e proporli ai singoli, ai gruppi, alle associazioni, alle istituzioni pubbliche e private. In chiave occupazionale può diventare interessante l'utilizzo di linguaggi artistici. Ecco, quando mi sono posto queste domande, ho proposto in seno all'ordine la costituzione di un gruppo di studio, di lavoro, per cercare di rispondere, se non proprio tutte, almeno ad alcune di queste domande, e con il gruppo di lavoro abbiamo fatto delle riflessioni, abbiamo risposto ad alcune domande e siamo qui con voi per condividerle. Noi psicologi e psicoterapeuti tendiamo a privilegiare il linguaggio verbale, la parola, no? Quando abbiamo di fronte all'altra persona, diciamo, mi racconti, mi parli, la ascolto. L'artista, l'educatore artistico, l'arte terapeuta
tendono invece a privilegiare il fare. Facciamo qualcosa, faccia qualcosa, canti, balli, suoni, dipinga. Nel movimento del fare, all'interno di questo processo creativo, si liberano delle cose, tante cose, si libera un'emotività che può condurre, che spesso conduce a un senso di soddisfazione, di realizzazione di quello che si è fatto, un senso di benessere, che è transitorio. Noi sappiamo come psicologi che per renderlo più duraturo occorre anche una mentalizzazione di quello che sta accadendo all'interno della situazione anche emotiva, una maggior presa di coscienza, di consapevolezza di tutti gli aspetti implicati. Sarebbe stato interessante parlare oggi di casi clinici, ma oggi purtroppo il rapporto tra psicologia e arte è molto vasto. La clinica ne potremo parlare solo in termini un po' di passaggio, così come anche degli aspetti culturali, transculturali dell'arte che avrebbero meritato. Ma abbiamo dovuto scegliere, selezionare, e quindi vi invito a leggere la giornata di oggi con una chiave di lettura di introduzione all'uso del mediatore artistico all'interno della nostra professione, con l'opportunità di valutare, tra i diversi linguaggi che oggi vedremo, qualcuno che può essere utile come strumento da porre come elemento terzo all'interno della relazione che abbiamo nel nostro setting con la persona, il cliente, il paziente. La vera sfida, quando si parla di psicologia e arte, è il dato scientifico, la validazione scientifica. Quando lavoriamo come psicologi, la nostra disciplina ci impone una confrontazione sui dati, ecco. E l'arte non si presta ben volentieri a un controllo rigoroso delle variabili in gioco. Indirettamente sappiamo che c'è tanta letteratura, tanti dati, anche su questo avremmo potuto approfondire, ma non potremo approfondire proprio perché ci dedicheremo a un'introduzione. Ma lasciatemi solo questo passaggio su questo aspetto della validazione scientifica, perché possiamo con relativa facilità dimostrare che l'uso dell'arte in psicologia genera delle variazioni nei livelli di ansia, delle variazioni nel locus of control, nell'autostima, nell'autoefficacia, e quindi meriterebbe, per non parlare di tante altre variabili, ma mi rivolgo quindi a chi tra di voi già utilizza questi linguaggi nel suo lavoro, di contattarci, facciamo rete, facciamo squadra per valorizzare questo settore della psicologia che è un po' di nicchia, è interessante, piacevole, ma è pur sempre un settore di nicchia. E siamo qui per valutare quali potenzialità di crescita e di sviluppo può avere. La giornata di oggi prevede al mattino la proposta di alcuni linguaggi artistici, ce ne sono tanti, non potevamo presentarli tutti, abbiamo scelto il teatro, la musica, la danza, al pomeriggio anche la fotografia, il videocinema, il sogno guidato, la pittura. Abbiamo pensato e vi proponiamo, come accennava anche il nostro Presidente, la partecipazione di alcuni artisti in alcuni settori dell'arte, che si alterneranno con gli psicologi esperti. Perché? Perché abbiamo pensato che può esserci utile per comprenderne in chiave psicologica il senso
il senso del linguaggio artistico in chiave psicologica, anche per valutare in un futuro eventuali collaborazioni interprofessionali, laddove noi come psicologi non intendiamo formarci o approfondire in questo settore, ma almeno potremmo capire a chi rivolgerci per co-costruire insieme dei percorsi. Ma un altro motivo, e non ultimo, è anche per rendere un po' più piacevole, dare un tocco di leggerezza alla lunga giornata di oggi, che staremo insieme anche fino al pomeriggio. Al pomeriggio abbiamo i laboratori, quindi abbiamo 4 laboratori per dare la possibilità di fare un po' di esperienza, toccare con mano alcuni linguaggi artistici. Al termine dei laboratori ci incontriamo qua. Di nuovo possiamo fare una discussione collettiva, potete fare domande in qualsiasi momento ovviamente, ma il momento più specifico per le domande e risposte, per gli approfondimenti, per il dialogo comunitario, chiamiamolo collettivo, è proprio il pomeriggio, dopo i laboratori, all'interno del quale spazio affronteremo un tema che è la legislazione, la normazione sull'uso delle arti in terapia, nel settore della terapia. Introdurremo l'uso del mediatore artistico in due settori interessanti, che sono la formazione, che oggi quando chi fa formazione, psicologo ma anche a tutti gli altri professionisti, quando si fa formazione si usa spesso l'arte per esprimere un concetto, un'emozione. Spesso si ricorre, no, a una foto, a un brano musicale, un pezzo di cinema o di video, insomma. E poi ovviamente parleremo di ciò che è emerso nei laboratori, ci confronteremo quindi da questo punto di vista dell'esperienza pratica che avete fatto. Ecco, io mi fermo qua come introduzione, spero di essere stato sufficientemente breve ma anche esauriente nell'introdurvi alla giornata di oggi. Avete come gruppo di lavoro, abbiamo anche elaborato un documento, una dispensa che avete nella cartellina, l'abbiamo costruito con lo spirito dell'introduzione ai vari linguaggi artistici, quindi vi potrebbe essere utile anche successivamente. Siamo in diretta streaming che verrà registrata e quindi sul canale YouTube dell'Ordine si potrà rivedere questo momento formativo. A nome del gruppo, a nome mio personale e a nome del gruppo di lavoro esprimo l'augurio che possiamo trascorrere una piacevole e utile giornata di formazione e aggiornamento professionale. Adesso passo non la parola ma la scena alla prima artista di oggi e vi ringrazio della vostra presenza qua. Grazie.
Attacco!
zoom, 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 zoom. Nel mio giardino c'è un fiorellino, ma senza l'acqua rimane vicino. Oh, un poverino. Pero qué música, compadre, ¿qué pasa? No me gusta. Tengo hambre. Hay que hacer algo más serio. Más moderno. Muchachos, 1, 2, 3. Nella vecchia fattoria, ia ia oh, c'è la cabra, cabra, cabra. Nella vecchia fattoria, ia ia oh, un maiale, iale, c'è un bel gatto, gatto. Pero que me gusta eso. Tenemos que hacer otra muchachos internacional. Eso es para niños. 1, 2, 3. Mamma mia, Mamma mia. here I go again. My, how can I resist you? Mamma mia. Yes, I've been broken hearted. Pasa, mamá mía. No usa eso. Que mamma mia. Algo distinto, por favor. Hermanos, 1, 2, 3. ¿Qué dice, compadre? Entiende nada, es latín. ¿Latín de Latinoamérica? Cállate, tonto. Parece un funeral. Pero qué música. Tengo hambre. Otra, muchachos, más alegre. 1, 2, 3. Saber. Echo jodel in het dal, klinkt als hondenschal. Echo tegen bergen op, naar de hoogste top. Klinkt die echo overal. ¡Sí, la montaña! Vamos ahora. Tengo hambre. Es nuestra música. Perros. A ver. 1, 2, 3. ¡Hasta la altura siempre! De tanto soñar con tu bella paz, me parece un sueño de la realidad. Pero eso eres tú, visión celestial, porque me cautiva tanto, mira chiquita sin parar. La mi chiquita linda que muero por ti. Ponle calma, tierra, si que tú me quieres como yo a ti. ¿Qué estás haciendo? Oye, está loco. Pero como canta. Está loco, cállate. Mamma mía. Tengo hambre. ¿Qué estás haciendo? Los corazones. ¡Saber! Grazie Laura, grazie mille. Eccoci, abbiamo iniziato io credo con allegria, a parte che voglio ringraziare di cuore Laura Kibel, che è un'artista straordinaria, che ha una... Abbiamo proprio, io dico sempre che la uso, non so se sia un bene, se sia un male, lei viene sempre volentieri e partecipa agli inviti, ai rischi, alle situazioni e ai contesti in cui noi inventiamo di proporre la sua arte.
Quindi io la ringrazio sempre tantissimo, è diventata un'amica poi negli anni, dopo un incontro che è stato un incontro artistico. Io sono Micaela Grasso, uno dei componenti del gruppo di lavoro guidato da Umberto, e la nostra idea è di aprire con l'arte, perché parlare di arte e non averla qui ci sarebbe dispiaciuto molto. È stata una volontà del gruppo di dire: noi crediamo nell'arte e vogliamo che con noi ci sia proprio questo rapporto di vera rete, di persone che vivono di questo mestiere, e come persone come noi che vivono di altro e che possono in qualche modo usarsi per arrivare a comunicare qualcosa in più. Speriamo, crediamo qualcosa in più. Devo dirvi che questa voglia di lavorare con Laura è nata al di là del piacere mio personale e di chi ama lavorare nel mondo del teatro, ma è nata proprio dal fatto che un'esperienza che ho vissuto tanti anni fa dopo uno spettacolo che Laura portò a Padova è stato un segnale per continuare a credere sempre di più quanto l'arte possa in qualche modo lavorare, educare e interagire con tutti, con i giovani, con i bambini, con i grandi, con gli adulti, in qualsiasi contesto, in qualsiasi momento della vita. Pensate che uno degli episodi che mi è rimasto nel cuore è stato quello in cui un giorno, dopo uno spettacolo di Laura, c'era un festival molto importante di teatro per ragazzi e Laura propose il proprio spettacolo, benissimo, tutti molto contenti, un evento che colpì, originale, e proprio per questa originalità una mamma mandò alla sede del nostro istituto una fotografia con i propri figli, con la pianta dei propri piedi dipinta e i piedi diventati dei personaggi, quindi un lavoro proprio di costruzione artistica, di voglia di creare qualcosa, di impiegare il proprio tempo per fare qualcosa di diverso dalla famosa televisione che è stata, come avete visto, non vuole essere demonizzata, però il gioco dell'incanto di questo piccolo schermo e l'ipnosi quasi del bambino che in nessun altro modo si riusciva a calmare, è stata questa mamma che ci manda questa foto con questi due bambini dicendo: solo per dirvi di continuare a credere in quello che fate, che per noi è stato una grande spinta, una grande forza, un motivo in più per credere che educare anche attraverso il teatro potesse essere uno strumento. Diciamo che il discorso legato a questo tipo di linguaggio, perché io parlo di teatro, uno potrebbe dirmi: bah, è teatro? Sì, no, diciamo che è arte. E siccome abbiamo assodato anche tutti insieme, ma credo che sia una cosa abbastanza riconosciuta, che oggi dire che l'arte educhi sia abbastanza un'idea condivisa, conosciuta, diffusa, speriamo, anche se poi magari non sempre così praticata, l'arte educa, e se il teatro è arte, allora anche il teatro educa. E partendo da questa quasi massima scelta di vita, proprio di percorsi, abbiamo cominciato a credere sempre di più in questa rete che poi oggi è stata anche riconosciuta e voluta dall'ordine. Quindi è proprio una voglia di mettere a confronto mondi diversi che però magari qualche volta hanno obiettivi comuni. Quindi emotivamente lavorare con questa spinta della mamma a me è rimasta, vi assicuro, sono passati tanti anni, è rimasta nel cuore e ancora adesso ho questa foto con questi due bambini con i cappellini da Babbo Natale, e la mamma ci raccontava poi quello che voi non avete capito o che non pensate, quanto importante sia per noi, perché non è solo un'ora in meno davanti alla televisione, davanti ai videogiochi, davanti a qualcosa di meno stimolante e interessante, ma è tutto quello che sta dopo lo spettacolo, il ritorno a casa, la possibilità di condividere lo spettacolo con i propri genitori, la possibilità di parlarne, la possibilità di costruire, creare, inventare, magari copiare, perché copiare è sempre utile, diventa anche un modo per poi arricchire questa copiatura con le proprie idee. Questi bambini non hanno fatto gli stessi personaggi che Laura propose quella volta, hanno usato la stessa tecnica creando, che per noi è estremamente importante, qualcosa di personale, e hanno pensato di fare Babbo Natale, che non era assolutamente presente tra gli sketch, perché Laura ha proposto, per questione di tempi, chiaro, no? Queste tre valigie, diciamo noi, che oltretutto le avete viste poco, ma sono tre valigie che Laura dipinge, perché quando una è un artista, lei è proprio un artista a tutto tondo, perché l'arte è... lei è una musicista, ha inventato questo modo di comunicare, si è dipinta queste valigie e comunque diventano anche un arricchimento estetico di quello che lei propone quando gira con i propri spettacoli, devo dire in tutto il mondo, perché ha la fortuna di non avere problema
della parola, cosa che per me è molto forte, visto che, come diceva prima Umberto, noi lavoriamo tanto sulla parola, e avere uno spettacolo che non ha il problema della lingua le permette veramente di girare il mondo e di portare comunque dei messaggi anche attraverso un linguaggio diverso. Quindi che l'arte educhi e che il teatro sia uno strumento per educare, per noi è diventato un modo di crescere, ed è anche diventato un'altra cosa che a noi ha colpito molto negli anni e che è rimasta storica, è diventata una massima a livello nazionale del teatro. Io parlo in questo momento un po' più dei giovani o dei bambini, ma in realtà questo spettacolo e altri, se uno spettacolo è bello, diciamo noi, non ha età. Se è bello piace ai piccoli, piace ai grandi. È chiaro che ci sono dei linguaggi che vanno adeguati alle fasce di età, ma in realtà quando uno spettacolo è bello, anche se è pensato per i piccoli, l'adulto gode di altro, ma gode dello spettacolo, gode della bravura dell'attore, gode del gioco della regia, gode di quello che questo trasmette a livello emotivo, proprio, noi diciamo a livello di pancia, cosa che l'arte secondo me riesce a fare meglio probabilmente di quanto stia facendo io adesso semplicemente parlando. Quindi arrivare ad emozionare, quello è il sistema che abbiamo assodato. In realtà l'hanno capito molto bene quelli che lavorano nell'ambito pubblicitario, quelli che lavorano nel marketing, quelli che usano l'arte e la comunicazione non verbale di qualsiasi genere per rimanere impressi nelle menti delle persone, per colpire l'emotività delle persone. Quindi un'altra frase che per noi è stata proprio un segno e anche un modo per capire veramente quante cose noi da adulti ci perdiamo rispetto magari a dei bambini. Sempre un bambino venne da noi dopo uno spettacolo contentissimo, allora un responsabile di questa associazione chiese a questo bambino, disse: ma dai, ma come mai questo entusiasmo, cosa ti ha colpito? E questo bambino disse: ma è semplice, vedi, alla televisione si vede piccolo, al cinema si vede grande, a teatro si vede vero. E noi, cioè tutti adulti, ben preparati, psicologo, non psicologo, eccetera, eccetera, abbiamo detto: io, a parte che io riassumere faccio gran fatica, io non sarei mai riuscita a comunicare una cosa così forte, così vera, come quella che ha fatto un bambino con 5 parole, che ha detto quello che noi pensiamo, perché dopo che l'ha detto sembrava quasi ovvio. Infatti lui ha esordito, è semplice, come per dire: com'è che non l'avete detto voi? Sì, hai ragione. L'Italia ha fatto girare questo slogan sulle magliette dei vari festival di teatro che sono presenti sul territorio italiano, chiedendoci la possibilità, come se fosse un'autorizzazione, una liberatoria, ma il bambino non è che ce l'ha venduta come slogan, eppure è diventato un modo per comunicare questa cosa anche a chi magari non ha avuto la fortuna di incontrare o avvicinarsi al mondo dell'arte. Dall'arte, in questo momento sto parlando dell'arte come spettatori, che poi però diventano in qualche modo quello che si diceva che è la grande forza della comunicazione attraverso l'arte, è che tu diventi attivo nel mondo dell'arte. Tu sei attivo molto di più che non in qualsiasi altro contesto, tant'è che uno spettacolo, un lavoro di pittura, un lavoro di laboratoriale vive grazie alla risposta che c'è dall'altra parte. Fare uno spettacolo di teatro senza un pubblico, si fanno le prove, funziona, va dall'inizio, arriva alla fine, ma quello che non arriva e quello che poi viene a mancare in questo meccanismo è proprio anche per l'artista il sentire, l'ascolto, la risposta, l'attesa, la sorpresa. Sono tutti meccanismi che fanno crescere enormemente quello che succede da questa parte, ma che allo stesso tempo fanno crescere anche la fruibilità dello spettacolo e rendono gli spettacoli più belli. Quindi il lavorare insieme e il condividere un modo di essere e l'arte diventa, secondo noi, il modo per poter arricchire anche una professione. Noi ci crediamo, abbiamo voluto usare proprio gli artisti perché questo secondo noi potesse essere un sistema per arrivare a comunicare diversamente. Un'altra delle cose molto belle che abbiamo veramente dei tempi serrati, quindi io vi do semplicemente degli spunti, come dicevamo prima con Umberto, perché ci piaceva dare degli input, poi insieme a voi capiremo cosa potrebbe essere interessante approfondire, ma per rispettare tempi e scalette vi diamo il perché di quello che abbiamo voluto portare. Voluto parlare di teatro e creatività, teatro e fantasia,
lavorare anche con dei laboratori, dei percorsi che per esempio Laura Kibel fa con i giovani o con i bambini o con le insegnanti, in cui lavora sulla costruzione con la gomma piuma di questi personaggi, ma che permette loro di arricchire la propria esperienza e poi di sfruttarla nei contesti più vari. Infatti molti insegnanti hanno seguito dei percorsi laboratoriali per poi giocare. Noi diciamo giocare perché l'obiettivo nostro è sempre quello di non creare degli attori lavorando con i bambini o di creare la prima donna o dire questo è bravissimo, è portatissimo. Non è questo l'obiettivo, e gli psicologi forse lo sanno molto bene. È proprio quello di sfruttare il teatro per ottenere dei risultati di gioco però, di gruppo, di interazione, di scoperta l'uno dell'altro, di capacità di mettere in piazza qualche volta delle paure. Cioè, pensate che una delle cose che a me ha colpito molto nella mia esperienza come psicologo invece è stato un lavoro in ambito con un tribunale per una testimonianza di un bambino, cosa che si cerca sempre meno di fare, e anche questo è chiaro, per non creare delle difficoltà, perché comunque lavorare in tribunale con testimonianze di bambini è sempre molto complicato. Ma è stato un lavoro molto bello quando in team, con delle idee, delle proposte, si è riusciti a fare un gioco quasi di burattino e maschera con questi bambini. Cioè questo bambino che probabilmente non avrebbe mai avuto il coraggio o la voglia di esporsi, di dire, di parlare, di raccontare delle cose, usando la scusa del burattino, usando la scusa della maschera, usando un sacco di queste cose, ha avuto il coraggio, con molta meno difficoltà e con meno paura di essersi esposto, di raccontare delle cose che poi sono state usate in un contesto protetto. Adesso questa io ve la racconto molto velocemente, ma era un contesto protetto, si è cercato di creare un ambiente gradevole, non particolarmente austero o complicato emotivamente da gestire. Ma usare questo gioco della maschera funziona con tutti, funziona anche con gli adulti, funziona nei laboratori di teatro, funziona nel legittimarsi di aprire delle cose, che sono delle corde emotive di solito, e queste corde emotive sono quelle che poi ti permettono di essere un vero comunicatore, cioè la capacità di comunicare nasce molto dalla abilità di aprirsi e di aver voglia di comunicare. La cosa molto bella che ti fa fare il teatro è quella spesso, e sempre di più oggi perché non ci sono nemmeno così, le risorse purtroppo nel mondo del teatro sono sempre meno, è quella di riuscire a farvi vedere quello che sul palco non c'è, ma che io attore, che non sono un'attrice, che io attore vedo nella mia mente. Questa è la cosa più bella che il teatro riesce a fare, senza strumenti, adesso poi uno può anche usare la scenografia, può usare le proiezioni, può usare tante cose, ma l'abilità di avere la persona su un palco, da sola, che riesce a descrivere e raccontare ad un pubblico misto delle cose e vedere che poi i bambini che disegnano spesso, noi fanno anche dei percorsi così, realizzano dei disegni sugli spettacoli che per esempio vedono durante le varie rassegne, i vari festival, e tutti aspetti che disegnino quello che vedono. Quindi abbiamo montato la casetta, è facile, tutti i disegni, i bambini per esempio spesso disegnano i fari, proprio la struttura del faro, spesso disegnano il pubblico quando fanno un disegno di quello che vedono a teatro, quindi loro vedono il pubblico ed entra nella loro percezione di insieme. E la cosa più bella è che invece con uno spettacolo non particolarmente facile, devo ammettere, in cui c'era questo narratore straordinariamente bravo che raccontava, i bambini alla fine hanno disegnato quello che lui vedeva, quello che lui raccontava, cioè lui raccontava di un'ambientazione a New York con dei tetti, della gente che giocava a golf da un tetto all'altro, e i bambini hanno disegnato quello che lui ha visto, ognuno a modo proprio, che è proprio la cosa bella della possibilità. È una cosa che nell'ambito comunicativo è molto chiaro. Io parlo, ma ognuno di voi poi in base al proprio vissuto percepisce e vive in maniera completamente diversa i miei racconti. Chi ha figli vive meglio il racconto sui bambini, chi invece si occupa di adolescenza magari godrà di altri aspetti che tratteremo stamattina, ma comunque ognuno di noi vive quello che viene raccontato, quello che viene visto, quello che viene percepito, è come quando vai a un museo. Quindi parlare di arte non abbiamo potuto portare qui il museo, però anche questo,
il viaggio, la scoperta, visitare una città, sono sempre dei percorsi educativi e formativi che per noi hanno un valore straordinario. E proprio per lavorare in ambito educativo, formativo, in questo caso, ma poi vedremo che l'arte l'abbiamo voluta impiegare, anche se a pillole veramente brevi, in vari settori, è quello che noi stiamo comunque cercando di fare. Quindi il gruppo di lavoro ha cercato di raccontarvi questa sensazione, ognuno portando anche le proprie esperienze, quello che è riuscito ad ottenere, i risultati che ha avuto, la modalità di lavoro. Non c'è chiaramente una modalità di lavoro, c'è la propria modalità di lavoro e il proprio modo di comunicare. E secondo me il lasciare lo spazio all'arte e giocare insieme all'arte, e giocare con i bambini e con l'arte, e con gli adulti e con l'arte, e con gli anziani, come vedrete, e l'arte, è una strada che secondo noi vale la pena di prendere in considerazione. Quindi io adesso chiuderei, perché dovrei essere stata abbastanza nei tempi, e subito dopo lascio la parola ai prossimi artisti e collaboratori del gruppo di lavoro per proseguire in questa mattinata di lavoro. Grazie. Mi serve la sedia. Allora, si sente? Sì, ce l'ho. Dopo questa performance dove parti del corpo che di solito non siamo abituati a vedere recitare, ci occuperemo in questa parte, che sarà fatta un po' di parola, un po' di movimento, del linguaggio del corpo. Entreremo un po' di più nel linguaggio del corpo. E il corpo è entrato dentro in questo convegno di psicologia e arte perché il fare artistico, come diceva prima Umberto, è un fare corporeo. Il corpo c'è dentro pienamente. E in questi anni il corpo è entrato nella psicologia in maniera molto più forte, nella clinica, e abbiamo recuperato un po' un senso di unità rispetto a un dualismo che durava per molto tempo. La mente stessa, inconscia o inconscia che sia, nasce dal corpo, profondamente radicata nella sensorialità e, come dicono Allen e Fonagy, il risultato delle esperienze evolutive del corpo, quindi c'è un senso in tutto questo. E noi conosciamo prima del pensiero e del linguaggio a partire da sensazioni. Damasio parla di psiche embodied, incarnata nell'intero organismo e radicata nel mondo. E le neuroscienze affermano che il corpo è un regolatore dell'esperienza, sia sensoriale che affettiva e anche cognitiva. Ultimamente la psicoterapia, specialmente del trauma, sta utilizzando i processi corporei per entrare meglio nella soggettività del paziente e aiutarlo a regolarli. Scusi? E a stabilizzarli. Scusi? È qui che si danza? Veramente io volevo parlare del linguaggio del corpo, Ma io vorrei danzare, perché mi piace. Non so, se mi fa intanto finire questa cosa, poi magari vediamo. Mi siedo qua allora. Sì, non so, ho una sedia o... Ok. Io volevo parlare dell'ingresso del corpo negli studi di psicologia, ma non so se lei... Ma dai, mi posso mettere là? Dai, venga. Ok. Venga. Forse, insomma, la danza porta in primo piano il corpo, quindi forse ci può aiutare. Dici? Ok. In realtà noi danziamo sempre. Non smettiamo mai di muoverci. Già nell'utero e nelle braccia della mamma. Una danza interattiva che costruisce il senso di sé. Mi viene da ridere. No? E costruisce empatia e fiducia. In seguito facciamo danze nel mondo in cui camminiamo, gesticoliamo, ci avviciniamo agli altri, ci allontaniamo.
Anch'io sto facendo una danza, nel modo in cui faccio i gesti, in cui sto in piedi, anche questa signora sta facendo una danza. Noi danziamo nelle relazioni, danziamo nel colloquio psicologico, nel gesto artistico, nel formare ed educare, nel fare e ascoltare musica, nell'azione teatrale naturalmente. E il corpo comunica oltre i gesti, e prima e oltre la parola, con i gesti, con i movimenti, con la mimica, col ritmo del respiro e con la mimica del volto, con l'uso dello spazio. Anche con la tosse. E anche con la tosse. Possono esserci anche le tossi nervose. E può comunicare una quantità incredibile di sfumature, una ricchezza di sfumature, leggerezza, inibizione, forza, concentrazione. Accoglie, respinge, si apre, si chiude. Parla delle nostre emozioni e dell'immagine che abbiamo di noi stessi. Dovremmo ascoltarlo qualche volta per conoscerci meglio, per sapere quello che è giusto fare. A volte ascoltare la nostra pancia e dire ma cosa è giusto per me fare? È molto meglio che non solo pensare, domandare mentalmente. Il corpo è immediato, ti identifica, rivela movimenti interiori, è autentico, parla di te, a te e anche agli altri. Sa ciò che ancora la mente non conosce. Quindi il movimento non è un fatto solo fisico. Rudolf Laban, un danzatore ungherese straordinario che già negli anni 20 faceva delle sperimentazioni incredibili, artistiche e di ricerca, scriveva: la sorprendente struttura del corpo umano con le sue incredibili possibilità d'azione rappresenta uno dei maggiori miracoli dell'esistenza. Ogni fase del movimento, ogni piccolo trasferimento di peso, ogni singolo gesto di qualsiasi parte del nostro corpo mostra alcuni aspetti della nostra vita interiore. La struttura e il movimento del corpo rivelano quindi un modo di essere, attitudini psichiche e credenze. Se una persona si sente in un ambiente ostile e pensa che l'ambiente è ostile, lo esprime magari chiudendo le spalle, con dei movimenti costretti, con uno sguardo indiretto, però a volte può esagerare il movimento, si sente insicura e magari cammina con più energia, con più forza, e magari anche lo sguardo diventa penetrante. Il corpo è anche legato all'implicito, all'inconscio, all'immaginario, come già Jung segnalava, e anche Freud, tutto sommato, l'aveva intuito quando diceva l'io è prima di tutto un io corporeo. E poi aveva fatto anche tutti i suoi studi sull'isteria. Ma ora, prima di continuare un po' più sul corpo e su quello che succederà dopo, un po' più sul fare, il sentire, volevo chiedervi di usare questa nostra risorsa che è il nostro corpo. Quindi vi invito tutti, dall'ascolto delle parole che magari abbiamo fatto finora, ma sicuramente avete ascoltato anche i movimenti e i gesti, perché è così che succede. Noi siamo sempre in contatto anche con il corpo degli altri, però vi chiedo di volontariamente portare l'attenzione al vostro corpo, quindi di sentirlo, di ascoltarlo, di starci dentro, di sentire il suo peso, di sentirlo nel suo spazio, nel suo respiro, nelle sue spalle, in come i piedi sono per terra. Quindi di viverlo un po' di più, di sentirlo, perché adesso ci servirà per andare a una parte un po' più legata, meno legata alle parole. Oggi vi stiamo offrendo tanti modi di vivere una presenza sensibile e incarnata, estetica attraverso l'arte. E nel linguaggio del corpo ogni parte ha una sua funzione adattiva perché serve a qualcosa, le mani per afferrare, gli occhi per vedere, le gambe per camminare, però
ognuno ha anche una parte espressiva, nel senso che ognuno la usa al suo modo, ci sono 1000 modi di camminare, milioni di modi di camminare. Per esempio, i movimenti e la posizione della testa dicono un sacco di cose di come stiamo. Una testa abbassata, una testa allerta o piegata su una spalla. Le spalle possono essere alzate o aperte o contratte o chiuse. E le braccia. Bisogna dire che non c'è un significato assoluto in questo linguaggio, in questi gesti, perché è un linguaggio individuale. I manuali dicono se fai così vuol dire che sei chiuso, se fai colà vuol dire che sei... No, è molto individuale. Mi ricordo dei pazienti per i quali anche solo alzare lo sguardo e guardare era una grande apertura, così come magari allungare una mano davanti è una grande apertura. Quindi è molto molto individuale. Ma le braccia sono uno dei nostri contatti col mondo e con noi stessi. Percorrono lo spazio che ci separano dagli altri, si chiudono, si allargano, raccolgono e spargono, respingono, accolgono, segnano confini. Braccia libere, braccia irrigidite, braccia appese e molli. Possono essere un segnale che io non riesco a mettere confini o a essere assertiva. Le braccia hanno profonde radici, partono dal centro del corpo. No, le braccia hanno origine nella nostra schiena, perché un tempo erano ali. Invece i piedi, noi spesso ce li dimentichiamo, così lontani dai nostri occhi, ma si possono ascoltare per scoprire il nostro rapporto con la terra, per scoprire la forza che imprimi al tuo corpo. Ma io posso accarezzare con i miei piedi, come abbiamo visto prima, no? Oppure posso battere il tip tap. Oppure batterli come un bambino arrabbiato. E poi posso essere in piedi e alzarmi sulle mezze punte, come fanno le ballerine. Così è. Perché i miei piedi mi permettono anche di camminare. E posso fare anche l'orso. Fa l'orso. Ah sì, poi mi viene Non anche volevi danzare. da arrampicarmi. Perché io voglio arrampicarmi su tutto quello che c'è qua. Capito? Per fortuna che mi aveva detto che era una signora anziana. Ma sì, ma non c'è età, mi ha detto, per danzare. No, non c'è età. Ecco. Tutti possono danzare. Se io, in questo minimo spazio senza luce, posso fare, piantare i miei piedi per terra, no dai, salgo qua perché sennò mi capoto e dopo dobbiamo chiamare le urgenze. Allora, quando io pianto i miei piedi per terra, posso essere salda, ma anche leggera. E poi passare via il mio corpo in un'altra modalità. Oppure
andare aperta, sospesa, magari ce la faccio, e lassù, e poi pianto la forza per terra. Ma quando io ho i piedi per terra e uso la leggerezza, scopro di avere un corpo e quindi uno spazio piccolo intorno a me che mi avvolge. E se io estendo il braccio, posso sentire uno spazio un pochetto più grande. E poi se allungo tutto l'arto, se tiro le punte, scopro di avere intorno a me una grande, immensa bolla, che è quella, quando la porto in giro, però qui è piccolo, posso scoprire il mondo. E lì il mio sguardo può fissare un punto. E io sono tutto quel punto e vado, mi dirigo verso quel punto là. Poi, se alzo lo sguardo, vedo una cosa terribile di qua e quindi in linea diritta mi allungo. Ad un tratto però il mio sguardo si sposta e vede una cosa strana. Allora il mio corpo dice: aspetta, facciamo movimenti un po' più furtivi e andiamo a vedere quello che c'è qua. Poi sento tossire. Allora vado per vedere. Ma intanto ho camminato, ho fatto delle cose e camminando scopro che qui posso tracciare delle linee come sul parquet e quindi il mio corpo va nello spazio, incontro il mondo. Allora posso avvicinarmi o allontanarmi o girare le spalle. Sì. Ma tutte queste cose qua hanno delle forme, perché prima ero un po' giù, tutta rannicchiata, ma poi mi sono allungata, il corpo si dilata e si accorcia, diventa piatto. E nel tanto che faccio le forme, che cammino nello spazio piccolo, ho la possibilità di camminare con dei ritmi lentamente, estremamente lenta. Il movimento si organizza in ritmi. In origine era la danza e la danza era il ritmo e il ritmo era la danza. In principio era il ritmo, tutto è stato fatto da lui. Senza di lui nulla è stato fatto. Il ritmo si può organizzare in vari modi. In un dondolio orale, come il carezzare, il cullare, che calma e crea legami. Nel mordere, battere, che separa e crea confini. Nel trattenere, lasciare, come quando si impara a camminare.
Questi ritmi, indagati dalla neuropsichiatra statunitense e danzatrice Judith Kestenberg già negli anni 70, sono al servizio delle tappe di sviluppo del bambino, ma le useremo tutta la vita. Gli studi sulle dinamiche e le qualità motorie sono strumenti fondamentali della danza-movimento-terapia per esplorare, osservare il movimento, per la comunicazione e la notazione. Laban e Kestenberg Kestenberg. E la poesia dove la mettiamo? La poesia. Già. La danza è poesia. È effimera. Però ti lascia dentro qualcosa. Risuona. Il fugace movimento crea dentro chi danza e dentro chi guarda una particolare dimensione dello spazio e del tempo. E questo ci conduce e ci invita a fare un viaggio fantastico, direi, nel mondo che ci avvicina, che dà una forma all'indicibile. Nel farsi e nel suo desfarsi c'è una cosa incredibile. Perché assistiamo, è messo in scena la fluidità del passaggio tra la sensorialità, l'emozione e la sua trasformazione. E questa danza incorpora il senso dell'essere e diventa una metafora, ricongiungendo l'infinito e il finito, e diventa poesia e pensiero. Però ci vuole anche l'altro. Ci vuole silenzio, vuoto e senza forma, il grembo da cui nascono tutti i suoni, il silenzio, il massimo dell'indeterminazione. Danzare è come parlare in silenzio e dire molte cose senza dire una parola. Danzare è riempire un vuoto, è tacere l'essenza di un grido. È la vita dei nostri astri rapidi presa a rallentatore. Ascoltando questo silenzio, fermando le chiacchiere dentro di me e sotterrando i pensieri, questo significa cancellare dagli occhi ogni immagine. E questa cosa ci dà la possibilità di entrare in contatto con l'oscurità e il vuoto. Yeah.
Sentire. Forse questa danza che ha preso corpo dentro e di fronte a noi ha mosso qualcosa, un sospiro, qualche sensazione, emozione, un alito o la voglia di muoversi, o forse la forza della musica ha suscitato delle risonanze, delle emozioni. Guardare qualcuno che si muove è rispondere con il nostro movimento. Vi sarà successo di guardare una danza, il movimento di un bambino, anche l'emozione di qualcuno e di sentirvi muovere dentro, nei muscoli e nella pancia. Perché noi siamo sempre in relazione con il corpo altrui, risuoniamo insieme agli altri umani, fin dalla nostra nascita e forse anche prima. E se vogliamo essere scientifici, ricordo come per Stephen Porges il nostro sistema neurologico è costruito per l'ingaggio sociale, attraverso gli occhi, la voce, la muscolatura, la prosodia. Un sistema neurocettivo che ci informa in modo implicito se siamo sicuri o meno nell'ambiente, se possiamo fidarci, se possiamo stare, se dobbiamo entrare nella fuga
o nell'attacco, oppure stare nell'immobilità senza paura. Sappiamo anche che i neuroni specchio ci fanno muovere internamente, rispecchiare l'intenzionalità dell'altro, anche quella impressa nel gesto che ha dato vita all'opera d'arte, come dice Gallese. Tutto questo ha a che fare con l'empatia, la capacità di sentire quello che sente l'altro, ma anche di avere in mente la mente di chi ho di fronte. Non nella fusione, ma nella separatezza, perché la danza e il movimento sono un viaggio tra corpo e mondo, corpo e altro, in dialogo perché separati. Si guarda da dietro ai propri occhi. Nella danza si vive l'attimo, l'essere nella sua pienezza, il sé in rapporto al mondo. Danza come relazione, danza come poesia. Questo essere corpo, questo senso di pienezza, è anche un po' quello che ci dice Marion Milner. Incarnazione. Ecco cos'è. Credo che se si vive nel modo giusto, avvenga ogni mattina che ci si risveglia, perché allora il corpo immaginario, che ha fatto ogni sorta di cose nei sogni, deve ormai trovare e tornare a dimorare nella propria carne e nelle proprie ossa. A volte questo sembra accadere da sé e ci si risveglia per trovare corpo e anima già riuniti in un incontro miracoloso. Il corpo ronzante come api soddisfatti in un giardino d'estate. Ma non capita spesso. La maggior parte delle volte c'è da compiere un lavoro interno. E ancora la Milner dice: bisogna forse imparare a tenere con delicatezza le proprie ossa, come una volta ci teneva tra le braccia nostra madre. Come creare uno spazio interno che è diverso da quello esterno. Allora si può anche sentire il corpo pieno di luce, a volte, ma può anche essere un oscuro mare interno, quando si guarda da dietro i propri occhi. Perché questo oscuro mare interno può fare paura. È l'incerto, il buio, il vuoto, il frammentato, il perturbante, l'angoscia di cadere per sempre di cui parla Winnicott. Sono gli stati psicocorporei primitivi e indefiniti che abbiamo sperimentato prima della parola, che possono emergere nel contatto con la corporeità. Il sé che si insedia nel soma è un processo che non sempre va a buon fine. Bisogna che entrambi siano tenuti insieme da una madre sufficientemente buona, un ambiente facilitante. Se questo non accade o accadono eventi traumatici, non si realizza unità e armonia e il corpo non è più solo fonte di piacere, ricchezza di sensi e pienezza di emozioni, ma anche di dolore, di rabbia, di vergogna o di sensazioni intollerabili. Perché lì è scritta la nostra storia. Gli abbracci, gli sguardi che abbiamo o non abbiamo ricevuto, i lutti e le separazioni vissuti, la paura delle relazioni intime, i traumi che abbiamo subito. Conoscere il linguaggio corporeo, esserne consapevoli, ci aiuta a conoscere anche questo aspetto problematico. Nella relazione di cura, mettersi in ascolto, lasciando affiorare la nostra sensibilità, sensorialità, l'emozione, il sentire, oltre che il pensare, ci permette di percepire sfumature della soggettività, disagi e reticenze che forse non troverebbero parole e di trovare un canale di intervento integrato.
Le citazioni del testo sono tratte da Marion Milner, Martha Graham, Serge Liffard, Rainer Maria Rilke, Mary Whitehouse. E per finire voglio raccontarvi un pochino chi è questa artista che lei non si considera tale, Brigitte Lejeune. Come molti di noi ha molte sfaccettature, si è laureata a Parigi e all'Università di Vincennes e poi alla Sorbona, pedagogia didattica applicata all'espressione corporea, filologia delle danze di corte rinascimentali. È stata assistente per i corsi di danza classica all'Opéra di Parigi, coreografa e insegnante di danza classica contemporanea nei conservatori di musica e danza, vincitrice di concorsi internazionali e poi finita in Veneto dove ha fondato scuole di danza. Ma tutta questa forma e questo lavoro sulla danza alla fine l'ha portata a scoprire che c'era anche altro, che c'era anche l'anima, il sentire, e quindi ha cominciato una ricerca che l'ha portata su tutt'altri. No, è partita da lì, ma ha rivestito il corpo di altro, e quindi con la danza movimento terapia ha scoperto che non stava più solo sulle punte e poteva sentire il corpo in altri modi, e quindi un lavoro anche di ascolto profondo con queste oscurità del corpo, diciamo. È diventata una danza movimento Ed è diventata una danza movimento terapeuta e continua a fare questo lavoro di approfondimento. Sì, per concludere, due frasi, una di Mary Whitehouse, danza terapeuta e ricercatrice di circa 40 anni fa: il corpo è l'aspetto fisico della psiche. Affermazione proprio chiarissima. E uno di Goethe: l'arte è una rivelazione delle leggi segrete della natura che senza di essa rimarrebbero nascoste per sempre. Grazie. Bene, è arrivato il momento della pausa caffè. Vi ricordo un quarto d'ora, 20 minuti, riprendiamo.
Bene, riprendiamo i lavori di oggi. Vi presento adesso un collega, uno psicologo, psicoterapeuta di orientamento junghiano, è presidente dell'associazione di psicologia analitica Anadiomene, vive e lavora a Venezia. Ci porterà oggi un pensiero, un linguaggio di Jung, di junghiano, all'interno del rapporto tra psicologia e arte. Vi presento e lascio la parola al dottor Alfredo Assunto Lopez. Sì, uso questo. Si sente? Buongiorno a tutti, benvenuti. Ringrazio Umberto, l'Ordine e Alessandro di aver ospitato questa relazione. Vi confido che dopo le performance di stamane sono leggermente in imbarazzo, perché transitare dal corpo e dalle emozioni che suscitano e hanno suscitato queste performance alla stretta, piccola e angusta stanza dello psicoterapeuta, che tra l'altro si fa veicolo di contenuti più teorici che non visibili attraverso il corpo, mi genera un po' di imbarazzo, quindi chiedo scusa se non susciterò gli stessi entusiasmi e chiedo scusa soprattutto a chi probabilmente tra di voi conosce già Jung, conosce forse molto bene la psicologia analitica, però sono costretto a transitare anche da alcuni concetti teorici della teorizzazione junghiana per capire meglio come l'arte, l'immagine, il simbolo si inquadra in questa corrente teorica e soprattutto in qualche modo come questa concezione diversa nell'interpretare il simbolo e l'immagine abbia poi un riflesso sostanziale, profondo, nella stanza dell'analista. Ho poco tempo, ma cercheremo di fare del nostro meglio. Se ci sono domande, strada facendo, non esitate a interrompermi, risponderò per quanto possibile. Allora, partiamo dal titolo. Il titolo è un titolo curioso, no? Perché mette assieme la psicologia del profondo con l'estetica. Qualcuno si può scandalizzare fuori di qui mi aspetto ovviamente un atteggiamento di maggior conforto, no? Anche stante le discussioni che si sono fatte stamane. La psicologia del profondo è in effetti un'estetica, perché quando abbiamo a che fare col profondo abbiamo a che fare con immagini, con sogni, soprattutto abbiamo a che fare con un medium simbolico, no? La frase non è mia, è di Hillman, ma è una frase dal mio punto di vista, soprattutto in questo contesto, assolutamente condivisibile. La psicologia del profondo è sempre, comunque, nella stanza dell'analista, nel setting, un'estetica del profondo, perché noi abbiamo sempre a che fare con le immagini, anche quando esse transitano dalla parola. Un secondo aspetto che vorrei sottolineare è che la psicologia analitica, in particolare, ma direi tutte le psicologie del profondo, hanno a che fare con la ricomposizione del sé, cioè come l'arte, la psicologia analitica, la psicologia del profondo, tenta un riequilibrio dell'assetto del sé. Ora però in psicologia analitica in particolare, quando parliamo di ricostituzione del sé,
non abbiamo in mente mai un concetto che ha a che fare con la guarigione. E questo è indispensabile capirlo. Cioè la psicologia analitica non tratta di guarigioni, tratta di un percorso di sviluppo che si protrae lungo tutta l'esistenza e che il buon Carl Gustav Jung chiamava processo di individuazione. Questo transito dall'uno all'altro concetto ha determinato nella sostanza, come molti di voi ovviamente sanno, la rottura con le correnti psicanalitiche di stampo freudiano. Vediamo in che cosa si differenziano questi due concetti. Allora, la guarigione dal punto di vista della personologia psicanalitica freudiana è un concetto che ha a che fare sempre con le relazioni, con l'altro, e con la riparazione degli oggetti interiorizzati per gran misura nell'arco dell'infanzia, quindi le imagogenitoriali. Mentre l'individuazione ha a che fare con l'attivazione di un'energia contenuta nelle forme, nelle imago archetipiche, come dice Jung. Già qui vedete che inizia a divaricarsi il territorio d'indagine. Non sono in contraddizione, però sono cose diverse. In un caso mi concentro sulle relazioni interpersonali, sugli oggetti introiettati, sui meccanismi proiettivi, nell'altro ho in mente il fatto che nell'uomo esista un'energia attivabile che si concretizza in forma, in immagine, in simbolo. In un caso il sé è un oggetto che rispecchia le caratteristiche dell'io. Semplice. Deve essere trovato, c'è un'idea di evoluzione del sé nel rapportarsi all'altro, per cui io mi trovo nella misura in cui mi relaziono all'altro nella vita. Nel caso della psicologia analitica il concetto è un po' diverso, cioè si ammette l'esistenza di un fattore endogeno, il sé come fattore endogeno potenziale di orientamento e ampliamento della coscienza. Questa considerazione marca in maniera definitiva la separazione tra queste due modalità di approccio al paziente, perché in un caso mi chiederò quali sono le problematiche che attengono alla relazione dell'individuo, all'aver introiettato le immagini parentali o meno, nell'altro avrò sempre a mente comunque un quadro di riferimento che vede nell'individuo una forma di energia tale per cui si genera lo sviluppo. Questo è un concetto fondamentale anche per capire quello che andremo a dire dopo. Nell'individuo c'è già un meccanismo di orientamento della coscienza e dell'assetto e del riequilibrio del sé. Ora si fa presto a dire sé, no? Sé. Basta aprire 200 libri di psicologia, come voi sapete, e ci sono sé di tutti i tipi. Anche la psicologia analitica ha un suo sé. Vediamo più esattamente di cosa si tratta. Intanto il sé in psicologia analitica è totalità della psiche conscia e inconscia. Cosa significa questo? Che il sé ha un qualcosa di metafisico, non ce ne dobbiamo vergognare di questo. Ha un qualcosa che non è esauribile nel processo cosciente, è un modello inesauribile. O come dice Jung, un lapis invisibilitatis, cioè nel corso dello sviluppo individuativo noi non abbiamo alcuna pallida illusione di pervenire a conoscere il sé.
anche perché lo abbiamo definito come totalità della psiche conscia e inconscia. Tutti voi ricorderete che per Freud l'inconscio era un qualcosa che doveva venire alla coscienza, rimosso, che doveva tornare in qualche modo, essere reso evidente. Nella psicologia analitica quest'idea è inquadrata sola nella logica dell'inconscio individuale, ma la psicologia analitica ipotizza un inconscio collettivo, tal che l'inconscio in sé è solo un concetto astratto, inconoscibile nella sua consistenza definitiva. L'altro aspetto del sé è che ha una natura numinosa. Cosa significa questa parola così? Che ha un'energia propria, cioè non è originato da un atto di coscienza, è un'energia che prende l'individuo, lo dirige, lo orienta. In questo c'è, come dire, un tentativo di abbandono dell'egocentrismo dell'io a favore di una visione più ampia del processo di individuazione e quindi della crescita individuale. Un terzo aspetto, direi il più fondamentale, è che il sé ha una tendenza a sperimentarsi nella materia. Anche qui nulla di particolarmente complesso, lo abbiamo visto nelle performance precedenti, il corpo è il sé, è l'altra componente del sé. Il sé, come diceva Jung, vuole avere il suo esperimento nella vita e lo vuole avere per il tramite dell'io e quindi di un'entità che governa un fisico ed è reciprocamente governata dal suo aspetto materico. Questo è fondamentale perché porta con sé un antico concetto, che ha un brutto nome, però citiamolo, omousia, che non è altro che il concetto di natura teologica, di origine teologica, che ci parla di consustanzialità, cioè di questa identità di forma e contenuto. Senza andare troppo oltre, chiunque tra voi abbia avuto un'educazione di tipo cattolico sa di cosa sto parlando, no? Ecco, questo concetto che nasce nell'ambito di una disciplina religiosa si ripercuote in qualche modo sino a rendere difficile a Jung portare avanti questa cosa in ambito scientifico, si ripercuote nell'idea del sé, cioè di un qualcosa che è sia immanente attraverso l'io e il corpo, sia trascendente. Trascendente non in senso spirituale, ecco, non andiamo in questo settore. Trascendente nel senso che non concerne l'io, non concerne la volontà, ma è proprio in questa mescolanza tra immanenza e trascendenza che l'identità vive e cambia continuamente e che la psiche assume alla fine le vesti di un costante atto creativo. Il costante atto creativo della psiche è un costante mettere in relazione il trascendente con l'immanente. Allora, se l'attività della psiche è continua creazione, la fantasia per la psicologia analitica è la costante attività della psiche. Quindi la fantasia è insita nell'uomo, nel sé, nella misura in cui l'uomo si misura col sé, quindi si misura con un qualcosa che lo trascende e che non è soggetto pienamente alle sue volontà. Qui lo possiamo chiamare inconscio individuale, qualcuno lo chiama inconscio collettivo,
altri vanno oltre e parlano di Dio, a noi non interessa come categorizziamo questo fatto. L'importante è che si prenda atto del fatto che la fantasia ci domina, non la dominiamo. L'atto creativo è un atto spontaneo della psiche, che ha una funzione autoregolamentativa dell'equilibrio dell'individuo. Questa idea che la fantasia sia un'attività costante, ovvero che la creazione sia un'attività costante, non è neanche in questo caso tutta della psicologia, è debitrice di una tradizione che affonda le radici nelle più grandi religioni monoteiste ed oltre. Già Sant'Agostino o Meister Eckhart proclamavano in qualche modo la necessità di guardare alla creazione come un qualcosa che si riproduce in ogni istante, ex novo. Creazione continua, istante per istante, nel gesto fisico piuttosto che in quello pittorico, piuttosto che in quello musicale. Ed anche le discipline induiste, in qualche modo, hanno sostanziato quest'idea. Qui abbiamo l'immagine di Shiva, no? Che distrugge e crea in ogni istante l'universo. Ora, la fantasia però così definita ci dà un'idea di come si produce in un istante, posseduti. Però l'io non è esente. Sta in mezzo a questo processo. E come ci sta in mezzo? Ci sta in mezzo nella misura in cui nel processo creativo vengono di fatto messe assieme tutte e quattro le funzioni dell'io. Ora, per chi non è avvezzo alla psicologia analitica, devo brevissimamente dire cosa sono queste quattro funzioni. Mi scusino gli altri. L'io ha quattro funzioni. La sensazione che ci consente di capire che ci sono delle cose, sentirle, il pensiero che dà nome a quello che abbiamo sentito, il sentimento che attribuisce valori a ciò che abbiamo nominato e l'intuizione che ci dice da dove vengono e dove vanno le cose che abbiamo percepito con i sensi. Allora, per la psicologia analitica, queste quattro funzioni sono diversamente utilizzate dall'io e ce n'è sempre una inconscia. Bene, nell'atto creativo sono in opera tutte e quattro le funzioni. L'io pone in opera tutte e quattro le funzioni, compresa quella inconscia, che quindi agisce a sostegno dell'opera dell'io. È quella cosa indeterminabile, che noi non sappiamo da dove arriva. Ora, poiché tutti noi abbiamo le medesime funzioni, seppur più o meno utilizzate, direi... Prego. In che modo l'arte può aiutare il processo di individuazione? E questo lo vediamo sicuramente più avanti. Non esito la tua domanda, semplicemente una parziale risposta arriverà andando avanti, sicuramente. Allora, siccome è vero che tutti noi abbiamo in qualche misura a disposizione queste quattro funzioni, come dice un certo Henri Fossion, che mi piace citare sempre, forse non tutti, noi tutti siamo nel segreto di noi stessi specie di artisti senza mani. Ecco che mettiamo un punto importante. Qui non stiamo parlando delle capacità artistiche denotate da un pittore o da un artista in genere, che sono altra cosa seppur similare. Stiamo parlando della nostra creatività nel generare un processo di crescita e cambiamento. Quindi siamo tutti, nel segreto di noi stessi, specie di artisti senza mani. Ma quando lo siamo? Lo siamo
in un particolare momento, cioè quando attraverso il gesto di un istante, nel ritmo di quel gesto, noi produciamo una discontinuità tra il prima e il dopo. Ecco che stiamo andando a definire meglio che cos'è questa attività artistica che genera sviluppo nell'individuo. È un istante. E mi piace proporvi un'immagine di questo processo, che è questa qui, il salto. Il salto mette assieme 3 momenti, il passato, il presente e il futuro. Cioè, nella battuta sulla pedana, quel ragazzo raccoglie il moto della rincorsa e nell'atto della battuta contiene già lo slancio verso il futuro. Questo è l'atto creativo, dal punto di vista ovviamente della psicologia analitica, ed è anche il nucleo fondante dell'idea teleologica che Jung ha sul processo di individuazione, sul processo terapeutico di individuazione. Cosa significa? Significa che per Jung e per la psicologia analitica non è tanto solo importante il passato, ma il presente nella misura, e quindi il conflitto presente, non il conflitto passato, quello di quando avevamo 3 anni, il conflitto presente nella misura in cui produce uno slancio verso il futuro. Quindi nella psicologia analitica, nel processo psicoterapeutico, anche quello creativo che andremo a vedere, quello che conta è l'istante nel quale si determina una separazione tra passato e futuro, in cui il futuro come il passato giocano ambedue, se non a maggior ragione il primo, un ruolo determinante. Ecco, vedete che c'è una visione teleologica del processo terapeutico che è similare alla visione teleologica che ciascuno di voi può esperire quando si trova ad emozionarsi davanti a un quadro. Che cosa accade? Accade che l'arte ci proietta nel futuro. È vero che attinge alla storia e al passato, ma ci proietta nel futuro. E questo avviene perché l'artista, in quell'istante, quando pone la mano sul quadro, quando fa quel dipinto, in quel momento, quando dipinge in un certo modo, in un istante, determina un salto. È già proiettato nel futuro, se no non si chiamerebbe arte. È l'istante che dona ritmo all'esperienza. Abbiamo sentito parlare prima quella bravissima artista che ha parlato anche lei di ritmo, no? Ma il ritmo non è solo nel corpo, e il ritmo non è solo nella musica, il ritmo è sempre anche nell'immagine. Un pittore dona ritmo all'esperienza. Il quadro ha sempre una ritmicità. Quando guardate un quadro i vostri occhi non si soffermano solo su un punto, si muovono ritmicamente, seguono dei percorsi. Se no non vedreste la bellezza. Quindi l'istante, come dice Blake, è in un istante che scattano i grandi eventi del tempo. Anche il bello, quindi, sta nella logica dell'istante, però del bello si hanno idee diverse nella psicologia del profondo. Vediamo un po' che cosa ci insegnano 2 grandi maestri in proposito, Freud e Jung. Tra causalità e teleologia lo abbiamo già detto, no? Più o meno cosa significhi. Per Jung l'origine del bello sta nell'oggetto libidico originario, cioè ha origine nella misura e nel momento in cui il bambino investe libidicamente un oggetto esterno.
successivamente questo investimento si sottrae dall'oggetto che è stato interiorizzato e si proietta su un'opera. Questo è il processo di sublimazione. Allora il bello che cosa diventa? Diventa il sintomo di un conflitto remoto, individuale. Badate bene, il sintomo di un remoto conflitto individuale. Quindi è un sintomo, malessere. Remoto, risale all'infanzia, è sempre individuale. Quindi legato alle vicende storiche di quella persona. E c'è in questo un nesso di causalità. Ciò che arriva prima determina ciò che è adesso. In Jung questa cosa non c'è. C'è un concetto totalmente diverso. Cioè il bello origina dal sé. Apre al futuro. Non va risolvendo il passato. Non è un conflitto individuale passato. È un conflitto presente che ha a che fare col singolo e con la collettività e con l'inconscio collettivo e in una forma simbolica palesa la risoluzione di un conflitto attuale, ristabilendo un nuovo equilibrio. Ecco, ora che dietro al bello, alla bellezza, all'immagine, a ciò che ci colpisce, ci sia sempre un conflitto, una lacerazione, ce lo dice anche il mito. Eccola qua, la bellezza. La Venera Anadiomene. Potremmo chiederci perché la vediamo bella. Forse la sua bellezza sta lungo le sue membra bianche, lungo la sua pelle, nel gesto, dove sta? Ecco, per noi, per me, per la psicologia analitica, la bellezza di Venere sta dietro, in qualcosa che la oltrepassa. Il mito, la teogonia di Esiodo, ci dice che la bellezza nasce da un conflitto tra Gea, la terra, e Urano, il cielo. E da questo conflitto che origina la bellezza, perché interviene il tempo, Crono, che con un falcetto evira Urano e getta le sue membra nell'acqua. Allora dall'acqua, che è una sostanza indeterminabile, senza forma, notate bene, senza forma, e da un principio divino che è il seme di Urano, che ha forma, contiene in sé la forma, nasce Venere. Allora è chiaro, nel mito almeno, ma anche nella mia convinzione, che la bellezza ha a che fare sempre con una lacerazione individuale, con un conflitto. Se non c'è conflitto, non c'è bellezza, perché il sé non è mosso a ristabilire un equilibrio e quindi non agisce con la potenza che proietta verso il futuro, quindi attraverso l'arte. Dottor Lopez, andiamo a concludere per ragioni di tempo. Spiace constatare che la bellezza del discorso si deve confrontare con un limite. Col crono, allora devo fare dei salti galattici e vediamo dove possiamo saltare. Quanto tempo ho? Un minuto. Un minuto? Direi di finirla qui allora. No, è impossibile. Purtroppo abbiamo tanti che... C'è qualcuno che vuole fare una domanda di approfondimento? Posso solo dire una cosa. Scusate se mi sono protratto troppo su questi temi. C'è esattamente almeno altri 2/3 della relazione che erano indirizzati alla pratica terapeutica, però scusate, sarà per un altro convegno. Certo, anche.
Brevemente, se poteva rispondere alla domanda. Oppure come si inceppa il principio di individuazione e come l'arte può aiutare nel suo proseguo, nel suo Adesso dipanarlo. Glielo faccio vedere con un'immagine soltanto velocissima. Ecco, vede questa immagine? Questa immagine è frutto di un processo si dice, di immaginazione attiva, quindi di un elaborato da parte di una paziente che ha messo in atto una certa tecnica che adesso non possiamo esplicitare per via del minuto, ma che nel sostanza dà atto a questo tipo di rappresentazione figurativa. Ecco, attraverso questo tipo di tecnica si riesce a pervenire a un riequilibrio dei conflitti dell'individuo. In questo caso, adesso non possiamo farla lunga, ma la paziente aveva una problematica attinente al materno ed era fortemente identificata con quella che in psicologia analitica si chiama animus, quindi con la sua controparte sessuale maschile. Attraverso questo procedimento di immaginazione attiva, attraverso questa immagine e altre che non vi posso far vedere, si è pervenuti a ristabilire un equilibrio nell'assetto di questa persona. Quindi come l'arte può? L'arte può, e mi rifaccio esclusivamente all'aspetto, come dire, pittorico dell'arte, però la cosa è estendibile anche ad altri, può nella misura in cui consente all'individuo di mettere in essere un meccanismo che ha a che fare con un confronto con l'inconscio, che genera un simbolo, che mette in evidenza un conflitto, attraverso il quale si può dare risoluzione allo stesso con l'aiuto dell'analista e quindi del transfer che il paziente esercita sull'analista. Bene, continuiamo adesso con il prossimo artista. Ringraziamo il dottor Lopez. Io dovrei salire da qui. Il mio cosa di qua. Prima di dover fare, buongiorno a tutti, di fare un po' troppa ginnastica perché il passo è così, vado dall'altro lato, anche se faccio il giro, dai. Poi arriverà tutto, intanto diamo il tempo alla musicista di tarare lo strumento perché ogni volta questo va fatto all'ultimo secondo. Grazie. Buongiorno a tutti e facciamo una brevissima premessa su questo pezzetto che faremo insieme. Io sono Renata Rebeschini e lei è Cristina Sartori, che forse molti già conoscono. È una musicista, cantante che gira un po' in tutta Italia, ma molto conosciuta qui da noi anche. Allora, facciamo un piccolo pezzo estrapolato da uno spettacolo dedicato a Fabrizio De André, perché pensiamo proprio si parlava di musica legata al teatro, qui teatro e musica insieme. I vari pezzi che faremo oggi sono due, non tanti.
nello spettacolo sono molti, e la pensata è stata questa: prendere la poetica di De André e farla diventare parola. Di solito capita di fare anche il contrario, prendere dei pezzi di poesie famose e musicarle. Qui abbiamo fatto un lavoro contrario, anzi non del tutto, perché Cristina canta, quindi abbiamo abbinato le due cose. Solo che a questi pezzi io ho abbinato dei testi, o testi teatrali o poesie più o meno famose che quei testi mi hanno fatto ricordare. Allora sentirete, adesso ne abbiamo fatti due, e sono due pezzi. Il primo che faremo è un testo di Totò. Mi è venuto in mente proprio perché poi scoprirete, sì, aspetto che tu intanto, parlo apposta per darti il tempo di tarare tutto. Va bene, hanno già preparato tutto, va bene? Tanto io in teoria dovremmo leggere, spero che tu legga perché qui noi non riusciamo. No, va bene, potete lasciare spento pure, non è un problema. Dicevo, l'altro pezzo invece che sentirete, anche quello che parla di un tema che poi viene trattato con la musica di De André e le parole, è di Giovenale. Parliamo dell'antica Roma, un testo che ha 2000 anni e che io trovo impressionantemente attuale, e forse davanti ai grandi problemi del giorno d'oggi, delle guerre, di tutto, forse qualcuno dovrebbe ripassare questa cosa e pensare quello che siamo. Ma la sentirete nel secondo pezzo che faremo. Quindi siamo pronte? E quindi cominciamo con questo pezzo che è di Totò. Non è tutto intero perché è lungo, ho fatto un inizio e una fine, tanto per capire. Cammina su, non fare resistenza, diceva il brigadiere, e strascinava. Sta storia da finire è un'indecenza. Chissà che ha fatto. La gente si spiava. Che ha fatto, dicete un signore? È una povera dia, è una mundana. E la portano così. Ah, Gesù, che cuore! Murmugliaia Nannina a Parulana. Lasciatemi, non ho fatto niente. Stavo parlando con un marinero quando vedo passare una carrozzella con dentro Don Ciccio Farenero. Don Ciccio fa un segno: fuitenne, curre, che sta passando un pattuglione. Io dico, marinero, ia te venne, stu brigadiero saccio, un famone. La legge è legge, dice il brigadiere. Non hai già che te fa, ragazza mia, io ti consiglio. E lascia stu mestiere e lievite per sempre a mezza via. E che mi metto a fare, signore bello? A sarta? A lavannara, panettera? Spesso mo sento che sto ritornello. E trovate un posto camarera. Signore? Dicite vero pure apposta. Volete pazzia? E non è umana. Ve la mettissebe dinta casa vostra chi, per disgrazia, ha avuto a fa puttana? Via del campo c'è una graziosa, gli occhi grandi color di foglia, tutta notte sta sulla soglia, vende a tutti la stessa rosa. Via del campo c'è una bambina con le labbra color rugiada, gli occhi grigi come la strada, nasconfiori dove cammina. Via del campo c'è una puttana, gli occhi grandi color di foglia, se di amarla ti viene la voglia, basta prenderla per la mano e ti sembra d'andar lontano. Lei ti guarda con un sorriso, non credevi che il paradiso fosse solo lì al primo piano. Via del campo ci va un illuso a pregarla di maritare, a vederla salir le scale fino a quando il balcone
è chiuso. Ama e ridi, se amor risponde, piangi forte se non ti sente, dai diamanti non nasce niente, dal letame nascono i fiori, dai diamanti non nasce niente, dal letame nascono i fiori. Prova a pesare Annibale ora, che è solo cenere, e dimmi, dimmi. Quanti grammi? Quanti? Cioè, dimmi la quanti stadera? grammi la stadera peserà. Prova a pesare Annibale, e tu ti accorgerai di un grande generale. Cos'è rimasto ormai? Neppure l'Africa non gli bastava, dal mare Oceano fino all'Egitto, Sanniti, Siculi, Lucani, Bruzzi, volle travolgere in un conflitto, volle raggiungere anche la Spagna e scavalcare Seppe i Pirenei, infranse lupi, disgregò montagne, entrò nel novero dei semidei. Ma oggi prova a pesare Annibale ora, che è solo cenere, e dimmi, quanti grammi la stadera segnerà? Prova a pesare Annibale, tu ti accorgerai di un grande generale. Cos'è rimasto ormai? Ma seppure teneva l'Italia succube, no, non gli bastava quella condizione. Volle giungere fino a Trastevere con acrobatica penetrazione. Anche se aveva un occhio inutile, lui terrorizzava i ricchi di plebei cavalcando sopra un elefante, lui se ne andava a caccia di trofei. Ma oggi prova a pesare Annibale, ora che solo cenere, e dimmi quanti grammi la stadera segnerà. Prova a pesare Annibale, e tu ti accorgerai di un grande generale. Cos'è rimasto ormai? Prova a pesare Annibale, ora che solo cenere, e dimmi quanti grammi la stadera segnerà. Prova a pesare Annibale, e tu ti accorgerai di un grande generale. Cos'è rimasto ormai? Direi che forse abbiamo ancora un minuto. Chiedo, Micaela, dove sei? Sì, c'è? Perché non sapevamo i tempi, vogliamo non rubare tempo a nessuno, quindi cerchiamo di essere veloci e chiudiamo. Abbiamo toccato alla poetica sociale, quella e diciamo anche quella che andiamo a legare come questa sulla guerra. Allora, facciamo questa? Certo. Quella, Piero? Vai. Tu? Non lo trovo qua, tesoro. Ricchissimo Sestio. Perché saltando le pagine, tu, ricchissimo Sestio, renditi conto che più non potrai la tenera schiava ammirare, più nulla i tuoi occhi potranno guardare, perché la pallida morte di torri e capanne bussa alle porte, perché la pallida morte coglie ugualmente poveri e re. Dormi sepolto in un campo di grano, non è la rosa, non è il tulipano che ti fan veglia dall'ombra dei fossi, ma sono 1000 papaveri rossi. Lungo la sponda del mio torrente voglio che scendano luci argentati, non più i cadaveri dei soldati portanti in braccio dalla corrente. Così dicevi ed era d'inverno, e come gli altri verso l'inferno te ne vai triste come chi deve, il vento ti sputa in faccia la neve.
Fermati Piero, fermati adesso, lascia che il vento ti passi un po' addosso. Dai morti in battaglia ti porti la voce, chi diede la vita ebbe in cambio una croce. Ma tu non li udisti e il tempo passava, con le stagioni a passo di Giava, ed arrivaste a varcar la frontiera in un bel giorno di primavera. E mentre marciavi con l'anima a spalle, vedesti un uomo in fondo alla valle, che aveva il tuo stesso identico umore, ma la divisa di un altro colore. Sparagli Piero, sparagli ora, e dopo un colpo sparagli ancora, fino a che tu non lo vedrai esangue cadere in terra a coprire il suo sangue. E se gli sparo un colpo nel cuore, soltanto il tempo avrà per morire, ma il tempo a me resterà per vedere gli occhi di un uomo che muore. E mentre gli usi questa premura, quello si volta di vede a paura, ed imbracciata l'artiglieria non ti ricambia la cortesia. Cadesti a terra senza un lamento e ti accorgesti in un solo momento che il tempo non ti sarebbe bastato a chieder perdono per ogni peccato. Cadesti a terra senza un lamento e ti accorgesti in un solo momento che la tua vita finiva quel giorno e non ci sarebbe stato un ritorno. Ninetta mia, crepare di maggio ci vuole tanto, troppo coraggio. Ninetta cara, dritta all'inferno, avrei preferito andarci d'inverno. E mentre il grano ti stava a sentire, dentro le mani stringevi il fucile, dentro la bocca stringevi parole troppo gelate per sciogliersi al sole. Dormi sepolto in un campo di grano, non è la rosa, non è il tulipano che ti fan veglia dall'ombra dei fossi, ma sono 1000 papaveri rossi. Grazie. Vogliamo finire con lo spiritual? Vi lasciamo con Dio del cielo, se mi vorrai amare. Renata. In mezzo agli altri uomini. Beh, non pensavo fossi già partita perché tocca. No, volevo che tu Siccome facessi doveva- una minima presentazione. No, non volevo No. Volevo solo dire che questa è la parte finale che cerchiamo di fare sperando in un futuro migliore e cercando una preghiera, e questo De André lo faceva sia per i soldi ma anche con le preghiere. Quindi Dio del cielo, se mi vorrai amare, in mezzo agli altri uomini mi cercherai. Dio del cielo, se mi cercherai, nei campi di Gran Turco mi troverai. Dio del cielo, se mi vorrai amare, scendi dalle stelle, vienimi a cercare. Dio del cielo, se mi vorrai amare, scendi dalle stelle, vienimi a cercare. Le chiavi del cielo non ti voglio rubare, ma un attimo di gioia me la puoi regalare. le chiavi del cielo non ti voglio rubare, ma un attimo di gioia me lo puoi regalare. Dio del cielo, se mi vorrai amare, scendi dalle stelle, vienimi a cercare. senza di te non so più dove andare, come una mosca cieca che non sa più volare. Senza di te non so più dove andare, come una mosca cieca che non sa più volare. Dio del cielo, se mi vorrai amare, scendi dalle stelle, vienimi a salvare. Dio del cielo, se mi vorrai amare, scendi dalle stelle, vienimi a salvare. E se ci hai regalato il pianto ed il riso, noi qui sulla terra
non l'abbiamo diviso. Se ci hai regalato il pianto e il riso, noi qui sulla terra non l'abbiamo diviso. Dio del cielo, se mi vorrai amare, scendi dalle stelle, vienimi a cercare. Dio del cielo, se mi vorrai amare, scendi dalle stelle, vienimi a cercare. Oh Dio del cielo, se mi cercherai, in mezzo agli altri uomini mi troverai. Oh Dio del cielo, se mi cercherai, nei campi di Gran Turco mi ritroverai. Dio del cielo, io ti aspetterò nel cielo e sulla terra io ti cercherò. Dio del cielo, potete continuare a fare quello che avevate ben cominciato. Dio del cielo, potete fare insieme. Dio del cielo, 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 se mi cercherai, di Gran Turco mi ritroverai. Dio del cielo, se mi vorrai amare, Dio del cielo, Ho visto che... No. Vengo di qua. Grazie. Renata Rebeschini. Cristina Sartori. È di qua? Di qua. No, Mi scappa di qua. sempre. Sì, perché di là c'è un gradino alto così. Anche di qua, attenta, c'è No, anche di qua il questo è gradino. piccolo, ma di là è altissimo. Io proprio non vorrei completare quel colpo finale di un bel volo qui, anche perché no. Sì, è un bel colpo di scena, però non era il Guarda caso. che dopo non ti presento più qui, ti devo presentare là. Per terra. Grazie. Vado a cambiarmi il prossimo. Io l'ho detto, non è vero. E tu l'hai fatto, ma non volevo questa obbedienza quasi. Ah, sì. Oddio. Bene. Perché questi palcoscenici un po' improvvisati, ma per fortuna utili in ogni caso. No, guarda, tacchi bassi la prossima volta, Cristina, per favore. Anfibi proprio. Andiamo. Bene. Grazie mille. È sopravvissuta. Allora, io sono Gabriele Capitanio, psicologo, psicoterapeuta, pianista. Chiaramente è stato molto stimolante questo momento, come gli altri della mattinata. Come prima battuta mi verrebbe da dire con De André che il tormentone in questo momento è poco tempo e troppa fame, come diceva, no? Per un attimo ho pensato che mi sarebbe piaciuto entrare dopo questo Spirituals come James Brown nel film Blues Brothers, in cui però facevano anche le capriole, quelle cose lì non riesco. Ma attaccandomi a quest'ultima canzone, ecco, allora io proverò a dirvi brevemente perché la musica è così profondamente legata alle emozioni e in che modo poi noi psicologi, psicoterapeuti cerchiamo di utilizzarle, di farle emergere, rappresentarle, eccetera, eccetera, elaborarle. Parto da questo Spirituals
in cui chiaramente, ora io non mi ricordo la storia di questa canzone, però assomigliava molto, ora non ricordo il titolo, a quella di Al Jarreau, che è un motivo africano, no? Che ha reso famoso Al Jarreau, in cui si basa, è musica africana, e si basa sul call and response, una domanda, un commento e una risposta. Penso che lì stia l'aspetto principale del perché la musica è legata alle emozioni. Noi esistiamo perché c'è qualcuno che ci ascolta e c'è qualcuno che ci risponde. Il primo atto di vita che facciamo è piangere, e mettiamo un call e abbiamo un response, la nostra mamma o chi c'è lì in quel momento. Le emozioni sono così profondamente legate alla musica perché è il primo, diciamo, canale sensoriale che si sviluppa pienamente insieme al tatto e alla propriocezione. Già quando siamo nell'utero materno siamo immersi in un bagno sonoro, fondamentalmente. Il cuore di nostra madre, le viscere, eccetera, eccetera, i rumori che vengono da fuori, la musica. Ecco, ad esempio si è visto in alcuni studi che se si fa ascoltare al feto, al bambino nella pancia, una musica particolare, poi quando nasce, se si fa sentire quella musica, il bambino si rivolge verso la fonte sonora, in qualche modo riconosce. Quindi perché siamo così legati? Perché la musica ci fa nascere così prepotentemente le emozioni che poi noi utilizziamo? Perché è il primo segnale che siamo vivi, piangiamo e sentiamo la voce di nostra madre, che in qualche modo ci risponde, ci fa da eco. Ecco, una delle parole che più è circolata fino adesso questa mattina mi sembra che sia stato risuonare, e questo è risuonare, è call and response. Ancor più della vista, quindi, all'inizio, è la voce, il tono di voce, il timbro, il ritmo, il contatto che c'è madre e bambino attraverso la voce è un'esperienza fondante per la nostra identità. La musica nasce da lì, è tipico di tutte le madri in tutte le latitudini esasperare esasperare il tono affettivo con cui ci si rivolge ai bambini, quelle cose che sembrano un po' ridicole o altro, ma appunto per aumentare il messaggio affettivo di accoglimento verso il bambino. Quindi è da quell'esperienza che nasce la musica, poi via via che aumentano le capacità verbali, il bambino comincia a fare delle cose, ad esempio il canto melismatico, che è quello in cui con una stessa sillaba, tata, mamma, papà, ci sono più note nella stessa sillaba, no? Che poi ritroviamo ad esempio nel canto gregoriano e anche nello scat, nel jazz. Quindi questa è un'esperienza fondamentale, molto collegata ai primi bisogni, che sono veramente quelli di ci serve qualcuno per dirci che esistiamo, che sopravviviamo, ancor prima della parola, ancor prima che noi possiamo chiamare le nostre emozioni o i nostri bisogni, fame, paura, angoscia, eccetera, eccetera, succede qualcosa all'interno del nostro corpo, un formicolio, una tensione che non riusciamo ancora a chiamare in nessun modo, ma che attraverso il suono, attraverso il contatto sonoro tra noi e l'ambiente che ci circonda, ci rassicura, ci permette di risolvere questa tensione, no? Quindi per quello che la musica, nascendo da lì, ci fa ricordare quei momenti così profondi, così fondamentali per la nostra identità. Ecco, la musica va oltre, ad esempio, se c'è un muro, se c'è una porta, la attraversa il pianto, il grido, ed è per questo che a livello di sopravvivenza è fondamentale, ancor più della vista. Quindi il contatto. Un'altra cosa che si è visto, ad esempio,
I bambini, la differenza tra i bambini che nascono ciechi o che nascono sordi. C'è una maggior tendenza da parte dei bambini ciechi a sviluppare deficit cognitivi. Di quelli sordi a sviluppare deficit cognitivi rispetto a quelli ciechi. Questo per dimostrare quanto sia fondamentale il discorso sonoro. Mi viene in mente, io faccio anche gruppi di terapia, mi viene in mente un gruppo di psicoterapia con gli adolescenti, un po' per dirvi quanto la musica sia legata alle emozioni. C'è un momento in cui io faccio iniziare il gruppo con un ascolto, una canzone, che a volte una canzone con le parole o una musica senza parole. A volte la scelgo io, a volte la porta uno dei partecipanti del gruppo e la scelta avviene attraverso libere associazioni o qualsiasi cosa ci faccia venire in mente quella canzone. Ecco, ci fu un gruppo in cui una ragazza fece ascoltare Sally di De André. Mia madre mi disse: non devi andare con gli zingari nel bosco. Inizia così, se non sbaglio. Grazie. In quel gruppo poi quella ragazza si mise a piangere ricordando il momento della perdita della verginità, perché con il ragazzo con cui stava facevano l'amore ascoltando quella canzone, ed era una canzone che faceva da colonna sonora. Ecco. Questo è un esempio di come attraverso il portare in gruppo quella canzone e dello spiegare perché le ricordava quei momenti ha fatto emergere un'emozione fondamentale. Parliamo di adolescenza, quindi anche lì la perdita della verginità come un possibile spartiacque dal passaggio dall'idealizzazione infantile verso la realtà adulta. Ecco, questo per farvi un esempio. Era un messaggio in cui legava molto l'aspetto emotivo ai suoi ricordi. Quindi, visto che la musica è uno strumento elettivo per far emergere le emozioni, in che modo poi le possiamo utilizzare? Le emozioni amplificano le esperienze, legano molto i comportamenti, gli apprendimenti, quindi come in questo caso erano molto legati al ricordo del rapporto con quella persona. Mettere la musica all'interno del processo psicoterapeutico aiuta a legare tutti gli apprendimenti, le emozioni, i comportamenti che emergono durante la terapia. Anch'io personalmente, se ascolto o se ricordo certe canzoni, ricordo perfettamente tutto il contesto, la scena, le emozioni, i ricordi, eccetera, eccetera. Continuo ricordando sempre, come dire, anche lì una frase di De André, visto che abbiamo cominciato da lì. Più o meno diceva così: alla fine di ogni spettacolo De André avrebbe detto ai suoi spettatori che tutto quello che avete sentito, diceva, è falso, è fondamentalmente falso. Ciò che c'è di vero sono le emozioni e i sentimenti, gli ideali che mi hanno portato a scrivere quelle cose. Poi però la vita è fatta di cose concrete e reali, e quindi quello che avete sentito, dice, vi porta in una realtà sognante, però poi usciti dal teatro dovete cercare di impegnarvi attraverso cose concrete e reali per realizzarvi. Questo mi fa venire in mente il mio lavoro, il nostro lavoro e l'uso che possiamo fare delle emozioni. Provo a spiegare. Attraverso la musica io sento che riesco a farle emergere di più, ad amplificarle, creando questa dimensione tra sogno e realtà, quindi stabilendo anche una possibilità creativa. Si dice che la possibilità creativa è quella cosa che sta in mezzo tra la riparazione, come si diceva anche prima, riparare gli oggetti infantili, recuperarli, eccetera, eccetera, e l'abisso,
la notte, il fondo del mare. Ecco, lì in mezzo sta la creatività, quella cosa che ci aiuta ad andare avanti. Ecco quindi che attraverso l'emersione di queste emozioni riusciamo ad aiutare le persone che sono ad esempio in terapia a vederle meglio, a riconoscerle, a rappresentarle. Quando parliamo di insight, per me ad esempio, è questo, riuscire a riconoscere qualcosa, dargli una forma. Ecco, questo aiuta a creare un significato. Poi io ricordo sempre che è importante anche non avere sempre questa pressione nel creare significato, capire, ma aiutare le persone anche a sostare nel dubbio, nel non sapere, quella che Keats, poeta romantico, chiamava la capacità negativa, ovvero appunto la possibilità di tollerare un dubbio, di aspettare, di non avere l'ansia e di sapere che prima o poi in qualche modo quel dubbio avrebbe portato a qualcosa. Ecco. Io penso che quando noi facciamo queste cose, ecco, rispetto anche alla critica che spesso ci fanno di non essere concreti, di non si capisce bene quello che facciamo, penso che la prima cosa è che noi dobbiamo crederci. Quindi da quando io uso la musica nel mio lavoro non riesco più a farne a meno in qualche modo, perché sento che è uno strumento fondamentale che mi aiuta. Dare forma, aiutare le persone a capire cosa succede nel loro interno è importante, ed è in questo modo che, anche se a volte non parliamo o non facciamo cose concrete, visibili, però dare forma, significato, spiegare, mentalizzare è un modo per noi per dare concretezza a quello che facciamo e per rispondere anche, come dire, alle critiche principali che ci fanno. Però penso che sia fondamentale prima di tutto crederci noi, ecco. Mi fa venire in mente forse una delle ultime cose che vorrei dire: la musica aiuta ad ascoltare. Altra cosa fondamentale, ecco. Ascoltare dentro di noi, fuori di noi, è una cosa importante, perché molto spesso tendiamo ad agire compulsivamente, a voler risolvere le cose. Attraverso lo stimolo musicale io sento che le persone nei gruppi o anche nella terapia individuale sono in qualche modo, è un rito che le aiuta ad ascoltare, ecco, e a non concentrarsi solamente sul messaggio verbale, ma sul tono, sulla musica, su quello che esce nella conversazione, nell'interazione. Io stesso, lavorando anche con persone gravi, ad esempio gli psicotici, quando diventa impossibile seguirli a livello verbale, si viene colti da angoscia, noia, eccetera, eccetera, provo a concentrarmi sulla musica, sul tono di quello che mi dicono, e allora lì riesco anche a stabilire un contatto. Ecco. Quindi, per finire, la musica è uno strumento elettivo anche con le persone, con tutte, ma più gravi, pazienti psicotici, autistici, eccetera, eccetera, riescono a rispondere a quello stimolo. E quindi le persone in coma, ad esempio, si cerca di farle uscire dal coma attraverso la musica, che è uno strumento fondamentale, in conclusione, per l'elaborazione del lutto. Proviamo a dire questo. Mi vengono in mente sempre, a proposito di spirituals, il blues, il jazz, nato negli Stati Uniti, però dagli schiavi africani che cercavano di elaborare il lutto verso tutte le cose che avevano perso, la madre terra, l'Africa, eccetera, eccetera. Insomma, ecco. Attraverso la musica si cerca di recuperare il passato. Ecco, recuperare il passato può far male, può creare depressione, quindi a volte le scelte possono essere due: la nevrosi della rimozione, si dice, o la depressione di scoprire che il passato è passato
e non si può più recuperare. È compito nostro aiutare le persone a capire in che modo anche il recupero del loro passato, l'elaborazione e il distanziamento può aiutarli a stare meglio nel presente e nella realtà. Vedo che mi dicono basta, quindi io vi ringrazio. Scusate, mi chiamo Anna De Santo, sono una logopedista. Arrivo proprio ieri da un convegno sugli impianti cocleari e a favore di quello che sta dicendo il dottore volevo dire che tutti i ragazzini che adesso sordi profondi che hanno messo l'impianto cocleare riescono ad ascoltare la musica e questa è una cosa molto molto bella, per cui ci tenevo a darle e a darvi questa informazione. Prova. Ok. Sa. Giorno 2. Barney, il mio motorino, ha ancora la marmita KO. Gli ho messo su una Nitro 6 Pro e mi ha fatto un infarto sul collettore. Oh, si è staccato proprio? Vatti a fidare tu di mio cugino Dennis. Sapevo io che era meglio mettere su una ZX. E anche oggi mi muovo con l'autobus, no, con lo sposta poveri. Peccato. Peccatissimo. Allora oggi inglese, matematica. E anche la strambona è ancora senza motorino. Peccato. Peccatissimo. Greco, latino e oggi pomeriggio lo psicologo. Ma no, ma non mi serve. Ho solo i capelli che fanno schifo. Cioè io non ci vado. Non capisco perché mia mamma ci tenga tanto. So già che sono grassa, che mi devo mettere a dieta e che ho un topo morto in testa. Che poi, ultimamente faccio sempre lo stesso sogno. Fa un caldo terribile e sono in spiaggia. E tutti stanno al mare e fanno le cose che si fanno al mare, tipo i miei genitori leggono il giornale sotto l'ombrellone. Ci sono dei miei compagni in acqua che fanno il bagno. Poi un mio compagno mi fa cenno di andare in acqua. Io guardo i miei e loro mi dicono di andare. Solo che io sono sulla sabbia, in piedi, sotto il sole, impietrita. Sono avvolta dalla testa ai piedi dai miei capelli, stretta fortissimo. E sembra un bozzolo e guardo tutto e tutti senza potermi muovere. E ho caldo, tanto caldo, così caldo che mi soffoco. Ma nessuno me lo fa notare, così a me pare di starci bene dentro. E guardo tutti divertirsi. Tutti che fanno finta che io non sia una crisalide di pelo fuori posto. Tutti che fanno finta di non accorgersi del fatto che sono imprigionata. Poi mi sveglio e ho freddo. E poi quello mi fa sempre le solite domande, tipo: come ti senti quando gli altri ti guardano? Che opinione pensi che la gente abbia di te? Pensi di essere felice? Pensi di essere felice? Come mi sento? Ma non lo so come mi sento, ma non me ne frega di come mi sento. E poi che te ne frega a te di come mi sento, se gli altri mi guardano o se sono felice? È mia mamma che ci tiene che ci vada. Secondo me quella ogni tanto lo chiama per vedere se riesce a sapere qualcosa di quello che gli dico, ma tanto io non gli dico niente.
Cioè che poi questo fuma, capito? Ma con che cavolo le fanno le sigarette con i topi morti? Farebbero meno male del putredume immondo che ci buttano dentro. Sapevo io che bastava accendere una sigaretta per farsi guardare. Questo è un cretino. Oh ragazzi, le ho proprio tolto il respiro. Fatti guardare bene. Mi ricorderò di te. E come dice mio nonno, il maschio pungente attira le femmine come le mosche al miele. E modestamente io sono un maschio che punge. Oh ragazzi, presa proprio! Mi ricorderò di te quando penserò a che faccia hanno i pirla. Ma perché mi guarda? Ma che cavolo mi guarda a fare? Ce l'ha con me? Oh no. No, magari mi è sparito il correttore dagli occhiali così imparo a prendermi quei cavolo di trucchi a 2 euro. Cioè, ma guarda che faccia. Maledetto incubo ricorrente, ti credo, non dormo niente. Come se il resto non bastasse. Magari mi si vede pure la pancia. Io tutte le mattine mi guardo allo specchio e mi faccio schifo. E poi c'è mio padre, che tutte le mattine mi dice che sono bellissima. Sai che soddisfazione. Io glielo chiedo se è vero che mi vede bella. E lui dice sempre di sì. E io gli rispondo sempre che è un gran bugiardo. Mente perché mi vuole bene, ma sbaglia a mentirmi, perché mi fa male qui a livello dello stomaco, è come se prendessi sempre un pugno. Cioè, ma guarda che capelli. Ma io me li raso zero sti capelli di merda! Ah, dite che te la trova! Oh! Ma lascialo là che c'è la strada! Dai, senti, lascialo là che ormai, come dice mio nonno, sono 7 anni di sfiga. Io non sono matta, ok? E comunque sì, ci mancavano anche 7 anni di sfiga in più, ma sì, ma lascialo lì, tanto è quello che si merita, ma dai, va. Ma dove vai che sta arrivando l'autobus? Oh, non volevo dire che sei matta! Cioè, un po'. Ma non volevo dire matta in quel senso. Beh, volevo dire matta! Ah, ma vuoi dirmi che lei pensa davvero di essere matta? E allora, se io gli dico che lei è matta, allora... Da quando non ho più il mio Barney, non sono più la stessa persona. Road tripping with my 2 favorite allies. Fully loaded, we got snacks and supplies. It's time to leave this town, it's time to steal away. Let's go get lost anywhere in the USA. Let's go get lost. Giorno 3. Google Keep. Nota vocale. Ok. La 12ª volta che faccio lo stesso sogno. La gabbia di capelli. La 12ª notte. Come Shakespeare. Studiare Manzoni. Adelchi. Fare ricerca sui baobab e le piante tropicali. Comprare quaderno a righe. Nascondere le lamette. Rimini, Rizzone, Porto Gruaro, Secato, Campo Mio, Aropinla, oh Aropinla. No! Ah, è pronto il Barney! Ah, ma lei è riparato? Ah, e va avanti? Cioè, va avanti? Ah,
Ah, e quindi non devo più prendere l'autobus? Ah. Ma anche tutti gli adesivi che si staccano. Dai, nonno, sembra uno sfighez con tutti gli adesivi che si staccano. Ma dove vado? Nel senso che ci vorrà quella settimana per mettere a posto tutti i danni fatti dalla colla. Ma se non importa, ma tanto io prendo l'autobus. Chi? Io ho detto che mi fa schifo prendere l'autobus. Nonno, ti confondi con mio cugino Dennis. Dai, nonno, che fai sempre casino con i nipoti, dai. Va bene, allora d'accordo, una settimana. Oh, stasera briscola soldi, Sì, va bene. Ciao, nonno. Ciao. Dimmi che non ti sei rotto. Dimmi che non ti sei rotto. Dai, dimmi che funzioni. Dai. Oh, che sfiga! Dai, funziona. Dai. Beh, lascialo là, tanto oramai sono 7 anni di sfiga, no? Le dispiace! Io gli ho parlato così. Sono una persona orribile. Vediamo se riesco a vedere cosa sta leggendo, così magari riesco anche a parlarle. Damone e demoni. Damone e demoni. Google. Damone e demoni. Cerca. Ah, dell'amore ad altri demoni, mi sembrava. Allora, no. Perfetto. Ciao. Ciao. Leggi un libro? Sì. È un libro di scuola? No, non è di scuola. È dell'amore di altri demoni, Di Gabriel Garcia Marquez. Gabriel Garcia Marquez. Pubblicato nel 1992, è pubblicato da Mondadori, prezzo di copertina 14,99. È proprio quello, sì, l'hai letto? Sì, ma le medie? E ti è piaciuto? Hai presente quando c'è lui che Ma abbandona... adesso non mi chiedere troppo, perché non è che me lo ricordo proprio bene, e poi non voglio rovinarti il finale, ecco. Ok. Stiamo parlando? Stiamo parlando. E comunque volevo ridarti questo. Stai meglio oggi? Sì, sì. Oggi sto bene. Sai, ho trovato in internet una soluzione per aumentare il volume dei capelli. È un impacco di aceto, zenzero, semi di lino e altre erbe che vatte la pesca. Me lo faccio stasera, di nascosto da mia madre. Che sai, mia mamma dice che questa cosa dei capelli è solo nella mia testa. Certo, mamma, certo. Lo specchio è nella mia testa, La gente che mi guarda strano me la immagino. Le mie amiche che mi dicono che ho dei begli occhi perché non hanno il coraggio di dirmi che ho dei bei capelli. I ragazzi che mi dicono che sono carina, che sono simpatica, perché non vogliono dirmi che sono grassa. Il fidanzato che non ho. La vita insignificante, sono tutte allucinazioni. È troppo facile per te, mamma, non capire. Quando invece dovresti capire. Ed opprimermi quando invece dovrei solo respirare. Non hai fidanzato? Fatti mandare dalla mamma a prendere il latte. Devo dirti qualche cosa che riguarda noi due. T'ho visto uscire dalla scuola insieme ad un altro, con la mano nella mano passeggiava con te. Tu digli a quel coso
No, vediamo che comunque quello che stiamo cercando di fare, di comunicare, di coinvolgere, di far partecipare, credo che l'abbiano sentito anche loro, la risata al momento giusto e la voglia di essere nello spettacolo. Abbiamo voluto, questa è una produzione di una compagnia teatrale, che è una compagnia di Padova, che si chiama Teatro della Gran Guardia, e questo è un pezzo di uno spettacolo che ha fatto 2 repliche fino ad ora, perché ha debuttato poco tempo fa, che si chiama #Mirrors. Diciamo che la compagnia, in modo particolare Nicola ed Eleonora, che erano i 2 attori, da un po' di tempo hanno chiesto, avuto l'esigenza di trattare temi sociali con il teatro, per cui proprio da loro è partita questa voglia, lavorando con i giovani, facendo i laboratori teatrali nelle scuole, queste cose, hanno avuto la voglia di usare il teatro per arrivare ai giovani. Poi quando io presentavo e raccontavo il tema, anche per invitare gli amici all'evento del debutto di Dismorfo, di questo spettacolo sul tema della dismorfofobia, il commento primo, quando cercavo di dare un riassunto, perché anche il termine dismorfofobia non è così diffuso, quando cercavo di dare una breve sintesi, dire guarda, è un po' un modo di vivere legato alla difficoltà di accettare una fisicità che poi non necessariamente, anzi spesso non è nemmeno così veritiera, difficoltà ad accettare il proprio corpo in fase adolescenziale, la frase successiva era: sì, beh, io ho 40 anni, beh, sì, beh, io ne ho 50 e non l'ho ancora risolto. E quindi abbiamo cominciato a capire che forse noi l'abbiamo pensato per i giovani, ma alla serata del debutto avevamo ragazzini di 10 anni, avevamo anziani che si sono divertiti allo stesso modo, e il gioco tra i 2 personaggi che avete visto, abbiamo fatto la parte iniziale proprio perché volevamo un po' farvi capire il linguaggio che noi cerchiamo di usare quando ci rivolgiamo a un pubblico di adolescenti, nel senso che una delle grandi forze negli aspetti comunicativi legati al teatro è quella di parlare ai giovani con il linguaggio dei giovani e cercando di trattare dei temi che interessino veramente a loro, non i temi che noi crediamo che loro interessino. E quindi siamo partiti con un primo spettacolo che ha avuto un grandissimo successo. Loro domenica partono e saranno in Toscana, saranno al Teatro della Tosse di Genova, saranno a Lodi, in grandi teatri, con uno spettacolo che si intitola invece Faceless, una battaglia contro il cyberbullismo. E quello che si è voluto fare è proprio quello di trattare anche lì questo problema, ma dalla parte dei giovani che parlano, che lo vivono, che ti raccontano quello che vedono, che l'adulto vede e quello che l'adulto non vede, dove l'adulto arriva nell'aiuto, nel supporto, ma anche nell'ambito preventivo. Ed anche lì devo dirvi che uno degli episodi che credo abbia dato grande soddisfazione a loro è stato proprio lo scorso anno. Eravamo alla scuola all'Istituto Marconi di Padova e vi assicuro che il pubblico adolescenti e superiori è un pubblico difficile, nel senso che tenere una sala, per esempio al Marconi, solo uomini, che entra Eleonora e già ottiene il suo successo solo perché è Eleonora, e qualche volta li convinciamo a sedersi nelle file davanti, dicendo fidati, è bella, mettetevi avanti che vi piace. E questi ragazzi hanno un'attenzione durante lo spettacolo che io non ho visto in quasi nessuno spettacolo, per quanto belli, cioè io ho visto spettacoli secondo me strepitosi da un punto di vista artistico, ma anche come tema, che non hanno avuto la stessa forza proprio perché questo e Faceless, e anche altri, io vi dico quelli che conosco meglio, hanno trovato il linguaggio giusto, hanno trovato il linguaggio dell'adolescente, con delle difficoltà a volte quasi comiche, nel senso che parlare di bulli e far parlare il bullo con un linguaggio forbito, elegante e raffinato funziona poco. Quindi, per esempio, nell'apertura dello spettacolo sul cyberbullismo, Faceless, loro sono delle ombre dietro un telo e dicono parolacce gravissime, cioè lui dice adesso disegno un cazzo su questo quaderno, e qualche volta questa cosa ha creato, oppure dicevano qualche altra parola che non era così drammatica, e qualche insegnante, e dico sì, al di là che non è gratuita, anche a me non piace andare a teatro, non mi fa ridere la parolaccia, se non è motivata, se non ha un contesto, se non c'è un perché. In quel caso, che dicessero ti sto disegnando un fallo sul quaderno, cioè i ragazzi ridono comunque, perché i ragazzi ti guardano ma dove stai vivendo? Quindi se vogliamo rendere il concetto di quello che diamo è proprio parlare il linguaggio dei giovani ai giovani, e non è facile e non sempre ci si riesce. Devo dire che la raccolta delle testimonianze, il lavoro che si fa con i giovani
con i laboratori, con gli incontri, con le conferenze, la raccolta di informazioni, sono indispensabili per elaborare degli spettacoli. Perché nello spettacolo per i giovani il fatto che loro si riconoscano ci permette di arrivare e di scatenare dei dibattiti straordinari. Perché vi dicevo che questo ragazzo l'anno scorso a fine spettacolo è andato a ringraziare i 2 attori per la performance e loro erano contenti, l'avevano vissuta come un complimento per la giornata. La cosa incredibile è che questo ragazzo non è andato per quello, gli ha raccontato che lui aveva già visto lo spettacolo alle medie e che una volta arrivato alle superiori era stato uno di quei prototipi di vittime, di bulli che hanno vissuto male l'inserimento in questa scuola perché la scuola era troppo maschile, lui si sentiva a disagio, una serie di problemi personali. E il commento è stato: e grazie al fatto che ho visto il vostro spettacolo sono riuscito ad affrontare il problema, a parlarne con una preside che ha avuto la capacità di gestire la situazione e ho risolto il problema a scuola e adesso ci vengo volentieri. Allora, alla fine questo spettacolo, vi dico, ha fatto 100 repliche ormai, di più di 100 repliche in 3 anni e l'hanno visto sale come la Sala Umberto di Roma con 500 persone dove addirittura il pubblico in coda mano alzata per fare le domande, perché il dibattito, infatti è uno spettacolo non lunghissimo per stare nei tempi delle scuole, ma che dà la possibilità poi di avere un confronto, spesso con la presenza della polizia postale, quindi dando anche delle indicazioni un po' più mirate, tecniche, anche se ormai credo che loro al 100° incontro della polizia postale probabilmente riuscirebbero a rispondere correttamente, però è anche l'immagine di chi è qui, con l'autorità di essere la polizia postale, che ti dice in quale modalità rapportarti con il problema del cyberbullismo. E vi racconto che il cyberbullismo ha avuto una storia così fortunata a nostro malincuore, perché proprio il concetto di dire che ha avuto questo grande successo è perché vuol dire che questo è un problema veramente molto sentito e in alcune realtà e in alcune città, Milano e Roma, ci hanno chiesto addirittura di portarlo per le quinte elementari, con grande timore mio, forse troppo da psicologa, non lo so, perché lo spettacolo non era nato, non era pensato per così piccoli. E invece le insegnanti ci raccontavano che se vogliamo fare prevenzione alle medie è tardi e lì diventa difficile per noi adulti, credo, per me in modo particolare, che vivendo molto di più, devo ammettere, il mondo dei giovani, dei bambini, l'idea che già alle medie sia tardi per fare prevenzione è un problema. In ogni caso, l'unica cosa che noi volevamo dirvi con questo è che il teatro sociale, come lo intendiamo, anche se il teatro sociale come definizione ha 1000 sfaccettature, può vedere anche altri aspetti, come lo vediamo noi, come l'abbiamo voluto portare oggi, è quello di sfruttare il teatro per trattare dei temi sociali che smuovano le emozioni, che stimolino la risposta, che motivino un dibattito. Quindi noi anche tanti anni fa avevamo prodotto uno spettacolo, per esempio con Renata e Guido, che vedrete dopo, uno spettacolo veramente interessante sul tema dell'AIDS, che oggi pare sia passato di moda, ma che non è un problema risolto, come molti di voi sanno, e abbiamo scoperto che intervenendo con lo spettacolo, dopo lunghi periodi di formazione, le domande anonime che noi chiedevamo di fare con questa modalità di diversi anni fa nei bigliettini dei ragazzi erano ancora domande: come si prende, perché, qual è il metodo di trasmissione, cose che noi credevamo assodate e credevamo di dover lavorare invece solo anche lì, sull'emotività. Erano 3 monologhi di 3 attori che raccontavano il proprio come erano arrivati ad avere i problemi, un contatto con l'AIDS. Lavoravano in modo molto particolare, con delle ombre dietro le persone, insomma una serie di relazioni molto particolari che queste persone hanno avuto con il mondo del sociale e della malattia. L'altro giorno venivo da Torino, abbiamo visto uno spettacolo per esempio molto divertente, si chiama Pirati in corsia, dove c'è la storia di questa ragazzina in ospedale e il suo rapporto con l'infermiere. Secondo me è difficile da vendere perché c'è una grande resistenza e anche una paura nel rapportarsi con i temi come questi, cioè la paura della malattia, la paura Eppure, e quindi la prima obiezione è stata: spettacolo bellissimo, ma sai, a scuola ho paura che... In realtà non c'era nulla che non si potesse sentire, nulla che non si potesse vedere, ed era anche un modo per condividere una realtà sociale come quella dell'ospedale, delle realtà in ospedali che vengono trattate molto poco. Quindi usare il teatro per raccontare
il mondo del sociale sotto tutti gli aspetti che vi possono e che ci possono venire in mente, sul tema della mafia, i rapporti con, adesso ci sarà il 23 maggio la Fondazione Caponnetto che tratterà invece il tema proprio con una diretta con la Sala Bunker, sul tema ovviamente dell'attentato Falcone Borsellino, e anche lì sono nati spettacoli. C'è chi ha raccontato la storia del judoka di Marcia Inés di Napoli, che non mi viene in mente, Maddaloni, il campione di judo, e ha raccontato con il teatro come questa palestra, questa scuola abbia risolto i problemi del mondo, dei giovani di quella realtà. Quindi per quello che riguarda il sociale, questo è quello che vi abbiamo potuto portare. Manca l'ultimo intervento, che vorremmo chiudere la mattinata con una cosa artistica. Vi dico 2 parole velocissime allora. È un pezzo tratto da un'opera di Ruzzante. Angelo Beolco racconta la storia di... Lasciatevi andare, ve lo dico subito. È un linguaggio di Pavano del Cinquecento. L'abbiamo voluto fare come omaggio al fatto che siamo l'Ordine degli Psicologi del Veneto, e Ruzzante è stato uno dei più grandi autori teatrali, uno dei primi autori che hanno scritto proprio di teatro. E lo spettacolo, il pezzo di spettacolo, i 10 minuti che portiamo, saranno proprio con il linguaggio del Pavano del Cinquecento. Quindi non cercate assolutamente di capire tutte le parole, immaginatevelo come un Gramlò, come una parlata non parlata, perché se vi perdete a capire ogni singola parola, ecco che perdete proprio il senso dello spettacolo. La storia che vi raccontiamo è l'ultimo pezzo, in cui c'è Ruzzante che torna dalla guerra, per cui vi farà una breve introduzione, descrizione di come fossero le donne di quell'epoca, e poi ci sarà lui rientra dalla guerra, e rientrando dalla guerra arriva a Padova e gli dicono che la moglie non è più lì, ma è andata a Venezia. A quei tempi le donne, quando i mariti erano in guerra, per poter sopravvivere o morivano di fame o trovavano chi li manteneva. Quindi cosa fece? La moglie di Ruzzante andò a Venezia, dove c'erano i ricchi, dove c'erano i mercanti, dove arrivavano i soldi, dove qualcuno per andare con lei era disposto a pagare e a mantenerla. E quindi cercheremo di raccontarvi proprio questo, il modo di vedere le donne, il rientro di Ruzzante dalla guerra, e poi l'incontro tra Gnua, che è la moglie, che è l'abbreviazione di Benvenua, e Ruzzante. Quindi io vi lascio, e poi se volete fare delle domande agli attori, poi saranno con voi anche durante la pausa pranzo. Grazie. Gnua! Gnua! Oh, cancaro, sogno del campo, io ho visto la Gnua, la mia femmina. Che veniva a stare che allora le veniessi. Gnua! Peoggio. Gnua! Cancari, cambia la guerra, i soldi della guerra. A sé che te non mi ghiaccia per in campo. Cancaro. A caso che è quella? Sì, l'asino per certo. Mo verissimo, mi farà carissi. Allora, chi digami? Oh, compagnessa, te non mi vi? Ruzzante? Che bella. Ruzzante, sì tu ti? Ah, sì, compagnessa, son per me. Potale vivo! Ti è vivo un po'? Sì, cancaro, che son vivo, sì. Cancaro, il campo è una guerra di soldi. Sì, che a te divi che non tornerai mai più. Son porchi. Potta?
Ti è sbrendoloso? Oh, cancro i campi, Ti è male sera? Poi dietro nautica cammino, Niente? Niente cosa? Guagnare, te ne guagnò niente, ne vera, no? Guagnare, non è io guagno a sei partì. Se te portò il corbame vivo, Corbame, te ben passu col tuo corbame. Vorrei che mi si pigliò qualche gonella per me. Gonella, non è mia io. Che suppi attorno son, de tutti i limbri come son, Miei limbri, me in lo culo! Rusante, vorrei che mi si pigliò qualche cosa. La roba cancano, sono venuto da campo adesso, te ho detto, Ma voglio andare che mi... a ospitare. Cosa? Che bella fuga hai il culo, aspetta un po'. Aspetta un po', ma che voto che fa, sai chi? Stai niente de far de mia. Cosa? Ma sì, ma lagami andare, va? Sì. Cancano, quanto amore te portò. A te devo essere ben presto. Allora, andare a imbusare. Imbusare? Sono venuto apposta del campo. Per verte. Apposta? Do campo per verme? Per verte. E mo non m'ha tu vesuto. Oh, non vorrei a dirti il vero che te me dormiessi. Me? Sì, che... Che ha? È uno. È uno che mi fa del ben buon a me. Te uno sì. No, Rusante, non seccata così, agno di queste venture. Te uno che ti fa del ben a te. Te uno che ti fa del ben a te. Ma te l'hai pur fatto a me del ben. E hanno te a me fatto male con te se. Il te fa del bene, lo vedremo, il te fa del... Ma io non te vuoi, non te vuoi tanto bene come te voglio me. Rusante, sei tutti chi mi vuol ben? Me, no, chi me mostra? Ma sì, che lo te me mostrò, che me fa mi? Che te me ne mostrò? E che non te me posso mostrare anche adesso. Ma te che mostro, adesso... la roba, Rusante, la roba... Che adesso ne bisogno. Adesso? Adesso sì, ma lo sai tutti che agno di se bagna. Sì, ora che magro. Se mi bastasse un pasto l'anno, non te può risidire, Ma bisogna che mangi ogni dì. E perciò bisognerebbe che te mi puoi mostrare anche adesso. Che adesso ne bisogno. E adesso porta, sono venuto del campo, te l'ho detto. Ma poi, no, il sede pur far differenzia fra uomo e uomo. E alla fa so ben mi. E mi conte sei, sono uomo da ben e uomo con pio. Oh, sì, ma bisogna anche differenza da chi sta bene a chi sta male. Al di Rusante, sa cognoscesse che te me puoi mantenere. Ma sì, ma che me fa a te vorrei ben mi. Oh, intendi tu? Che quando penso che ti si... Povero, ma non te posso più vivere. Ma no, che te voglio male. Ma voglio male alla tua sciagura, che vorrei verte ricco, a sosta sem ben, ti? Sì, ma sono un poveretto, sì, sono un poveretto. Ma sono al manco leale. Leale. E che me fa sta tua lealtà? Se non me le può mostrare. Ma cancano, ti ho detto che te Ma che vuoto darmi, Rusante? Qualche pioccione. Qualche peoccione. Potta, te sai pur che se attenderai con te Zadò, no? Zadò? Ma cancro, vuoi tu che vada a rubare? Te uno ti un sciavò, un tai a borse, vuoi tu che vada a rubare e farmi appiccare? Mi consiglierei tu, mommy. E ti? Vuoto che vive di aire? O che sta gatto lo speranza? O che muora all'ospedale? No, te ne è troppo buon compagno la Ferusante. Mi consiglierei tu, mommy? Ma potta, mi è pur gran martello di tica scangolisso. Ma no, è tu piate. E ti ne tu consensia, Rusante.
Mi hai pur gran paura di morire di fame e ti non te il pensi. Rosante, anche vol'altro che a vendere radicio di polisuolo. Confasso, Confasso la fe, confasso a vivere! Potta ste marbandoni, Nuova, ste marbandoni a te dico! Sì! A morire d'amore? Amore, te dico d'amore. Sgangolo d'amore. Amore. Amore. E a me l'amore mi andava via dal culo partito. Pensando che te ne guagnò come te divi. Con la roba. Te ben paura che ne manchi, Sì? No. Non manca a me. A Rusante. A rubare. Rosante, ti è pure il gran cuore, Ma tristi la Kitty! Non vedo niente, amico. Ma porta, se non so se l'ome arriva chi ve l'ho. L'ome? L'ome, ma ne pur 4 mesi che te partisi, Le bene 4 mesi che non te ho do fastidio. Perché non le mica se questo che te mi di adesso, averte così, pover'uomo, e poi anche sempre, Nebu, sempre che mi pensava bene che l'anderai così, che te tornavi forfante. Molestò per me a Sagurra, ma porta alla penitenza a ti? E vuoi che la parte mia, anche compagnon, sarei la mo onesta? Sì, ma te dico che non è la colpa mia. La colpa è mia, Rosante, la mia. Oh, chi non si mette a prigolo non guagna. Pericolo, cancaro, musare, i campi. Si hanno cherzo che te mica so troppo innanzo per guadagnare. Come? No, perché il te se ne verrai pur qualche segno. Cosa? Sì, qualche segno. Qualche segno. Qualche cancaro, ora? Qualche segno. No, la roba, no, qualche segno. Così. Se di mai te non si sto neanche in campo. No, te si sto in qualche ospedale. No, come? No. Ma sì, ma non vedo che ti hai fatto tutta la sera da un furfante? Oh, compari, vorrai più presto che l'avessi buttato via un braccio, o una gamba, o cava un noce, o taglio via il naso. E che paresse che poi se sto in anso per amore, per galantomo, oppure per guadagnare, No, ma no che fa se intendio per roba che a me, intendio, a me la roba non mi può mancare, ma perché par che l'abbia pur fatto poco conto di me e che sia sto poltron e che il sabbia portò da poltron. E mi promise di morire o guadagnare. E sì, e le tornò come a vi. Ma no, che volesse che lei sia male. Ma chi, Ma chi credeva che poi se sto in campo? Al manco così. Ecco così. Aia! Qualche frisaura, aia. Sì che poi se dire mostrarmi. Questa per tuo amore. No, morbo la roba chi la femme. Morba da puoca il traitore che nafe. Ma che me promettisti tu? A te dica che so sto disgrazio. Se di mai che te di benga il vero. Ma Rosante mi che stago bene e che non so disgrazia. Per non diventare disgrazia. Non mi vuoi passare piccoti. Rosante, fai i fatti tuoi che io a fare i miei. Uomini. Femmine. Uomini. Femmine. Uomini. Femmine. Uomini e femmine.
Bene, è il momento della pausa pranzo in effetti e ci rivediamo alle 2 con i laboratori, ciascuno ha il suo laboratorio nelle salette qua a fianco.
Fantastico. Allora, abbiamo mezz'oretta di tempo per provare a fare questo con calma, con tranquillità. Ecco, sempre provate ad entrare nell'ottica, dico io, delle libere associazioni. Dite quello che avete provato senza troppi problemi, se ce la fate, che non sia una cosa intelligente e interessante, non importa, non importa. Proviamo un po', vediamo chi ha voglia di condividere quello che ha provato, pensato, qualche immagine. Vi passo il microfono per lo streaming, quindi. Benissimo. Allora, come tutti abbiamo sentito questa splendida musica a vari momenti. Nella primissima parte io mi sentivo in mezzo al mare, in un mare tranquillo, questo è un'altra cosa, in un mare tranquillo. Poi la musica è diventata più forte e mi sentivo in un mare mosso, agitato. Poi di nuovo si è rilassata, diciamo così, e mi sentivo in un ruscello. Poi di nuovo c'è stato un cambiamento, mi sono sentito in un torrente e poi infine, che si è di nuovo addolcita, mi sono sentito verso la fine di un ruscello tranquillo che si disperdeva l'acqua in giro e finiva tutta l'evoluzione dell'acqua, diciamo così. Ecco. Grazie. Qualcun altro ha voglia di condividere? Potete anche dire i vostri nomi se volete, però solo se volete, per lo streaming. Intervengo perché mi associo un po', cioè vado un po' in linea con quello che ha esposto il collega Franco Ceccarello, perché inizialmente ero abbastanza agitata, aprire e chiudere la porta alla gente, quindi non c'era la possibilità di immedesimarsi, di lasciarsi un po' andare, c'era sempre il senso di proteggersi. E poi la musica all'inizio per me, per i miei gusti, non era così o incisiva oppure evocativa, c'era sempre un qualcosina che mancava, c'era troppo sincopata, un po' sommessa, un po'. E mi è piaciuta tantissimo la parte finale e lì io ho visto come nelle zone d'ombra e chiaro. Come un mare in tempesta in prossimità di uno scoglio con il faro, come un temporale appena passato e due che si incontrano ad abbracciarsi. Non ho sentito il nome della collega. Forse non l'ha detto. Non l'ho detto. Natascia. Prego? Natascia. Finale romantico. Io sono Paola Tosi. Varie cose. Premetto che faccio fatica a parlare perché dopo aver ascoltato mi serve più tempo. All'inizio ho sentito la musica troppo forte, troppo veloce per me e mi pareva che venisse suonata su ogni pezzo, ogni tendine, ogni muscolo del mio corpo. Sentivo come se fossero tutte parti che venivano toccate per emettere dei suoni. E questo mi ha un po' spaventato. Poi ho scelto di lasciare andare il pensiero che diceva spaventati e tutti questi pezzi sono diventati degli animali che correvano, io correvo assieme a loro, non saprei che animali, nel bosco, nella radura, correvamo liberamente e a seconda di come andava la musica correvamo in superficie oppure sottoterra e quindi era tutto sotto e sopra, ma molto leggermente, senza sforzo, senza nessuna fatica, molto piacevole. Poi verso la fine c'è stato come un salire sulle nuvole e un discendere tipo foglia
che è finita dentro nell'acqua e quindi anche sottoacqua. Ma l'ultima parte, ma ti chiedo se è vero, io ho sentito 2 o 3 volte come delle voci, non so se c'era una voce, mi ha molto inquietata questa cosa, come mi sembrava una cosa preoccupante, sì, come qualcuno che non stesse bene, insomma. Ecco, vabbè, comunque me ne sono strafregata, devo dire. Bella esperienza, grazie. Grazie a te. Mi fa venire in mente che questa cosa l'ho fatta in un gruppo terapeutico di adolescenti e a un certo punto anche nei rimandi dopo la musica qualcuno ha detto ma a un certo punto ho sentito una voce, ma chi era? Pensavo che fosse qualcuno da fuori era il pathos creativo del pianista. Io mi chiamo Anna, sono sempre la logopedista di prima. E per me è stato come sono riuscita a concentrarmi e a rilassarmi molto e ho come vissuto un piccolo film, nel senso che all'inizio per me la musica veloce era una danza, quindi mi sono vista danzare tra le note musicali e vedevo zampilli dell'acqua e poi ad un certo punto la musica è cambiata e ho visto un treno, io ero sopra quel treno e viaggiavo, ho avuto anche dei flash di colore, non so come mai, ho visto un rosso e poi ho visto verde, in momenti diversi della musica. E poi praticamente io poi mi sono vista correre nel prato, felice, spensierata, fino a quando la musica è cambiata ancora, è diventata un po' ossessiva, ha cominciato a darmi un po' fastidio e poi dopodiché ho sentito anche io le voci, però ho detto ma sarà all'interno della musica probabilmente, e alla fine la musica era come se mi bloccasse, mi sono sentita fermare, cioè non c'era più il movimento che c'era all'inizio, cioè la danza bella che avevo sentito all'inizio non c'era più, era proprio come se piano piano venisse bloccato tutto. Ho avuto questa sensazione. Grazie, interagisco anch'io sempre sulle cose che mi vengono in mente. Intanto la prima cosa quando dicevi che avevi visto un colore, se non sbaglio 2 colori. Francis Galton studiò e comprese a fondo il fenomeno della sinestesia, quando uno stimolo su un canale sensoriale ci fa rispondere in un altro canale, quindi dall'udito alla vista, no? E notò che ad esempio alcune note in particolare sono associati alle risposte di persone particolarmente sensibili e sinestesici ad un colore. Ora non ricordo quale, forse il do bemolle al giallo o al rosso, però ecco, fece questo studio e vide che la presenza di sinestesia è frequente nelle persone molto creative, artisti, scrittori, musicisti, ed è comunque un buon segno di capacità creativa che insomma sappiamo che è utile sempre. L'altra cosa che mi veniva in mente quando dicevi che eri un po' disturbata dal ritmo ossessivo, mi veniva in mente quelle volte che, ecco, quando ascoltiamo i nostri pazienti, quando ascoltiamo noi stessi, quando veniamo disturbati dal loro ritmo ossessivo, in che modo riusciamo comunque a stare in ascolto e a provare poi a rimandare qualcosa. Un adolescente, sempre di quel gruppo in cui fece ascoltare questa canzone, uno dei suoi rimandi disse che a un certo punto voleva alzarsi e distruggere le casse, perché gli dava talmente fastidio che voleva fare questa cosa. Uno alla volta, 1, 2, 3. Io sono Brigitte e effettivamente io ho viaggiato nella mente di una persona ansiosa, quindi all'inizio c'era questo ritmo ripetitivo dei bassi e antiaccelerato, quindi staccato come, no? Con una voce
che andava a controcampo. Io non sono musicista, quindi le dico così. E di conseguenza c'era questa impossibilità per questa mente che ossessivamente ansiosa di questa cosa riusciva a mettersi in contatto con quell'altra. Poi ad un certo punto c'è stato un accordo che praticamente ha fatto una cesura, no, nel percorso, e lì è cambiata la modalità per me. E quindi ho vissuto questa cosa come una sosta, una cosa sospesa, dove poi il controcampo, diciamo, si è evoluto di una melodia molto più dolce, un dondolio, una cosa molto più ritmica e con una frase più regolare, più melodica. E da lì, dopo un bel po', sparisce come la voce ansiosa, quella sotto, è come se fosse una persona autistica, no? Cioè nella sua bolla che non riesce a muoversi, l'altro invece è lì che trova una modalità per parlare, per stare con la persona che è così, però non c'è dialogo. E poi verso fine invece c'è come una modalità ancora ritmica che sembra un approccio molto più vicino, più ravvicinato a questa bolla ermetica, e quindi come una via per andare e per incontrarsi in qualche posto, più o meno. Grazie. Sì. Allora, io sono Giuseppe e all'inizio mi sono sentito costretto ad ascoltarla e mi irritava. Infatti la cosa proprio non ce la facevo, allora ho fatto altro, ho cercato di fare altro, no, proprio perché la cosa non è... Sì. Diciamo che sono entrato verso l'ultimo, pur facendo altro, però ascoltavo, perché insomma non si poteva fare a meno, ascoltavo e sono entrato in ultima. Peccato che è finita. Io sono Tiziana e io ho diviso anch'io in 3 parti questo aspetto musicale. La prima parte dava il senso proprio del movimento e quindi come del dover correre, e mi veniva in mente, mi evocava qualcuno che poteva fare il jogging in un parco, in qualcosa che però c'erano dei momenti in cui andava un po' più lento e mi sembravano fossero delle salite, mentre dei momenti un po' più dinamici che corrispondevano come a delle discese. Nella seconda parte invece l'ho associato molto all'acqua e quindi a un rapporto con l'acqua, il nuoto, mentre l'ultima parte al caldo, al calore e al rilassamento. Mi chiamo Alberto Brunelli. Io ho avuto dei flash all'inizio, solo dei flash. Il primo molto doloroso, inutile che lo racconti. Mi ricordava una cosa che non mi è piaciuto fare. Allora ho cercato di cacciarlo e il ritmo incalzante mi ha fatto pensare a un viaggio che ho fatto in treno con mio figlio molto piccolo, aveva 5 mesi, verso Parigi, e continuavo a sentire questo tutum, 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 tutum delle ruote sulle rotaie. Poi sì, cioè ho convertito una corsa sgradevolissima in un rotolio di ruote sulle rotaie. Poi improvvisamente mi sono trovato in una situazione che ho realmente vissuto in barca a vela, con una piccola barca a vela, con una tempesta alle spalle, io che cercavo di rifugiarmi in una piccola insenatura, e finalmente nel momento in cui stavo arrivando la musica si è calmata. Non so se mi sono calmato io o se si è calmata la musica, però questo è successo. Dopo ho cominciato a sentire dei colpi e è stato molto sgradevole perché li ho associati a qualcuno che scavava per seppellire
qualcosa, qualcuno. E poi invece è cominciata invece una storia in cui io sto cercando di parlare con una persona molto importante per me, ma questa evita, è scostante, poi a un certo punto sembra diventare più disponibile, più dolce. Allora ho cominciato a esitare, non sapevo che cosa fare, e in realtà poi questa persona se ne va senza fare nient'altro e la musica è diventata il finale, che io ho sentito come dolore, sbigottimento, in una dissolvenza finale verso il silenzio. Insomma. Allora, la prima parte, io non so se ho capito bene un po' la spiegazione che ci hai dato, nel senso di ascoltatevi e a un certo punto rilassatevi, se non ho ascoltato male, giusto? E allora io gli ho trovato un controsenso, perché mamma mia, questa musica per rilassare, santo Dio, no, cioè, io non la trovo, sarò io, ho sbagliato sintonia, e dico, ma questo non è per rilassare per niente. Dico, vabbè, cercherò il movimento, no? Però era troppo per il mio gusto. Forse perché mi aspettavo rilassare, forse perché i primi suoni mi davano un po' di invito finché è partito un movimento troppo forte, mi sono sentita costretta a un movimento che non volevo. E allora questo dico, non è proprio quello che mi fa sentire al mio agio, quello che mi aspettavo. E questo ha a che vedere con le aspettative, con qualcosa che uno si preparava e non trovavo. Troppo veloce, tanto veloce, dopo ripetitivo. E questo ripetitivo era anche per me troppo forte. Finalmente è arrivato il momento e lì ho cercato io con la mia mente di trovare di capirlo, adesso capisco. Siamo partiti dall'agitazione che abbiamo tutti, magari forse un po' dentro di noi, e adesso troviamo il momento della calma. E allora sì, mi sono lasciata con questo movimento piano di rallentare e di trovare questo movimento più sereno. Purtroppo all'ultimo non sono riuscita a concretizzare tutto il pensiero, però diciamo da una parte troppo ritmata, troppo veloce, a rallentare, dico, beh, adesso mi permetto di camminare lentamente e dare il mio tempo, quello del quale ho bisogno in questo momento. Grazie. Arrivo subito. Intanto, come dire, vedete come chiaramente la musica fa emergere immagini, poi ringrazio il Signore perché ha detto anche qualcosa di personale, della sua vita, e come in qualche modo ci costringe, ci aiuta a cercare di riflettere su qualche nodo critico, su qualcosa su cui siamo sensibili e a provare a elaborarla, a confrontarci, a tollerarla, a tenerla in sospensione. Però ecco, vedete come fa emergere e quindi amplifica l'esperienza emotiva e il ricordo. Ecco, mi sembra che tutti quanti avete a modo vostro, chi ha parlato di qualcosa di ossessivo, il treno, qualcosa che disturbava. Ecco, questo ostinato si chiama in musica all'inizio, qualcosa ha provocato, in qualche modo vi ha fatti riflettere o confrontarvi su questa cosa, ecco, ad esempio. Com'è? Siamo qui per condividere, Mi chiamo Valeria Savo Cantonini. No, mi faceva piacere dire la mia esperienza perché mi sembra diversa dalle altre, nel senso che io ho vissuto la musica in maniera molto vivace, molto incalzante, e ci sono state varie modulazioni ovviamente, più o meno, però siccome sto vivendo io un momento un po' di cambiamento, così, non so se mi sono rilassata poco
e ha funzionato solo la mente e la musica era di sottofondo, oppure comunque ha rispecchiato quelle che sono le mie emozioni. E, io l'ho vissuta appunto in maniera vivace, cioè come se fosse un aiuto anche per i miei desiderata, le mie aspirazioni attuali. E mi sono venute in mente proprio anche cose banali, tipo è un mese che voglio andare in piscina e a un certo momento mi sono vista nell'acqua, rilassata, contenta. Poi non so, ho un pensiero, una cosa che voglio fare e mi sono vista che ce la facevo, che stavo realizzando sta cosa. Diciamo che è stata un'esperienza di aiuto, non so, mi sono sentita in qualche modo attraverso questa musica, questi ritmi, non so, in sintonia, non so come dire, è stato positivo e non mi sono venuti in mente, c'è stato qualche ricordo, però probabilmente è il mio momento attuale, insomma, che è un po' così, e volevo dire appunto che è stata un'esperienza bella, ecco. Mi chiamo Maria e volevo condividere l'esperienza che ho fatto, perché mi sono fatto uno psicodramma interno, sono anche una psicodrammatista e grazie a questa musica ho fatto un viaggio nelle mie relazioni sentimentali. Sono partita dal mio compagno attuale, con cui danzavo appunto al mare, in una spiaggia, e anche quel gioco, no, dove uno si tiene per mano e gira velocemente a seconda del ritmo della canzone. E dopodiché c'è stato un momento in cui ho avuto tutta una serie, lui non c'era più, ho avuto tutta una serie di flash dei miei amori precedenti, persone importanti per la mia vita, nella mia vita, del passato, e c'è stata tutta una fase di saluti, di flash, di saluti di queste persone, e per poi dopo tornare di nuovo col mio compagno attuale come dire, poi il ritmo un po' rallentava, un po' riprendeva, fino a arrivare proprio a un abbraccio, guardarsi negli occhi, essere insomma insieme. È stato bello, molto bello. E volevo chiedere il brano, se può ripetere il titolo. Sì, allora, non l'avevo detto, questa era la parte 2A del concerto da Colonia di Keith Jarrett. Quella all'inizio era all'inizio del concerto, questa era la parte 2A che non vi avevo detto, insomma, ecco. Se volete un ultimo intervento e poi concludiamo. Allora, 1 e 2. Volevo sentire anche il bambino allora. Anche la collega. Mi chiamo Giustina e volevo condividere con voi una brevissima esperienza nel momento di entrata qua in sala. Ecco, allora sono arrivata con un po' di irrequietezza proprio per una recentissima proprio esperienza banale ma un po' sconvolgente di essere stata proprio esclusa dal gruppo giallo, proprio lasciata fuori per ritardo. E perciò sono entrata un po' proprio agitata, direi proprio sinceramente. E dopo pochi secondi qua in stanza, proprio quel clima di ascolto di ognuno di voi, proprio quell'ascolto condiviso e collettivo, insieme alla musica, proprio hanno fatto un effetto di un oltre rilassamento, anche una percezione proprio di accoglienza. Ecco, quello volevo proprio dirvi. Grazie. Abbiamo l'ultimo intervento. Niente, allora io volevo dire questo, quello che a me è venuto in mente come immagine è stato, dato che sono io e Gabriele ci conosciamo, il film di Herzog, quello che ha vinto a Cannes nell'82 appena ricontrollato, quello in cui Klaus Kinski va in Amazzonia per costruire un teatro di musica classica e lì quando arriva e incontra gli amazzoni, come dire, il canale comunicativo che come dire, inventa in quel momento per comunicare con quindi queste persone che non parlavano la sua lingua è stato mettere su della musica classica e lì, come dire, c'è stato l'incontro. Ecco, quindi la musica come linguaggio che porta all'incontro, ecco.
Questo mi permette di dire che da quando uso la musica nei gruppi devo dire che non riesco quasi più a farne a meno, continuo ad usarla perché crea comunque questa, come la chiamerebbe Reznik, matrice gruppale, no? Un senso dell'incontro, una madre sufficientemente buona che poi ti permette anche di far arrivare un padre sufficientemente cattivo per giocare un po' con le parole, no? Perché poi, ecco, una relazione di aiuto non è semplicemente una madre sufficientemente buona, ma di solito si parte da lì. Ecco, quello che diceva Anna alla fine mi faceva venire in mente questa cosa, come crei una comunità, una chiesa, visto che chiesa vuol dire comunità. Lo Spirituals di stamattina ci ricordava questa cosa, i neri africani che attraverso la musica riuscivano a ribadire, come dire, la matrice comune. Al di là di tante chissà quali spiegazioni o interpretazioni o altro, intanto vi ringrazio per tutte le cose che avete detto, sentite e altro. Anch'io vorrei condividere per finire questa cosa con voi. Allora, questa cosa l'ho fatta anche in un altro laboratorio che facevo, insomma mi piace vedere come in contesti diversi possa provocare le stesse cose o anche cose diverse. E quando l'ho portata in un laboratorio che ho fatto, io ne ero il conduttore, però ho partecipato anche, quindi ho detto la mia. Ecco, nella prima parte, che tutti quanti avete un po' sottolineato, in cui c'è questo ostinato che può arrivare anche a disturbare, mi veniva in mente come immagine anche un film, il film di Fritz Lang, Metropolis, in cui sono gli operai che marciano quasi come dei soldati. Quella era l'immagine. Mentre quel controcanto che girava in mezzo a questo ostinato, ecco, mi immaginavo questi di Metropolis che marciavano così e un'ape che gli ronzava intorno. Questa era l'immagine della prima parte. Per quanto riguarda poi invece la seconda parte, chiaramente quando si riposa, si siede, l'immagine che mi era venuta era quella di un'alba, quando proprio si vedono le parti, le fette di sole che cresce fino a diventare intero, no? Perché c'è quell'aria che lui ripete spesso, e va sempre un po' più alto e la rifà parecchie volte in quella seconda parte e mi dava proprio l'idea di qualcosa che nasce, che cresce. Questa era l'immagine che mi era venuta. Chiaramente anche a me poi sono venuti in mente aspetti miei personali, nodi critici. Qua siamo probabilmente nel jazz, perché qualcuno mette anche mette il punto di domanda, però siamo sicuramente sulla libera improvvisazione. Siamo sempre in un pezzo tonale, comunque il nostro orecchio si attacca in qualche modo a una tonalità. Nella musica dodecafonica o nel free jazz o altro non c'è neanche quello, per cui, come dire, è un'esperienza schizoparanoide, frammentante, eccetera, eccetera. Cosa volevo dire per finire? Ecco, che si narra che in quel famoso concerto da Colonia che Jarrett si aspettasse un certo pianoforte, quello che aveva ordinato lui. Non è arrivato, lo provò, ne rimase un po' deluso e qualcuno dice che per riparare a questa delusione sia uscito questo dai più riconosciuto come un capolavoro, insomma, che è il concerto da Colonia, in cui, come dice Jarrett, lui arriva lì, si siede al pianoforte, fa una nota e comincia, insomma, a venirgli fuori tutto quello che ha dentro. Si mette in gioco, rischia, eccetera, eccetera. C'è sicuramente una tecnica, una conoscenza, però, come piace a dire a me, lui si prepara a non essere preparato e quindi a viaggiare, a sentire cosa c'è dentro di lui, a reagire in qualche modo creando delle forme o anche della confusione, ecco. Come finale vi dico quest'altra cosa e poi ci salutiamo, perché quella sera che feci questo laboratorio, ascoltando questa canzone, mi vennero le immagini che vi ho detto, poi mi salutai con i miei colleghi e amici e la notte feci un sogno, ecco, poi di quelle notti in cui uno si ricorda bene quello che ha sognato.
ero nella casa dove sono nato, in provincia di Verona. Io adesso abito a Padova, però ero nella casa dove sono nato e cresciuto per un bel po' di tempo, insomma. E quella casa è una casa in un paese di campagna e ha due entrate, quella posteriore che dà, diciamo, sulla campagna e quella invece davanti che dà sulla strada. A un certo punto un animale che assomiglia a un facocero comincia a battere sulla porta dietro, quella che dà sulla campagna. Poi a un certo punto questo facocero diventa un rinoceronte, diventa proprio impressionante, mi fa molta paura e riesce a sfondare la porta. Ecco. Poi in qualche modo arriva mio padre non c'è più da 2 o 3 anni, arriva mio padre e prende questo rinoceronte, lo porta attraverso la casa e già finché lui lo porta attraverso la casa a me sembra già meno pericoloso e finché diventa quasi, non dico mansueto, però insomma molto meno pericoloso e lo fa uscire dalla porta davanti. Ecco, non facciamo interpretazioni o altro, però insomma a me è venuto in mente come quell'ostinato della prima parte si sia materializzato nel mio inconscio, nel mio sogno, come un rinoceronte che sfondava come dire, la porta che dà sulla campagna animalità della mia casa e poi uscisse condotto da mio padre più mansueto dalla porta che dà sulla civiltà, sulla strada. Ecco, quindi grazie a tutti, è stata una bella esperienza e così do la parola alla mia collega sul sogno dopo che ho raccontato un mio sogno. Grazie veramente. Bene, prendetevi pure una pausa, nel senso di un attimino, se volete bere un bicchiere d'acqua, se c'è qualcuno che ha bisogno di alzarsi ad andare in bagno, insomma. Intanto io vedo qua dovrebbe scendere il telo, come facciamo? I tecnici che ci danno una mano per il video, per caso? Il laboratorio sarà strutturato in questo modo, 10 minuti, massimo un quarto d'ora, così tanto di introduzione all'uso dell'immaginazione in psicologia e in psicoterapia. E un metodo in particolare che utilizzo io, perché ce ne sono diversi, non molti, ma insomma, e che si chiama vissuto immaginativo catatimico proveniente dalla cultura tedesca, quindi di area, diciamo, centro Europa. Poi ci sarà la pratica che vi guiderò appunto per un sogno guidato in gruppo, ognuno sta come un po' adesso, siete già, l'animo è preparato dopo questo laboratorio di Gabriele e naturalmente anche qua poi ci sarà proprio l'espressione anche artistica del sogno. Ora avete fatto l'esperienza di raccontare i vostri vissuti, di narrarli. Nel laboratorio che appunto condurrò io ci sarà il momento in cui sarete invitati anche a rappresentare le immagini con un disegno, quindi state tranquilli perché avete i fogli nella cartella e i colori poi vi verranno distribuiti dopo. Ecco. Dopodiché, quindi, vi lascio un altri 10 minuti per disegnare e dopodiché facciamo, come dire, la riflessione condivisa, come abbiamo fatto adesso, naturalmente con chi se la sente di parlare del suo disegno o del suo sogno, perché avremo 2 possibilità. La persona può parlare di più di quello che ha visto o di quello che ha disegnato e così via. Ecco, sentitevi liberi di partecipare, lo dico, alcuni sono usciti ma lo dico, di partecipare come spettatori
no, a tutto il laboratorio, cioè rimango, guardo, vedo quello che avviene o al momento della conduzione pratica sentitevi anche lì liberi appunto di chiudere gli occhi, seguire questo breve rilassamento che io vi guiderò con uno stimolo immaginativo, dopodiché appunto concludere con la chiusura. Ecco, io lascio sempre molto libere le persone anche appunto alle introduzioni che si fanno di queste metodiche. Ecco, è arrivato lo schermo, benissimo. Forse bisognerebbe spegnere magari le luci da queste parti, tra l'altro per quello che dovrò fare io anche dopo, solitamente anche tecnicamente, i due momenti, anche quello dell'accompagnamento del sogno, anche in una seduta di gruppo o individuale, si abbassano un pochino le luci, proprio anche per dare uno stimolo, diciamo, esterno di differenza di stato, no? Tra uno stato di veglia a uno stato un po' più di... Ecco, vediamo, allora, se riesco, ora, se io adesso mi siedo qua. Allora, se io mi siedo qua, voi mi vedete tutti? Posso parlare così perché sono un po' piccoletta. Il dottor Lopez, insomma, forse aveva una struttura un po' più, ecco, potrei parlare così di modo che guido, però io non mi sento a mio agio. Vediamo. Ok, dai, sono 10 minuti. Prima tolgo questo, spostiamo. Bene, sapete se avete notato se sono rientrati tutti? Manca qualcuno? Aspettiamo 2 minuti. Sì, prendi. I tempi, qualcuno mi tiene i tempi? Che ore sono? Sì? Ma guarda, mi metto qui 15 minuti 15, grazie, però magari anche tu ai 10 minuti mi fai un cenno, perché quando si inizia a parlare poi il tempo prende un'altra cognizione, specie quando si parla magari di cose che ci appassionano, no? Entri in questa dimensione. Allora, sono del gruppo, sono Marisa Martinelli, una psicologa, appunto psicoterapeuta, che ha una formazione psicodinamica che ha integrato con appunto la tecnica immaginativa. Quindi questo laboratorio si intitola Immagini della mente ed esperienze emozionali correttive, VIC dall'acronimo, tradotto in italiano KIP, dal tedesco, quindi Catatimes immaginative psicoterapie. In italiano, tradotto letteralmente, vissuto immaginativo catatimico. Tra l'altro approfitto della traduzione di questa diciamo, dicitura, perché il libro di Widman, che è uscito da poco, sulle psicoterapie immaginative, quindi poi a chi interessa approfondire, molto interessante, però parla di questa metodica, l'ha inserita nel suo manuale, ma la chiama PIC, psicoterapia immaginativa catatimica. Quelli del gruppo appunto con cui ho fatto la formazione hanno mantenuto questa dicitura perché rende quello che noi andiamo a fare, cioè dall'immagine che scaturisce praticamente dal vissuto interno della persona, immagine come la musica avete visto o dal movimento. Quindi è importante proprio questo aspetto del catatimico che segue il flusso interno della mente, dell'anima o del sangue. Perché l'immaginazione in psicologia e in psicoterapia? L'immaginazione è un'attività che consente di condensare, di raccogliere, di coordinare tutta una serie di elementi consci e inconsci
e con il concetto di inconscio naturalmente non è solo quello freudiano, avete visto anche la dimensione junghiana che ci ha prospettato dottor Lopez e da cui proprio attinge Leutner stesso, quindi proprio partendo dall'immaginazione attiva poi lui ha cercato di strutturare questo metodo, quindi scegliendo con degli studi, delle sperimentazioni su quelli che potevano essere dei temi efficaci per raggiungere i nuclei, il lavoro dei suoi conflitti nella personalità e quindi è diventato appunto un metodo strutturato. Jung disse, e questa frase è molto bella perché racchiude poi un po' tutto il senso di tutti i laboratori, quindi ho inserito delle cose che ci possono anche poi in comune, non solo per quello che presenterò io. Così accade alla mano che guida la matita o il pennello, al piede, che compie il passo di danza, alla vista, all'udito, alla parola e al pensiero. È un impulso oscuro, quello che alla fine decide della configurazione, cioè di un a priori inconscio che preme verso il divenire della forma. Quindi l'immagine ci permette di rappresentare un'esperienza che ancora non è visibile, ancora non è comunicabile, quindi ha una valenza nel campo terapeutico, educativo, come abbiamo potuto valutare, importante. L'esperienza catatimica, qua che vi ho portato, appunto, vuole utilizzare l'immagine nel rapporto terapeutico. Qui vedete, noi la faremo qua in gruppo, ma nasce comunque il lavoro con il VIC, con paziente e terapeuta, in una dimensione che è questa, alla pari, no? Quindi il paziente non è, cioè il terapeuta non è dietro il lettino come era nell'analisi freudiana, ma accanto, per permettere proprio che i due guardano in una direzione davanti, guardano verso un'unica direzione comune. Sogno guidato, perché sogno guidato? Guidato perché il terapeuta guida, cioè non c'è solo lasciare libero il paziente come nell'immaginazione attiva in cui Jung appunto consigliava, suggeriva un'immagine o accoglieva quello che emergeva dalla persona o come in molte altre tecniche tipo immaginativo, ma qua il terapeuta rimane accanto con un specifico anche stile di accompagnamento, quindi chiaramente c'è una guida, nel senso che il paziente non viene lasciato solo, ma si interviene in qualche modo. Poi lo vedremo anche dopo, appunto, nella sperimentazione. Emergono delle immagini, queste immagini appunto hanno delle valenze affettive che portano e fanno affiorare, l'abbiamo visto anche con la musica, perché poi possono arrivare anche suoni comunque, cioè si partecipa nel sogno con tutti i sensi, anzi solitamente proprio anche l'immaginazione ha proprio questa proprietà di sviluppare, di stimolare la capacità di immaginazione, quindi con tutto quello che comporta, cioè di tradurre in immagini qualcosa che diciamo è in una forma che può essere codificata, in una forma implicita, in una forma corporea, in una forma che noi magari vediamo sotto forme anche di sintomi, di incubi, e qualcosa che può essere in qualche modo, se è rappresentabile, poi diventa elaborabile e quindi integrabile nel presente attuale. L'immagine, tra l'altro tutto il nostro cervello funziona per immagini e l'immagine fa proprio da ponte, fa proprio, come dire, questa è la nostra neurobiologia, appunto dimostrato quello che già appunto Jung e altri studiosi avevano affermato, cioè la capacità appunto di uno spostamento delle informazioni che sono contenute a livello sottocorticale, tradurle e poterle tradurre in immagini. Solo quando arrivano e vengono codificate attraverso immagini noi possiamo in qualche modo elaborarle. Forse è meglio che vi faccio un esempio a questo punto. Come ieri arriva una ragazza da me con un dolore molto forte alla schiena, aveva proprio una contrattura, perché viene proprio per una contrattura, tra l'altro riporta anche una situazione di tremore essenziale, quindi alle mani,
e quindi il corpo è assolutamente coinvolto e partendo dalla sensazione quindi del corpo, di quello che lei sentiva, di com'era questo tipo di contrattura, emerge un'immagine. È nel punto in cui emerge tra l'altro un'immagine, guidandole il rilassamento, lei vede una pagoda, vede un senso di pace. E questo ci dà proprio la dimensione del potere delle immagini. Attraverso questa dimensione di pace, dove sente poi lei il benessere, lo sente a livello delle gambe. Quindi lei aveva la schiena contratta. Chi ha fatto tecniche di ipnosi, di rilassamento, training autogeno, sa che a un certo punto si stimolano questi meccanismi di autoelaborazione spontanei. Quindi il corpo trova, l'organismo o la mente, chiamiamola così, le sue risorse di equilibrio per poter portare, generalizzare, per esempio, questo stato di benessere avvertito a livello semplicemente delle gambe, a un po' a lenire e a placare tutto il resto. Perché per esempio quando una persona soffre anche di una sindrome dolorosa, si focalizza sul dolore, non riesce a uscire da quello stato e quindi diventa difficoltoso percepire gli stati di piacere. Quindi riuscire a portarla verso questi stati di piacere è comunque, diventa una risorsa per quella persona, per poter anche pensare che forse la vita non è solo dolore, che dal mal di schiena si può anche guarire, prima o poi. Ecco, qui vediamo appunto come l'immaginazione sia collegata e sia condensata a tutti i network, quindi sensazioni, la parte del corpo, quindi il sistema appunto che riguarda il sistema del tronco encefalico, quindi le funzioni viscerali, gli aspetti emozionali e le cognizioni. Altro elemento che credo sia stato ribadito della funzione appunto che possono avere le immagini, proprio perché appunto il corpo parla attraverso questi sintomi corporei, quindi le emozioni spesso non hanno parole, quindi se sono inesprimibili o perché da bambini non sono stati abituati a parlare delle loro emozioni, quindi la rabbia non la sanno riconoscere, però magari possono dire questo dolore al ginocchio è come un cane che morde. Quindi già attraverso questa immagine possono emergere delle cose, oppure picchia forte e ti puoi agganciare anche a quello, ma da piccolo per caso qualcuno l'ha picchiata, questa picchia cosa le viene in mente? Adesso sto semplificando ovviamente, ma sono situazioni che possono capitare. Quindi l'integrazione, la permettere quindi alle emozioni, diciamo così, di poter essere tradotte in immagini per poi essere tradotte, esprimibili in parole, condivise con un altro che è sintonizzato, aiuta in qualche modo ad esprimere l'impensato sconosciuto. Quindi attraverso un colore, una forma, abbiamo detto qualsiasi espressione artistica va bene, un suono, un movimento, una poesia, cioè uno può arrivare con un racconto, una fiaba, una poesia. Ecco, qui abbiamo di nuovo uno schema che riguarda appunto come il vissuto immaginativo si colloca appunto nei processi di elaborazione quindi delle informazioni a livello appunto della struttura della nostra mente. Quindi abbiamo il vissuto immaginativo, quindi l'immagine che permette appunto di comunicare e di favorire questi che poi sono dei sentieri neurali. E là dove non ci sono i sentieri li creiamo noi, perché se c'è un ricordo, una memoria implicita, incistata a livello del tronco encefalico o del sistema limbico disregolato, noi la possiamo regolare attraverso proprio il lavoro dell'immagine. L'immaginazione appunto definita un po' con questo termine proprio di spazio potenziale, per riprendere un termine usato da Winnicott, no? Quando parla del gioco, e potremmo paragonare il sogno da adulti, sogno guidato VIC, al gioco, allo spazio del gioco nel bambino. E effettivamente con il bambino quando giochi, quando si inventa le fiabe e la tecnica col bambino è così, lui non sta rilassato molto tempo, è molto più immediato, quindi ci sono ben poche differenze. Quindi l'immaginazione, questo spazio potenziale in cui paziente e terapeuta si scambiano delle informazioni, avviene un'alchimia nella relazione per cui i materiali, che sono materiali, quell'impensato sconosciuto o quelle angosce che la persona non è riuscita a tirar fuori, quindi lo spazio potenziale, la madre accogliente, che aiuta ad elaborare, a digerire i contenuti
Bene, allora se c'è questa slide vuol dire che siamo nei tempi. Prima di fare la pratica, c'è qualche domanda a questo punto, qualche curiosità che volete che chiarisca subito? O passiamo alla pratica? Tutti silenziosi. Prego. Ok. Sì, domanda molto interessante. Certo, ma quello in qualsiasi situazione, perché può essere anche una musica, l'abbiamo visto anche prima, no? La persona che poi magari ha degli strumenti per raccontarti, fare delle associazioni, ma può capitare, però, le ripeto, la formazione permette di gestire tutte queste situazioni. Eh sì, certo, proprio perché c'è una velocità l'immaginazione la chiamo il laser della psicoterapia, perché è talmente veloce, immediata, precisa, a portare a galla quello di cui c'è bisogno, chiaramente, quindi che ci può essere il rischio che quello che affiora può essere appunto un trauma rimosso che la persona non ti racconta. Altre domande? Ecco, l'uso dell'immaginazione, chiaramente qua facciamo un certo tipo di esperienza, poi anche nel libro di Widmer o ci sono diciamo altri lavori, ci sono tanti modi di usare l'immaginazione, per esempio ci sono le immaginazioni guidate, strutturate, più chiaramente la situazione è strutturata, meno la persona ha modo in qualche modo di sconfinare. Quindi chiaramente più il campo è libero, però chi maneggia questi metodi si presume che siano già dei terapeuti formati, in questo caso cominciamo a introdurre il tema della formazione, e quindi usare l'immaginazione in psicoterapia come il VIC significa avere una formazione di psicoterapeuta che può essere di qualsiasi indirizzo e poi l'approfondimento per l'uso di questo tipo di lavoro, quindi poi il terapeuta con i suoi strumenti interviene in qualsiasi fase della terapia. Sì, dica. Adesso lo facciamo. Ovviamente noi di notte siamo abituati, sogniamo, no? Tutti, chi più o chi meno ci ricordiamo. Sogno è proprio quando chiudere gli occhi e vedere, immaginare delle cose. Quindi è un sogno, perché se adesso io dico qui c'è il computer, questo è il desk, lì c'è la platea con tutte le persone. Quindi questa è una cosa che tutti, no, possono, diciamo, la identifichiamo come realtà. Sogno è qualcosa appunto che funziona come i sogni, in libera associazione, quindi rilassamento, occhi chiusi, l'apparato muscolare è a riposo, un po' come avviene nel sogno notturno, solo che il livello di rilassamento o diciamo lo stato di coscienza è un livello di semi-ipnoide, non è ipnosi. In questo caso non serve indurre uno stato ipnotico per produrre l'attivazione diciamo catatimica, ma un lieve rilassamento. Poi sappiamo che anche qui tutto è relativo, perché le persone che sono abituate, magari che già fanno delle tecniche di rilassamento, mindfulness, yoga, piuttosto che magari scivolano più facilmente diciamo a certe dimensioni. Oppure ci sono persone invece che rimangono più sempre sul cognitivo, sul razionale, quindi più stai lì, anzi a volte più uno rumina e così via. Ripeto, anche qui chiaramente ci vuole la preparazione appunto del terapeuta, che individua a seconda della persona, capisce se questa ha bisogno di un rilassamento più lungo o più breve, come nella situazione della ragazza di ieri, seppure è una ragazza giovane, però tecniche di rilassamento le conosceva poco, ha tutta una contrazione, chiaramente minimo il livello di conduzione si va dai 2-3 minuti. Quindi proprio di una stabilizzazione. Poi c'è lo stimolo, gli occhi sono chiusi, però anche su questo non c'è una regola precisa,
Se la persona ha piacere di mantenere gli occhi aperti come i bambini o i ragazzini, lo può fare, quindi magari fissa un punto se si sente più tranquilla. Pensiamo alle persone, uomini con un ipercontrollo, che non si fidano eccetera, che rimangono seduti, non li faccio neanche stendere nel divano con diciamo lo schienale abbassato, rimangono sulla sedia. Quindi anche lì ogni situazione va valutata. Bene, siete pronti? Allora, io vi consiglio, non vorrei portare troppo scompiglio, però visto che fate questa pratica facciamolo bene. Allora, il consiglio è che rimanga una sedia vuota tra una persona e l'altra, per esempio come sono loro tre. Questo proprio per l'ideale, di modo che ognuno abbia la sua sfera proprio di aura, di energia. Ecco, se poi voi avete l'amico caro, che ne so io, avete piacere di rimanere anche qui la distanza sociale con il vostro compagno di corso, sentitevi liberi, anche qui non c'è nessuna opposizione. Stiamo qui tutti raccolti in queste due aree sicuramente. Entriamo in questo sogno da svegli, perché siamo svegli, quindi tutto quello che ci succede riusciamo a registrarlo. Bene, mi sentite tutti? Perfetto. Allora, piedi a terra, le gambe quindi non sono accavallate, quindi cominciamo con una breve fase di rilassamento. Percepisco il contatto dei piedi sul terreno, l'appoggio dei glutei sulla sedia, anche la schiena è appoggiata, la testa diritta in linea con la colonna ma non rigida, le braccia sono o con le mani appoggiate sulle cosce oppure sui braccioli, come vi sentite più comodi. Chiudete gli occhi o se preferite li tenete aperti e portate l'attenzione al respiro. Respiro che inizia là sotto il naso. Inspirate, sentite l'aria che scorre, arriva al centro del petto, portando dentro ossigeno, aria pulita, va a vivificare e a rilassare il vostro corpo. Percepite l'espiro, inspiro ed espiro con la bocca. Lasciate fluire l'aria normalmente, naturalmente. Seguite così il flusso naturale del vostro respiro. Ad ogni espiro, ogni parte del corpo si rilassa, le tensioni si sciolgono e anche quindi tutti i vostri muscoli, quelli del volto, delle braccia. Vi sentite così comodi e rilassati nella poltrona che vi accoglie e vi sostiene. I pensieri scorrono via, le emozioni si addolciscono e vi preparate così a portare la vostra attenzione all'interno di voi stessi, voi stesse, lasciando così le immagini libere di fluire, naturalmente, spontaneamente. E piano piano, quando vi sentite pronti, pronte, lasciate apparire un fiore, ma può anche darsi che arriva qualcos'altro. Va bene lo stesso. Lasciate che le immagini arrivino o qualsiasi altra cosa, osservatela,
Osservate com'è questo fiore, osservatene le forme, i colori. Dove si trova questo fiore? Che stagione è lì? Sentite, percepite se ci sono rumori, odori. Vi piacerebbe avvicinarvi a quel fiore o quello che è? Avvicinarvi di più? Trovate la distanza che va bene a voi per osservarlo, coglierne le caratteristiche dei petali, del bottone centrale, dei sepali, il gambo. Com'è questo gambo? Si vede, è nascosto. Le foglie, come sono le foglie? Questo fiore o questo elemento che è apparso è da solo? C'è qualcos'altro attorno? Qualcosa che colpisce la vostra osservazione? Sentitevi liberi di esplorare lo spazio davanti a voi, la scena. Come immaginate che sia al tocco quel fiore? O se vi è voglia di toccare il gambo o le foglie. Prendetevi ancora qualche istante, qualche secondo per osservare le vostre sensazioni, registrare quello che accade. Quel fiore vorreste raccoglierlo, portarlo con voi o lasciarlo lì? Adesso, piano piano, con i vostri tempi, osservate ancora un po' la scena, la registrate mentalmente, poi trovate un elemento che vi piace, che vi fa sentire bene, così che questa scena diventi un po' la vostra foto finale, che vi fa sentire bene prima di tornare qua. Piano piano vi preparate, salutate le immagini e portate la vostra attenzione al luogo in cui vi trovate, seduti nella poltrona. Immaginate le persone che ci sono attorno, gli occhi sono ancora chiusi, piano piano si torna qua con il pensiero e poi torniamo proprio a sentire il corpo, quindi a muovere le dita delle mani, quelle dei piedi e cominciamo a risvegliarci, quindi anche le luci adesso possono tornare un po', se qualcuno che c'è che ci illumina piano piano. Torniamo qua e ci sgranchiamo bene, come se ci fossimo appena svegliati da un bel pisolino pomeridiano. Allora, primo step, come è andata? Intanto che accendono le luci, come è andata questo step? Riccardo, Anna, mi date una mano per la distribuzione intanto che faccio un po' di tam tam. I colori qua, i fogli ce li hanno, quindi distribuiamo. Ho portato, abbiamo preso delle cere e dei pastelli, quindi fate girare, vediamo chi. Qui c'è c'è un altro po' di cose, se volete, tieni Anna, se vuoi fare così. Ecco, perché i fogli ce li hanno, perché nella cartellina ci sono.
Fate girare, esatto. Sì, sì, che hanno da scegliere tra pastelli e cere, perché magari a seconda di... Così a caldo, tutto bene questo step? Ok, è arrivato il fiore, è arrivato qualcos'altro? Va bene anche dormire. Appunto. Il corpo trova le sue risorse, no? Ovviamente. Ecco, i colori li aprite, perché c'è un giochino a lato in questa confezione economica. I colori li aprite dalla parte più alta, scusa, aspetti un attimo, dalla parte più alta della confezione. Ecco, così avete meno confusione. Bene, adesso l'invito è quello di rappresentare, cioè vedo che c'è già qualcuno all'opera, già abituato, quindi l'invito adesso è quello di rappresentare con un disegno il sogno, un disegno o più disegni. Ripeto, limiti non ne mettiamo. Gli unici limiti già ne ha tanti la mente, figuriamoci se glieli mettiamo noi, no? Cosa dite? Il fiore o quello che lei si sente di fare? Sì, sì, certo, certo.
Di questi che hanno finito, chi è che è disposto a condividere? Ah, abbiamo volontari. Bene, bene, ci fa piacere. Uno, poi qualcun altro che ha piacere? 2, 3, 4. Bene, questo lato centrale è particolarmente attivo. Ah, bene, bene. Vi lasciamo un paio di minuti, ma poi potete anche finire, se la cosa vi è piaciuta, potete anche finirlo a casa. Assolutamente, questo potete portarvelo. Quindi può essere un modo di ripensare alle immagini che ci proiettano in avanti, in qualche modo. Allora c'era lei, ha detto che era disposta, questo do un'occhiata intanto. Ecco, ok. Allora, intanto la prima volontaria, sì, sì, nome? Anna, ok. Anna, se riesce ad alzare il disegno, magari viene qui che lo vedano tutti o lo facciamo passare. Adesso tanto lei tenendo il disegno in mano, che cosa, come è andato nel sogno, che cosa ha visto? Descrive brevemente tutto, magari. La rosa era da sola? Era come se mi anticipavo un po' a quello che lei guidava, nel senso di andavo a toccarla, la russavo, mi anticipavo un pochettino, no? Ma a un certo punto io ero sul balcone, quando vedi dove siete, io ero sul balcone da casa mia, nel mio appartamento, ma a un certo punto ho detto no, questo non è il posto giusto, e allora sono andata in mezzo ai campi, là, allora ero proprio là con questa rossa e che a un certo punto me la sono presa, me la sono messa qua sul petto, russata, mi sono stessa sull'erba alta, verde, a riposarmi, poi usando questo. Ecco, così di primo acchito, se lei guarda il suo disegno e ripensa a questa immagine del prato, la sono messa lì sul petto, che cosa le arriva? La parte finale? La parte finale, sì. Rilassata, era sì, un incontro piacevole anche con me stessa, con la natura, con questo fiore, con qualcosa di bello, di gradevole, una sensazione di benessere. Una sensazione di benessere. E nel corpo dove la sente in questo momento? Penso dove la sentivo in quel momento. Certo, in questa parte qua.
Pensiamo a cosa c'è qui, quindi a cosa può rappresentare. E il cuore, e i sentimenti, certo. Vediamo se funziona, eccolo qua. Funziona, vero? Sì, mi sentite. Ecco, direi che per tutti, che vediamo se riescono a vederlo da questa parte, questa rosa, vedete, sembra, lei dice ha disegnato una rosa, ma in effetti potrebbe sembrare benissimo un cuore. Ecco, con questa riflessione sul cuore, lei saprà, no? Che cosa significa. Bene, vogliamo vedere qualcos'altro allora? C'era qualcuno, aspetti, qui prima si erano prenotati, la signora, mi ricordo. Anche qui abbiamo un altro fiore, vediamo questo fiore, molto più grande. Ce lo vuole descrivere il suo nome? Paola. Cosa ha visto nel sogno e che cosa ha rappresentato nel disegno? Appena detto fiore, mi è venuto in mente questo fiore giallo, questa margheritona, così con questi petaloni e con questo gambone, anche magari un po' peloso, un po' bello, rigoglioso, in salute. Poi quando ha evocato l'ambiente mi sono ritrovata in un appartamento e anch'io ho detto forse non è il posto giusto, però questo mi viene, quindi ci sto me lo vedo bene in questo appartamento. E quindi poteva anche essere un fiore finto, che a me piacciono molto questi fiori finti così. Perfetto. E dopodiché pian pianino sono poi andata in un prato dove effettivamente questo sole, ecco. Questo fiore non era da solo, ma c'erano tutta una serie di altri fiorellini, diciamo meno importanti, però che contornavano un po' questo ambiente, e anch'io mi sono ritrovata molto così in pace, anche allegra, e questa sensazione di benessere l'ho ritrovata in tutto il corpo, cioè in tutto il tronco, come se io stessi bene lì in mezzo alla natura. E in mezzo ad altri fiori. Sì, una cosa che mi era venuta in mente nello stesso tempo in cui ha detto fiore e in cui era da solo, questa spirale di vento che circondava il fiore, leggera. Tutti riescono a vedere? C'è qualcuno che vorrebbe così dire la sua su questo fiore? Posso? Posso? Quindi la spirale che rompe un po' la staticità, comunque ispira serenità. Sono altri fiori. Sono altri fiori, quindi questo fiore sta bene con altri fiori. Cosa ci dice di lei, di questo aspetto, di questo fiore che sta bene con altri fiori? Lo ritrova qualcosa di sé, della sua persona? Effettivamente sì. Allora, io mi ritrovo nel momento in cui per tantissimo tempo mi sono pensata da sola. E poi diciamo che nel mio percorso di vita e anche professionale, oggi come oggi posso dire di essere molto più orientata a una dimensione di gruppo e di mondo popolato e quindi sì, probabilmente rispecchia molto questa mia dimensione attuale. Grazie. Allora, c'era qualcun altro qua dietro? Ecco, vedete qua abbiamo, il nome e ce lo vuol descrivere? Io ho visualizzato una rosa con qualche spina, ma delicata come. Però poi c'è un altro fiore che a me piace molto, il girasole, e quindi c'era questa rosa, però poi mi veniva come un flash questo girasole.
E poi dentro di me diceva quale dei due? Quindi c'era un po'. E a un certo punto vabbè, mi sono concentrata sulla rosa, probabilmente anche perché il girasole è un fiore che mi è sempre molto piaciuto e che forse mi richiamava più al passato. E allora poi mi sono concentrata sulla rosa, però nel disegno, diciamo, ho voluto metterli tutti e due e anche collegati in qualche modo. E poi vabbè c'era lì un segno che ho camuffato, ho fatto un sole sopra, un po' un sole al tramonto, non al tramonto, ma insomma con quella luce calda delle 5-6 del pomeriggio. Impressioni di qualcuno così a caldo? Perché è importante anche l'impressione appunto del terapeuta, di colui che così condivide, no? Poi il prodotto della persona che ci porta. No? Una coppia. Ha detto potrebbe sembrare una coppia, il girasole al maschile e la rosa diciamo al femminile. La dolcezza della rosa, che tra l'altro è rosa. Quindi anch'io ho questa associazione maschio e femmina. Ecco, anche a me viene in mente questa cosa della dualità, come se fossero due, però qua i due sono poi messi insieme nel momento in cui c'è questo specie di rosa che ricorda questo e questo che ritorna, e questo giallo all'interno, come dire, sole, ma anche parte interna, magari profonda. Sono molto importanti anche le riflessioni, quindi vedete quanto anche il terapeuta è coinvolto nel processo creativo, no? Come appunto dice Winnicott che l'opera d'arte può essere creata 2 volte, quando dall'artista che la fa, ma anche dall'osservatore in qualche modo. Quindi anche noi come osservatori abbiamo le nostre proiezioni, ma lo facciamo sempre poi tra l'altro, no? Anche nelle terapie verbali, quando una persona ci porta qualcosa, ci fa un racconto, ci facciamo la nostra idea. Qua la nostra impressione viene proprio dal contributo che possiamo avere dal disegno. Non sempre il terapeuta comunque ha tenuto a dare le sue impressioni, se le può tenere per sé, perché sono comunque degli elementi importanti di cui lui tiene conto nella conduzione del dialogo anche. E quindi può andare a chiedere lei questo momento, non si senta di rispondere, no? Ma è sola, ha un compagno, 2 compagni, è indecisa, oppure 2 aspetti di sé, magari uno più che ti porti dietro dal passato, un ruolo che può essere anche per la donna, un ruolo più al maschile rispetto a un ruolo più femminile, con degli aspetti appunto più femminili, o l'animus o l'anima, no? Se vogliamo parlare in termini junghiani, a seconda in qualche modo anche dell'orientamento del terapeuta, no? Un gestaltico o un sistemico avranno una lettura diciamo dell'immaginato con un taglio diciamo che è dettato dal suo orientamento e in qualche modo anche dalla fase, ripeto, della persona, perché da un disegno io posso anche ricavarne per esempio degli aspetti diagnostici. Questo disegno è campato per aria, ha una base, com'è questa base, è solida, quindi la configurazione spaziale, tutte le altre cose che magari anche all'università avete studiato valgono anche nell'interpretazione del disegno, l'uso dei colori per chi ha studiato la psicologia del colore e così via. Quindi sono tutti elementi che il terapeuta tiene conto anche, diciamo, nella fase interpretativa, ma chi interpreta poi, ripeto, è la persona, la nostra abilità sta proprio nel guidarlo a far emergere degli aspetti di sé che erano, come dire, sopiti. Grazie. Sì. Può essere che magari ritrovarsi di fronte a un paziente che particolarmente non vede niente, non immagina proprio nulla, e per quanto sforzo faccia proprio veramente cosa
Lei entra già nel vivo di quello che è un lavoro già di formazione, comunque rispondo anche a questa domanda, succede. Comunque di solito, siccome ci sono, avete visto qua come è stata la conduzione, no? Che stagione è? Senti qualcosa, ci sono rumori, solitamente si tiene conto dell'attivazione delle 5 sensi. Avete visto, non so se era anche lei quando parlava, avete visto questi aspetti del tatto della persona, quindi si osserva anche il linguaggio del corpo, l'espressività appunto della persona quando racconta il sogno. Quindi questo niente diventa che temperatura ha? Questo niente è tutto uguale nello schermo, una parte il colore varia, è sfumato, è caldo, è freddo, è duro, è morbido, quindi chiaramente abbiamo a che fare con una persona difesa. Io stessa quindi uso per esempio proprio una scaletta anche che mi viene dalla formazione in psicoterapia sensomotoria, dove lavoriamo molto con il linguaggio del corpo e aiutare la persona ad esprimere, abbiamo detto, le emozioni e le sensazioni, quindi anche delle tabelle su le espressioni, no? Di morbido, duro, quindi proprio fornire proprio anche il paziente di un vocabolario per esprimere le emozioni e le sensazioni, perché non diamo per scontato, perché noi studiamo queste cose, che anche le persone che arrivino da noi quindi abbiano la capacità di esprimersi, no? A più con questi linguaggi. È proprio il nostro compito e il VIC ti dà modo di capire queste carenze e quindi su queste carenze aiutarlo con le immagini. I laboratori che ci sono in contemporanea, per esempio il laboratorio del video, il laboratorio della fotografia, con una persona che fa fatica a immaginare, provo una volta, provo due, certo che alla terza non è che sto lì sempre con questo niente, che colore che ha, è un po' frustrante per la persona, anche per te, capisco che lì ci può essere una difficoltà, arrivo io o con degli oggetti che lui tocca o con delle tabelle che si usano anche per i bambini, le foto della composizione delle fiabe, a seconda anche lì, ecco, oppure delle immagini che io ritengo significative, o la musica, quindi posso intervenire, ma capisco che lì c'è un elemento, c'è bisogno di lavorare proprio su questo e quindi la mia fase sta proprio nel cercare di ampliare il suo vocabolario. Bene, sento che magari non abbiamo avuto modo di ascoltare tutti perché il tempo sta volando, sono le 59. Io avevo qui ancora delle altre slide per finire. Appunto vediamo l'uso, quindi abbiamo visto l'uso del disegno e dell'espressione artistica nel processo terapeutico che ci permette appunto di bypassare le difese appunto dell'io, le resistenze, i blocchi, tutti quegli schemi preimpostati che portano la persona a vedere le cose, a vedere la vita in un certo modo. Mi piace raccontarvi proprio... ve lo racconto adesso perché è proprio una cosa fresca di questa settimana. Una persona depressa, curata da depresso, con diagnosi alle spalle, insomma da 20 anni, 30 anni, per lui adesso ne ha 64, avvicinato alle pensioni, ha riavuto la sua ovviamente crisi in senso depressivo. Arriva 3 sedute, quindi siamo alla terza seduta, gli propongo un VIC. Vi sareste mai immaginati che un depresso vi disegna 2 girasoli? Ma gialli e con i bottoni e cos'è che ha disegnato? Sapete che hanno il pistillo, no? Marrone, con tutti questi particolari, e poi c'era quindi un girasole in piedi così, ve lo volevo portare ma non ho fatto in tempo, ormai avevo le slide preparate, non ho fatto in tempo a fotografarlo perché era veramente significativo. L'altro girasole un po' avvinghiato, appoggiato all'altro girasole che stava più eretto, e questo ha una situazione appunto dove vive questo rapporto di coppia, la moglie dorme per conto suo, insomma fanno a camminare, ci va da solo, insomma lui prepara da mangiare, lei sta al telefono con le amiche, insomma una situazione di isolamento possiamo dire. E questi nell'unione dei linguaggi, a quest'età che cosa puoi fare? Comunque le risorse, gli piace ballare, piace a lui, piace anche alla signora, e dopo avergli fatto
fatto notare che dentro di lui dico, ma questo girasole cosa le dice? Ah, calore, passione, eccetera, eccetera. E quindi insomma, per farvela in breve, adesso il prossimo step è, senta, vada a un corso di tangoterapia. Abbiamo un laboratorio, quindi uniamo con questa situazione, uniamo anche quello del materiale che troverete poi negli atti appunto riguardo a questo. Un altro degli aspetti importanti che ci permette appunto la tecnica con l'immaginazione del VIC è quella di lavorare appunto su questo materiale congelato, come dicevo il laser che permette di arrivare e di far affiorare dei nuclei traumatici in modo da poterli elaborare. Sappiamo che le esperienze traumatiche sono completamente scollegate, scisse, rimosse in aree della mente inaccessibili, ma noi attraverso questo tipo di tecnica possiamo arrivarci e quindi andare a risolvere tutti quelli che sono appunto le problematiche alla base di molti sintomi e molti comportamenti. Ecco l'altra immagine del tango. Perché il tango? Così nel VIC come nel tango adesso abbiamo la possibilità che paziente e terapeuta sono sintonizzati. Quindi la persona fa proprio questa esperienza di riuscire a sintonizzarsi prima con le sue emozioni, con il suo corpo, per poter poi sintonizzarsi con le emozioni dell'altro. Abbiamo tutta l'attivazione neuroni specchio, chiaramente aree del coinvolgimento sociale, quindi abbiamo la possibilità appunto di andare ad attivare e stimolare i circuiti appunto della risonanza emotiva che permettono la comunicazione, di uscire da quel senso di isolamento e di incomunicabilità che portano le persone poi a sentirsi sole, isolate e depresse. Il nostro compito è appunto quello di liberare il soggetto dalle sue difficoltà, uscire sempre da questo vortice delle immagini penose come questo signore molto ripetitivo, la mia giornata, questo e quello, adesso che scopre che può disegnare, che gli riesce bene, adesso si interessa appunto per dei corsi di ballo e così via, si muove su tutto un versante che non è quello depressivo ma del movimento, quindi di qualcosa, di una risorsa, e questa è la valenza importante del VIC. Qui in questa immagine è per esempio rappresentato una parte di una statua del Giardino dei Tarocchi che si trova a Capalbio, che è proprio l'emblema di un artista che aveva una storia familiare traumatica, violentata dal padre violento, abusata, eccetera. Lei si rifugia in questo parco, costruisce le 22 statue di rappresentazione dei tarocchi e quindi attraverso questi simboli riesce ad uscire dal vortice, insomma, di questi disagi familiari. Quindi qua ho riportato appunto una parte di queste statue che sono, il parco è visibile, quindi a chi interessa può anche vederlo. Ecco, il VIC come modello questo che dicevo prima, quindi questa capacità, riuscire a stimolare appunto nella persona proprio la capacità empatiche che sono poi alla base della capacità di costruire delle relazioni e di vivere una vita più felice e appagata possibile. Noi esseri umani siamo interdipendenti, il nostro è un cervello sociale e bisogna però riuscire a portarlo a lavorare in questo modo. Quindi situazioni di giocare su un prato, accarezzare un fiore, respirare l'aria del mare, sembrano delle cose banali, ma condividere tutto questo in una situazione appunto di sicurezza e di benessere permette di essere con un piede nel passato, quindi essere nel presente, ma avere sempre quel piede nel passato in cui, in questo spazio potenziale che è il luogo dell'immaginazione, permette una rielaborazione e un'integrazione. Ecco perché si parla di esperienze emozionali correttive, quindi questa diventa già un'esperienza emozionale correttiva. E che cos'è un'esperienza emozionale correttiva? È un'esperienza che permette appunto l'attivazione di nuove sinapsi, nuovi collegamenti neurali, non è solo siamo stati qua, ci abbiamo condiviso. Quindi la bellezza anche di questo convegno consiste che nel portare a conoscenza di più professionisti che queste tecniche
tecniche hanno una valenza neurobiologica. Anzi, vi do un altro dato recente. Sabato scorso ero al convegno della Società di Psiconeuroendocrinologia, di cui io sono coordinatrice della sezione comunque Veneto Friuli, per chi fosse anche interessato, in cui il convegno era dedicato appunto all'approccio multidisciplinare nei confronti della cefalea, e al 6° posto tra le terapie che avevano riscosso successo per la cura della cefalea c'era proprio l'immaginazione guidata. Ecco, quindi questi sono esperimenti all'estero. Pertanto significa offrire nuove possibilità, avere noi delle nuove possibilità terapeutiche, di mobilizzare le risorse della persona per poter accedere ovviamente a una nuova riformulazione, quel processo in qualche modo incrementare e arricchire il processo di individuazione. Concordo anch'io con Lopez e con tutta la psicologia junghiana, non amo parlare di guarigione ma proprio di processo di individuazione, quindi di far affiorare aspetti della propria identità e del nostro modo di essere che ci permettono di adattarci meglio alle situazioni, alla realtà e alla condivisione. Ok, siamo alla conclusione. Ecco, vi chiudo, ci sono delle slide che riguardano l'arte, la psicologia e arte, comunque chi fosse interessato eventualmente mi scrive e io il materiale glielo mando. Grazie a tutti della vostra condivisione. Alle 4 c'era l'intervallo o tutti devono arrivare qui? Arriveranno, quindi piccolo break intanto che arrivano tutti i relatori per la tavola rotonda. Ecco, per i materiali passiamo a ritirarli. Ecco. Allora, un attimo, ecco, chiedo un po' di collaborazione. La borsa è qua.
Scusate un attimo di attenzione, la segreteria avvisa che ci sono un paio di colleghe che hanno perso la loro cartellina. Se qualcuno ha una cartellina in più, con degli appunti. Nome e cognome, Ornella Minuzzo, proprio scritto davanti. Ahimè non è l'unica, anche un'altra collega ha perso la cartellina. Penso che dovrebbero accorgersi. Se non sono andate via. Ah, giusto. Vado. Anche esse. Ma gli altri non arrivano? Quanto tempo prendi? 10, 15? Bene, stiamo per ricominciare. Se qualcuno ha bisogno di crediti ICM può rivolgersi alla segreteria, che è sempre qua a disposizione. Bene, invito i componenti del gruppo di lavoro Psicologia d'Arte a presentarsi al tavolo. Intanto, al termine del momento esperienziale, ci rincontriamo qua. Sto per cedere la parola alla collega Anna Coda, che ci parlerà di un aspetto piuttosto interessante, che è la legislazione, la normativa che riguarda le arti in terapia, le arti terapie, e nel contempo, per chi volesse formarsi in questo settore, le opportunità che in Veneto e in Italia ci sono per la formazione. Cedo la parola ad Anna. Buongiorno a tutti, mi presento, sono Anna Coda, psicologa e psicoterapeuta e sono qui oggi per parlarvi della normativa che regolamenta le arti terapie in Italia. Allora, innanzitutto la premessa è questa, che le arti terapie in Europa sono regolamentate in modo diverso. Chiaramente a noi interessa la situazione italiana. Allora, l'arte terapia in Italia rientra nelle professioni non organizzate in ordini e collegi e quindi è regolamentata dalla legge 4/2013 che introduce il principio della professione fondata sull'autonomia intellettuale e tecnica del professionista. Cita infatti la legge: l'esercizio della professione è libera e fondata sull'autonomia, sulle competenze e sull'indipendenza di giudizio intellettuale e tecnica e può essere esercitata in forma individuale, associata, societaria, cooperativa o nella forma del lavoro dipendente. Questo testualmente cita la legge. L'anno scorso le associazioni di professionali delle arti terapie hanno manifestato la necessità di una qualificazione ulteriore dell'arte terapia e hanno chiesto così all'UNI, che è l'ente italiano di unificazione normativa, la costituzione di un tavolo dedicato alla normazione dei professionisti delle arti terapie. A questo tavolo hanno partecipato tutti i rappresentanti con un interesse e una conoscenza del settore, quindi associazioni professionali di musicoterapia, arte terapia, danza terapia, teatro terapia, drammaterapia e rappresentanti anche degli ordini degli psicologi e anche il Ministero della Salute. Allora, per gli arte terapeuti la norma tecnica di riferimento, che è in vigore dall'agosto del 2015, quindi è molto recente, la si può scaricare a pagamento sul sito dell'UNI. Sostanzialmente la cosa, come dire, più importante che questa norma definisce è che l'arte terapeuta non psicologo, quindi non laureato in psicologia, non può lavorare in ambito sanitario. Può farlo solo all'interno di un'equipe sanitaria e quindi sotto la supervisione, il coordinamento e la responsabilità di un professionista sanitario quale lo psicologo o il medico. Ecco, questo è il punto centrale della norma.
che separa proprio l'arte terapeuta psicologo da quello non psicologo. Quindi il non psicologo arte terapeuta non può lavorare in ambito sanitario se non sotto la supervisione di una persona qualificata. Questa norma UNI inoltre prevede che l'arte terapeuta faccia un percorso formativo, quindi una scuola triennale di almeno 1200 ore. Va sottolineato però che questa norma è una norma UNI, quindi non è una norma prevista dal Codice Civile, quindi ha caratteristica di non obbligatorietà. Nessuno quindi può impedire a nessuno di fare arte terapia. Un attimo che le portiamo il microfono così si sente bene la sua domanda. Potrei anche ripetere io a voce alta, però ho piacere di sentire anche la voce dal vivo della collega. No, scusate, quando intende in ambito sanitario si intende anche socio-sanitario? Per sanitario si intende uno psicologo o un medico. No, l'ambito sanitario? L'ambito sanitario? Non ho capito la domanda. Allora, non può, quello sto leggendo, non Sì. può lavorare in ambito sanitario. Il Sì. socio sanitario, che ne so, la struttura per anziani, è socio sanitaria. È socio sanitario. È sempre sanitario, quindi vale la stessa cosa. Con certezza? Con certezza. Con certezza. Sì, nella slide non è stata messa questa cosa. Allora, riprendo da prima. Quindi la norma, essendo una norma UNI, ha caratteristica di non obbligatorietà. Nessuno quindi può impedire a nessuno di fare arte terapia. Però un arte terapeuta, per definirsi a norma, deve essere certificato da un ente accreditato. In sostanza, il candidato, dopo la scuola e un periodo di esperienza pratica, deve superare un esame presso un ente accreditato, che chiaramente deve essere diverso dalla scuola di formazione e dall'associazione. L'iscrizione invece all'associazione è indipendente dalla certificazione. Quindi una persona, anche se non è certificata, può, far parte di un'associazione. E ogni associazione ha i suoi criteri per iscrivere i candidati. Quindi, per i laureati in psicologia che vogliono usare l'arte nel loro lavoro, due sono i percorsi formativi che possono intraprendere. Uno è la scuola quadriennale di psicoterapia espressiva, che dà la qualifica di psicoterapeuta espressivo, con quindi la successiva iscrizione all'albo degli psicoterapeuti. Chiaramente il titolo di psicoterapeuta permette di usare l'arte terapia in ambito sanitario. Seconda strada è l'iscrizione ad una scuola triennale di arte terapia accreditata. Scuola che chiede come requisito solo il diploma di scuola superiore. Chiaramente questa scuola dà la qualifica di arte terapeuta, che rientra nella figura professionale che abbiamo visto prima, cioè quella regolamentata dalla legge 4 del 2013. Quindi in questo caso lo psicologo, che non è psicoterapeuta perché non ha fatto la scuola di psicoterapia ma ha fatto solamente la scuola triennale, usa l'arte entro i confini di ciò che la qualifica di psicologo iscritto all'albo gli permette e ciò che è previsto dalla norma tecnica UNI per arte terapeuti. Allora, nel fascicoletto trovate anche tutto l'elenco delle scuole riconosciute, se volete ve le cito, comunque le trovate scritte. Allora, le scuole di psicoterapia riconosciute dal MIUR, quindi valide, che danno l'attestato di psicoterapeuta, sono l'Istituto di Psicoterapia Espressiva, che ha sede a Bologna, ed è una scuola di psicoterapia integrata all'arte terapia e alla danza movimento terapia. Poi abbiamo la scuola di psicoterapia integrata e musicoterapia con sede a Roma. Poi abbiamo un istituto di psicoterapia della Gestalt espressiva sempre a Roma. Queste le scuole quindi di specializzazione in psicoterapia riconosciute dal MIUR, che quindi danno la qualifica di psicoterapeuta. I corsi invece, le scuole triennali di arte e terapia sono molto di più. Io vi cito le più famose, le più conosciute. C'è l'associazione Art Therapy Italiano a Bologna, non so se qualcuno di voi l'ha già sentita, abbiamo dei colleghi che l'hanno anche fatta. Poi abbiamo Artea, scuola di specializzazione in arte e terapia.
Poi abbiamo Associazione Crete Onlus, poi abbiamo Associazione Onlus Scuola di Arte e Terapie a Roma, poi abbiamo l'Arte Terapia Clinica VIT 3 a Milano e il Centro Arti Terapie Cooperativa Sociale La Linea d'Arco a Lecco. Infine abbiamo Artedo, che è un polo mediterraneo delle arti terapie e delle discipline olistiche, accreditata anche lei, che ha sede sia a Padova che a Verona, quindi è qui in Veneto. Ecco, io ho finito. Grazie Anna. Quando si parla di legislazione, di normativa, è sempre meglio essere brevi, poiché altrimenti si entra nel dettaglio, bisognerebbe entrare, come chiedeva la collega, poi in ogni specificità, e quindi ci si rischia in Italia poi le leggi si interpretano e quindi ci si perde un po'. L'importante è avere un punto di riferimento, seppur generale, che è stato dato, e quindi è un punto di orientamento che ci consente di capire e di distinguere, di capire gli aspetti di formazione e di distinguere dai colleghi non psicologi, non psicoterapeuti che utilizzano l'arte in terapia. Bene, se non ci sono altre domande, passerei la parola al collega Riccardo Checchetto, il quale ci introduce all'uso del mediatore artistico in un settore in crescita, che è quello dell'invecchiamento, della psicologia dell'invecchiamento, in crescita sia come target di popolazione sia come disciplina, e poiché sappiamo che ad una certa età sempre più si cerca di mantenere il benessere il più a lungo possibile, invecchiare bene quindi, e il contributo che può dare lo psicologo utilizzando il mediatore artistico può essere una via interessante. Ecco, è quello che chiediamo e ci aspettiamo dal collega che ora ci esporrà la sua relazione. Se si può abbassare un po' la luce? Ah, ok, proviamo. Il collega ha registrato, vi intrattengo intanto che aspettiamo, il collega sta cercando un video, che è una video intervista che ha registrato con un soggetto di età avanzata, longevo, e aveva piacere di mostrarcela prima di fare la sua relazione per poi discuterne insieme a tutti noi. Sei riuscito? Perfetto, ci siamo riusciti. Dopo una discussione come quella di oggi, dare una definizione di arte a mio avviso è molto difficile. Così come in un approccio neuropsicologico dare una definizione di memoria, una definizione unitaria è altrettanto difficile. Arte ho cercato di chiederlo a più artisti, e anche oggi forse
abbiamo domandato agli artisti che abbiamo visto oggi che cos'è arte e soprattutto come si può esprimere e che messaggi vuole offrire. Per rispondere a questa domanda e per introdurre appunto il mio intervento, ho pensato di coinvolgere un artista. Questo artista si chiama Ennio Finzi, è un artista che attualmente ha una media di 80-85 anni, è conosciuto, è cresciuto da autodidatta in età giovanile per poi entrare in amicizia con Picasso, con Tamburi, con Emilio Vedova e con altri artisti di grande spessore, e mi sono recato proprio nel suo laboratorio e ho chiesto a lui, ho chiesto a lui di esprimere una riflessione. Abbiamo problemi con il computer perché si vede qua sul monitor ma non sullo schermo grande. Capita che gli psicologi abbiano, sei sicuro? Con i problemi col computer. È un'arte anche questa, ma non era contemplata in questo commento. Adesso ne avete dice che funzionava, perché questo qua, non avendolo provato, non so Salve. Allora. O qui o di là. Sì, intanto parlo. Allora, faccio prima l'intervento e dopo vi rilascio l'intervista. Condizioni come il pensionamento, la vedovanza, la malattia, il diradarsi delle relazioni sociali in un soggetto anziano produce reazioni emotive che possono a loro volta tradursi in disturbi d'ansia, in flessioni del tono dell'umore, possono tradursi in disturbi del sistema nervoso centrale. Andiamo a pensare alle patologie di tipo corticale o sottocorticali, come le demenze, tipo l'Alzheimer, il Parkinson. L'arte terapia risulta essere uno dei trattamenti maggiormente accreditati e a livello e sul piano affettivo ed emotivo e sul piano cognitivo-comportamentale. In soggetti con demenza di Alzheimer l'arte terapia va a stimolare, agisce principalmente sulle funzioni cognitive che in un processo di decadimento cognitivo sono e appaiono, magari ad una valutazione di carattere neuropsicologico, appaiono ancora conservate, appaiono integre, e quindi va ad agire sullo stato di consapevolezza e lo stato di identità della persona. Questo ha trovato riscontro di beneficio sia sui disturbi di carattere depressivo che su disturbi di carattere ansioso. L'utilizzo di materiali artistici, non solo pittorici, come ad esempio la creta, la pasta, i colori, aiutano il mantenimento di abilità prassicomotorie, aiutano il mantenimento di abilità oculomotorie e soprattutto vengono sollecitate le stesse autonomie strumentali, le stesse autonomie
funzionali che sempre in un processo di decadimento cognitivo, anche in uno stadio lieve, in qualche modo vengono a compromettersi. L'arte terapia in qualche modo svolta in un setting ristretto, di solito questi gruppi non sono affollati, ma sono gruppi da 4-5 componenti al massimo, e vanno un po' anche a in qualche modo stimolare quelli che sono le relazioni, il confronto, il rapporto anche con l'altro sesso. In qualche modo vanno a stimolare le emozioni quali rabbia, senso di colpa, isolamento, chiusura in se stessi, appunto, che in una seduta di arte terapia, attraverso un disegno, attraverso un quadro, attraverso una creatura artistica, una creazione artistica, si spera che emergano, e questo di aiuto alla persona con decadimento cognitivo, e si sono riscontrati veramente dei benefici molto buoni, molto alti. Volevo concludere la mia, non so se si riesce, volevo concludere il mio intervento con l'intervista. Prego. È una domanda che è estendibile ad ogni professionista dell'arte terapia. Volevo chiedere come valutate, ognuno nel vostro campo, la validità dell'intervento. Potrebbe essere. Perché spesso è un problema, immagino, verificare da un punto di inizio a un punto di fine i progressi e mostrare a qualcuno che magari è il committente: guardi, abbiamo raggiunto questi progressi qua, sia nella musicoterapia che nella... Scusi, può ripetere la domanda, mi scusi? E come nelle varie sezioni dell'arte terapia, nelle varie aree, come viene valutata la validità dell'intervento o il miglioramento da un punto iniziale prima del... punto dopo? Eccolo qua, fermo. Sicuramente in un intervento e in una seduta con una persona anziana, sicuramente ci sono da valutare due aspetti: la motivazione della persona, perché anche se una persona è soggetta a decadimento cognitivo, bisogna pensare di avere a che fare con un senso di autoefficacia, per cui questa persona si cerca che questa persona mantenga sempre un ruolo come persona, e quindi in un percorso di arte terapia, in una seduta di arte terapia, in qualche modo si riscontra un beneficio nella misura in cui si vede la sua parte attiva nell'esercizio, nell'espressione artistica. Ok? Ok. Prego. Dico una cosa veloce anch'io al collega che faceva la domanda. Allora, per quanto riguarda la validità di un intervento in cui ci sia una mediazione artistica, io non mi definisco, cioè dentro di me mi piace l'arte, sono anche un pianista, ma sono uno psicoterapeuta che usa la musica all'interno di un processo psicoterapeutico. Per quanto riguarda la validità, non mi vengono in mente strumenti particolari, non so se si riferiva a questo, però sicuramente in letteratura è ampiamente dimostrato e spiegato come questi li vanno anche più nello specifico, cercano di capire per quale specifico tipo di problema è meglio un approccio con una mediazione artistica. Devo dire che per quanto riguarda i committenti, io uso la musica e diciamo così l'arte
nei gruppi, quindi immagino i colleghi dell'equipe, i responsabili delle comunità nei gruppi in cui io uso questa cosa, sentono che è uno strumento che aumenta la possibilità di mettersi in gioco, creare una condivisione, un'atmosfera, uno spirito di gruppo, se devo dire, ecco, aumenta molto questa cosa. Poi, come dicevo stamattina, per me la cosa principale è che amplifica le emozioni, ci permette quindi di far emergere meglio il materiale sul quale io voglio lavorare, per cui per me funziona e la validità consiste fondamentalmente in questo. Ecco. Posso aggiungere un'altra cosa? Se è interessato alla testistica, bisogna aggiungere che in arte terapia, visto che l'arte terapia, la danza movimento terapia è nata nei paesi anglosassoni, loro chiaramente hanno già tutta una serie di strumenti testistici per valutare l'efficacia sia in gruppo che in terapia individuale. Da noi sono allo studio anche strumenti testistici per fare una valutazione appunto più precisa. Al di là di tutto, quello che ha appena detto Gabriele è verificabile nel momento in cui uno utilizza i medium artistici. Quindi, okay. Vi ringrazio della disponibilità. Finalmente possiamo. Sì. Se lo sapessi non avrei fatto 70 anni. Sì. Questo non lo so che mi eccita, mi stimola a cercare, ma non tanto di sapere, perché il mio interesse non è sapere cos'è. È una cosa che è dentro di te, è un impulso che è dentro di te, che praticamente non ha abito, non ha cera, non ha colore, non ha tensione, è solo, no, appunto, probabilmente solo una tensione, ma la tensione è un fattore puramente astratto. Però. Questo processo, che non so cosa sia, che noi lo chiamiamo arte, perché fare il panificatore sappiamo cos'è. Non si può pensare il panificatore con strumenti che usi ferro, che usi vetro, che usi altri materiali al di là dei pigmenti della natura. Tu mi domandi qualcosa che non so, ed è questa ricerca che mi ha consentito di cercarla per tutta la vita. Nel momento in cui dicevo ai ragazzi all'Accademia, questo 30-40 anni fa, che dicevano anche noi quando avremo trovato una personalità, no, dico, vi auguro di non trovarla mai e di cercarla tutta la vita, perché proprio il piacere, diciamo, e il significato di fare arte è quella che non riesci mai a trovare. Nel momento in cui la trovi, sei già finito. Attraverso il segno, il gesto, la manipolazione, il sentimento, cercavo di accostarli insieme questi sentimenti, perché cercavo quello che non sapevo, che non so neanche oggi, fortunatamente. Certo che c'è della rabbia che non so dire di che cosa. Era uno sfogo neuronale, insomma, probabilmente. Però vedi che dopo c'era dolcezza del timbro, del suono. Il colore non si vede soltanto, il colore ha un peso, ha una misura e ha un suono. Ecco, è questa terza dimensione che io ho cercato proprio nel colore, il suono, la sonorità, e per cui la mia musica. Il mio cervello si è nutrito di questo, perché è lui che mi domandava, cioè la domanda inconscia che lui mi faceva era fai questo, perché la mia risposta a lui, la mia risposta della mia domanda è esattamente questo, non potevo fare un altro tipo di lavoro.
Sì, certo, nel momento in cui, non so, faccio queste cose ultime che sono organizzate, che sono ordinate, ma un tantino dopo o in contemporanea il mio cervello è in subbolto, cioè ha altri stimoli, però mi dice vai e dopo staremo un attimo a vedere. Ma devo dire che non ho avuto momenti di felicità o di tristezza, sono sempre stati momenti un po' di angoscetta perché forse la mia testa pretendeva qualcosa di più di quello che io riuscivo a dare. Dopo probabilmente ho dato quello che il mio cervello domandava. Bisognerebbe domandare ai miei neuroni se sono ancora un po' sani di domandare, ma probabilmente non darebbero una risposta, perché è una risposta che io non voglio. Non la voglio perché non la desidero, non la sento. Questa specie di disordine, diciamo, che forse qualcuno potrebbe dire disordine, no? In questi contrasti che ho avuti tra tranquillità, tra attività più aggressive, più tranquille, diciamo. Io sono io e sono l'inverso di me stesso. Non mi sono mai sentito l'io costante nel tempo. Cioè l'io costante nel tempo sì, proprio ma nella propria variabilità, diciamo, vulnerabilità. Ecco, il mio ordine è un ordine disordinato, o il mio disordine è un disordine ordinato, diciamo. Grazie mille, maestro. Io ho ringraziato Ennio Finzi a nome del gruppo di lavoro e dell'Ordine degli Psicologi del Veneto, perché credo che in qualche modo lui abbia risposto cosa per lui è arte. Soprattutto l'intervista dura molto di più perché dura circa 20 minuti, io ho cercato di raccogliere i punti salienti e spero di avervi regalato qualche minuto prezioso. Qualche domanda? No. Sì. Allora passiamo alla relazione del collega Massimo Garzotto, che ci parlerà dell'uso del mediatore artistico durante i processi di formazione, quando scegliamo, cioè durante un intervento di formazione, scegliamo di utilizzare una o più strumento artistico. Intanto buongiorno a tutti. Il mediatore artistico per la formazione. Vorrei subito esplicitare che l'apprendimento per mezzo del mediatore artistico è un processo esperienziale, ovvero le nostre esperienze, comprese l'attuazione di nuove attività, possono infatti influenzare significativamente le nostre connessioni neuronali e quindi le nostre strutture cerebrali. Ogni soggetto che viene sottoposto alla formazione adotta stili di apprendimento, prevalentemente cognitivi, in varie tipologie. Intanto lo stile cognitivo è da specificare che è la modalità di elaborazione dell'informazione che la persona adotta in modo prevalente, che permane nel tempo e si generalizza a compiti diversi. Abbiamo stile sistemico-intuitivo, stile verbale e visuale, stile globale e analitico, stile convergente, divergente, stile impulsivo e riflessivo. Le varie arti ci vengono in aiuto a questo. Basti pensare
nello stile verbale e visuale come pezzi di film o immagini possono agevolare l'apprendimento. Ma perché usare il mediatore artistico come strumento nella formazione? Innanzitutto coinvolge il soggetto in tutto il processo formativo, lo rende partecipe. Facendo ciò incrementa i livelli di attenzione durante l'insegnamento, nonché amplifica l'apprendimento dei soggetti a cui viene sottoposto. In dettaglio, se il formatore vuole trasmettere un contenuto, usando il mediatore artistico, questo contenuto passa in maniera più prepotente, più forte. Noi psicologi, però, per riuscire a usare il mediatore artistico, è utile seguire determinate fasi. Una prima fase è l'analisi dei bisogni formativi, cercare di creare una condivisione delle competenze da apprendere e da sviluppare, creando collaborazione, un dialogo con l'ente promotore, ricerca dei contenuti per la scelta del mediatore artistico più adatto. Se devo trasmettere un determinato contenuto, avrà più o meno efficacia un determinato mediatore. E analisi dei soggetti coinvolti. Seconda fase, la progettazione. Andranno a caratterizzare tutto il processo formativo, perciò bisogna individuare i contenuti, scegliere il mediatore artistico più usabile ed efficace, reperire gli strumenti e attrezzature utili nell'uso del mediatore e scegliere il luogo più adatto, un'aula oppure all'esterno, a seconda di cosa si vuole fare. Definire le procedure che il formatore dovrà seguire, l'uso intervallato da momenti di analisi dei contenuti e discussioni aperte e avere ben chiaro l'organizzazione complessiva di tutto l'evento formativo. La terza fase, la fase di start-up, nello specifico la presentazione della metodologia, degli obiettivi formativi, dei contenuti, delle informazioni logistiche e tutte quelle che sono le regole di comportamento e di sicurezza a cui i partecipanti devono essere informati e quindi seguire. Arriverà la quarta fase, briefing, la presentazione delle singole attività da svolgere, il planning, il svolgimento pratico dell'attività, intervallato, come accennato prima, da momenti guidati di riflessione. Dopo aver fatto l'attività, si dovrà fare un debriefing, una raccolta di tutte quelle che sono le emozioni, i contenuti appresi, usando griglie di osservazione, il confronto tra i partecipanti, eventuali questionari o uno strumento di discussione aperta. Settima fase, il carry over, che il formatore dovrà individuare i modelli mentali, principi e tecniche da trasferire durante il proprio apprendimento. Ultima fase, il follow up, una verifica a distanza nel tempo del contenuto, se è passato oppure no durante la formazione. Il mediatore artistico maggiormente usato in formazioni sono le arti visive. Perché queste arti visive? L'uso delle arti visive è focale nella formazione. Consentono di inserire nella relazione la dimensione percettiva che predispone al confronto con il ragionamento e il proprio comportamento. Il soggetto si mette in relazione. Formazione intesa in passato era il classico modello scolastico, dove il formatore insegnava delle teorie. L'alunno
imparava queste teorie, dopodiché, approcciandosi al mondo esterno, le metteva in pratica. Oggi la formazione, intesa come acquisizione delle competenze, inizia dal fare, con l'esperienza. Vorrei concludere citando Albert Einstein, che diceva: imparare è un'esperienza, tutto il resto è solo informazione. Grazie al dottor Garzotto. Massimo, qualche domanda? Abbastanza chiaro? Sì. Bene, allora possiamo passare a vedere un po', siamo anche un po' curiosi di sapere cosa è successo in questi laboratori del pomeriggio. Abbiamo avuto 4 laboratori, immagino 4 esperienze diverse, quindi comincio a chiedere a ciascuno dei conduttori di ciascun laboratorio che cosa hanno proposto, cosa vi hanno proposto, cosa è emerso e le conclusioni di ciascun laboratorio. Dunque, io sono in parte delegata, diciamo così, faccio parte sì del gruppo di lavoro dell'Ordine degli Psicologi del Veneto, però a condurre il laboratorio c'erano Lorena Garzotto, anche lei appunto fa parte dell'Ordine degli Psicologi, e Giuliana Magalini, che invece è un'arte terapeuta. Abbiamo chiesto a Giuliana di accompagnarci in questo laboratorio, perché era un laboratorio dove volevamo in qualche modo proporre materiali artistici, sensorialità e corpo. Quindi quando l'abbiamo pensato doveva avere, come dire, degli step che ci permettessero di passare attraverso momenti diversi e fasi diverse in modo guidato, in modo, come dire, sicuro, guidato. La sintesi, cosa è successo? Tutti hanno partecipato in modo molto attivo. Abbiamo lavorato all'inizio con della carta, con dell'acqua, poi siamo passati alla creta, all'argilla, poi colore a dita, e avremmo voluto proseguire, non siamo riusciti a concludere l'esperienza, avremmo voluto proseguire con le matite e le tempere. Eravamo molti e chiaramente il tempo non ci ha permesso di proseguire. Ogni partecipante ha fatto quindi 3 lavori. Questi 3 lavori sono stati visti in sequenza una volta concluso l'esperienza e hanno dato un titolo. I titoli erano i più vari. E veramente, guardando poi i lavori, veramente tutti hanno lavorato in modo molto intenso, con alcuni con più difficoltà, altri con chiaramente invece proprio il piacere dell'esperienza. Abbiamo fatto certo all'inizio un momento di danza movimento terapia, giusto per creare un po' il gruppo che altrimenti avrebbe avuto difficoltà a entrare in quello che è il processo creativo. È stata una bella esperienza, ringrazio tutti per aver partecipato. In parte chi vuole adesso può o fare domande a me, a Giuliana, a Gabriella, a Lorena. I lavori poi eventualmente potete recuperarli se vi interessano nella sala dove abbiamo fatto il laboratorio. Bene, molto interessante. Giuliana Corrado, vuoi parlare tu? Pronto? Eccomi, sì, ci sono. Allora, io sono Giuliana Corrado, tenevo insieme a Giulia Simone, che purtroppo ha dovuto andare via, il laboratorio su fotografia e video. È stato un bel laboratorio, noi eravamo un gruppo abbastanza contenuto, quindi si riusciva a lavorare anche abbastanza bene.
Abbiamo fatto un'introduzione teorica perché diciamo era doverosa visto che è una materia ancora poco conosciuta e poi abbiamo fatto degli esercizi pratici sull'uso dell'immagine, immagine declinata ovviamente nelle varie modalità. Quindi prima abbiamo trattato il discorso della fotografia, facendo diciamo, emergere i due aspetti fondamentali dell'uso dell'immagine, quindi sia l'utilizzo di una ricerca interiore, di una esplorazione diciamo personale delle proprie sensazioni, dei propri vissuti attraverso l'uso dell'immagine, che quindi diventa un mezzo catartico per estrapolare appunto il proprio vissuto, e sia l'interpretazione invece della persona che fa la fotografia, e quindi in questo caso abbiamo utilizzato appunto delle foto di fotografi per cercare di interpretare appunto quello che loro volevano trasmettere tramite queste immagini. Quindi diciamo abbiamo trattato l'argomento da più punti di vista. Il discorso dei video, che viaggia parallelamente alle fotografie, voleva andare a esplorare appunto diciamo il potere dei video, che si differenzia sostanzialmente dalle immagini per un elemento, a parte ovviamente quello più intuitivo, uno è statico e l'altro invece mobile, quindi c'è anche una temporalità più prolungata per quanto riguarda i video, ma soprattutto la dimensione temporale, cioè il fatto che l'immagine è fondamentalmente legata al passato, mentre i video sono fondamentalmente legati al presente, a qualcosa che dà il senso di una realizzazione attuale. Quindi ecco, abbiamo cercato di vedere quali sono appunto le chiavi di lettura per questi due strumenti e come si possono utilizzare poi nella pratica. Abbiamo visto appunto un paio di applicazioni e magari se avessimo avuto più tempo avrei voluto approfondire un po' di più i video, purtroppo il tempo che avevamo a disposizione era quello che era, però eventualmente può essere lo spunto per un ulteriore approfondimento. Bene, grazie Giuliana. Qualche domanda? Francesca, Laboratorio Teatro. Buonasera, io sono Francesca Bornello, ho tenuto appunto questo laboratorio di espressività teatrale. È una sessione di laboratorio così come io la tengo da molti anni in ambito psichiatrico. La sessione è stata suddivisa in 3 fasi: una prima fase di riscaldamento che ha la finalità proprio di creare l'atmosfera di gruppo, di creare un'atmosfera di accoglienza, di accettazione, di fiducia nell'altro, di conoscenza, anche visto che le persone non si conoscevano prima. E la seconda fase è la fase della creazione e si utilizza soprattutto l'improvvisazione o anche delle piccole messe in scena. E appunto la prima fase è importante per far emergere la spontaneità, la creatività, che poi nella fase fulcro del laboratorio viene utilizzata appunto per improvvisare. Improvvisare è uno strumento fondamentale del teatro perché mette in gioco anche parti silenti della personalità, ravviva fuochi sopiti, ci si sperimenta in ruoli nuovi oppure quelli vecchi vengono arricchiti, e però è anche, mette in gioco anche l'inibizione, la vergogna, per cui è necessario proprio riscaldare il clima precedentemente, il clima emotivo, il clima di gruppo. C'è stata il gruppo si è suddiviso in 4 sottogruppi, ciascuno dei quali ha lavorato su un tema, il respiro, utilizzando vari strumenti, musica, danza, corpo, voce. Ci sono state sono state rappresentate al resto del gruppo. E poi c'è stata un'ultima fase di condivisione, che viene definita lo sharing, di condivisione delle sensazioni, le emozioni, i pensieri che hanno attraversato ciascuno durante il laboratorio. E in questa fase alcuni hanno riportato di avere delle inibizioni, delle paure iniziali che poi man mano nella conoscenza degli altri e del gruppo si sono allentate ed è emerso proprio il piacere di stare insieme e di lavorare in questa maniera, quindi col corpo, con la voce, con la musica, col gruppo. E poi ci sono state delle domande relative
ai vari tipi anche di metodi, psicodramma, teatroterapia, teatro sociale, il teatro di Augusto Boal, eccetera, quindi orientarsi un po' in questo panorama molto ricco di opportunità, di formazione e quindi insomma poi anche un po' alcuni erano perplessi riguardo al fatto che si possano utilizzare questi strumenti che a volte portano alle emozioni anche molto forti, molto intense in ambito psichiatrico, però io lo faccio da tantissimi anni, forse sono più paure nostre in realtà, perché poi va molto bene, è un metodo utilissimo, molto molto utile, proprio perché mette in gioco tanti aspetti della personalità. Catarsi o partecipazione, secondo lei? Allora, catarsi è un termine che si usa nel mondo contemporaneo, che si usa moltissimo in psicodramma. Catarsi in ambito terapeutico, in ambito riabilitativo, soprattutto socializzazione, però ovviamente è un continuum. Non è una demarcazione netta, c'è la catarsi anche quando facciamo teatro in psichiatria con gruppi allargati, con i pazienti ma anche i volontari, però è più in un gruppo terapeutico che si utilizza la catarsi, è possibile poi il contenimento da parte del terapeuta e l'elaborazione. Ultima quisquiglia. Come mai secondo lei il teatro è così utile alla psicologia? Cos'è che in che cosa arricchisce la psicologia, che cosa ne trae beneficio la psicologia dal teatro? Ma attraverso il teatro si mettono in gioco tantissimi aspetti della personalità, c'è la narrazione, c'è l'immaginazione, c'è il corpo, c'è la voce, c'è la musica e come diceva la mia collega Lorena, utilizzando il corpo utilizzi proprio anche la memoria cellulare, la trasformazione diventa più forte, più profonda, per di più si lavora in gruppo, quindi c'è la rete sociale, il gruppo che contiene e che sostiene. Se poi il teatro, la rappresentazione è portata, c'è visibilità, c'è il momento della performance, crea relazione anche con l'altro, la mia identità si arricchisce, la mia identità, il paziente si pone di fronte agli altri in maniera nuova e diversa, crea rete sociale, crea connessioni e quindi ha tantissime valenze. Poi c'è l'aspetto, anche semplicemente l'aspetto organizzativo, se c'è uno spettacolo i pazienti devono organizzare tempi, luoghi, trasferimenti, costumi, cioè veramente è ricchissimo, ha un potenziale ricchissimo. Non è facilissimo perché devi avere un luogo, cioè, in ambito psichiatrico non è facilissimo, è più facile fare arte e terapia che teatro, però veramente ha una potenzialità secondo me immensa. Ringrazio. Grazie. Nessun altro? Allora passiamo al laboratorio musica e sogno guidato. Gabriele? Allora, per quanto riguarda il laboratorio musicale, io sono contento, soddisfatto dei rimandi che ci sono stati. L'ho chiamato Ascoltare e ascoltarsi proprio per questo tentativo di vedere come un ascolto musicale potesse risuonare in ciascuno in maniera un po' uguale, un po' diversa, originale, però questo era lo scopo del laboratorio. La prima fase è stata una fase di accoglimento, diciamo così, dopo il pranzo, quindi ho deciso di mettere una musica anche abbastanza tranquilla e accogliente e c'è stato inizialmente il passaggio anche di persone, per cui le porte che si aprivano, insomma, cercava di concentrarsi sulla musica, di integrare i rumori, le perturbazioni, le dissonanze, no, che ci sono. Dopodiché, fatto questo, ho fatto una breve consegna di quello che chiedevo fondamentalmente di rilassarsi, e di lasciarsi andare e di sentire
come ascoltando la musica, quali emozioni, pensieri, ricordi, immagini o anche sogni potessero risuonare. Ricordo, Umberto, come dire, una preoccupazione piccola che c'era venuta durante il gruppo di lavoro. Anche tu dicevi, insomma, vediamo come andranno in laboratorio, perché capita a volte che gli psicologi sono anche, sono anch'io uno psicologo, persone che si difendono in qualche modo da questi stimoli. Ecco, io devo dire che ho sentito una naturalezza nella condivisione che c'è stata dopo l'ascolto. Le persone in modo naturale hanno provato a dire quali emozioni, quale dinamiche dentro di loro la musica ha suscitato. Qualcuno è anche arrivato e questo è un buon segno, a ricordare momenti della propria vita, emozioni particolari. Ecco, questo è sempre una cosa, quando succede, bella e generosa, arrivando anche a parlare di momenti difficili, di situazioni problematiche. Anche questo è un buon segno dell'obiettivo che mi ero posto. Quindi la conclusione è stata questa: provare a dimostrare, a far vedere come l'ascolto di una musica possa crearci delle cose dentro a livello profondo, perché, come dicevo prima, la musica parte dall'esperienza preverbale, dal bagno sonoro da cui tutti nasciamo, per cui ci aiuta a far venire fuori aspetti di noi che conosciamo di meno, inconsci. Quindi ho sentito una buona condivisione, una buona partecipazione, e anch'io mi sono sentito poi di associare delle cose che erano emerse con dei gruppi che avevo fatto, o delle cose che quella musica mi ha fatto provare e ricordare della mia vita. Quindi grazie. Grazie a te. Molto velocemente, Marisa, sul sogno guidato. Sì, allora sono partita da una spiegazione teorica di quello che avremmo fatto con il metodo che ho utilizzato, che è il sogno guidato da svegli. Quindi la produzione, abbiamo visto attraverso la musica che evocava delle immagini. In questo caso il terapeuta dopo aver guidato, e qui ho guidato un breve rilassamento e ho suggerito un'immagine, dando poi indicazioni di che cosa vedi, che cosa senti, dove sei, eccetera, eccetera. Alla fine del sogno le persone hanno ricevuto colori, matite, hanno disegnato quello che vedevano, dopodiché una terza fase è consistita nel commento e nelle impressioni sia del soggetto, ma anche gli altri sono intervenuti a visualizzare e a esprimere le impressioni che derivavano dal disegno. Questo per capire come in questi metodi il terapeuta è sempre molto coinvolto, quindi ma coinvolto proprio in questo processo creativo. Ecco, per tutti, siccome il tempo stringe, io comunque ho delle slide che volentieri condivido, chi avrà piacere può scrivermi, eventualmente gliele mando, nessun problema. E poi siamo tutti disponibili ad interfacciarsi, proprio perché quello che ho notato, che mi ha colpito, proprio riprendo questa osservazione, dubbio, ma sì, noi psicologi è un gruppo così vasto, andare a proporre delle tematiche, eravamo sì molto così anche rispettosi, e invece mi ha colpito che le domande che mi sono state fatte in questo contesto erano molto precise e molto mirate, quindi significa che veramente c'è bisogno di strumenti per poter integrare e operare nella propria realtà. Ottimo, grazie Marisa. Bene, non ci sono altre domande, vero? Sì, perché il tempo stringe, ci suggeriscono ormai di chiudere. È stata una bella e intensa, lunga giornata di aggiornamento professionale. Io voglio ringraziare i relatori, gli artisti, voi che siete intervenuti, coloro che ci stanno guardando in streaming, e speriamo di avere un prossimo appuntamento sul rapporto tra psicologia ed arte, e vi auguro buon lavoro, buon proseguimento nel vostro lavoro.
ha visto e che vuole approfondire andrà. Ok, perfetto. Sì, no, l'ho già detto, chi vuole rivederlo sul canale YouTube dell'Ordine può andare tra 7, 10, 15 giorni al massimo, rivedere tutto il percorso che abbiamo fatto oggi. Arrivederci. Ecco, anche per gli ECM, se avete qualche dubbio, siamo qua per aiutarvi a rispondere alle domande. Storia